Eccoci, finalmente siamo arrivati al gran giorno. Sono io, sono con le mie due guardie del corpo dietro. Oggi sono particolarmente sicuro. Ed esco la terza. Ciao Franci. Ciao. E adesso arriva una quarta. Siamo tutti... Abbiamo già 18 persone in live, 21, stanno aumentando parecchio e quindi diciamo già che bisogna far aumentare anche le donazioni, giusto? Che troveranno nella pagina di Un Sarda New York. Mamma, come Siamo a emozionante. 1719 con 59 donazioni, quindi ha appena messo 4 euro. Non aveva di più. Comunque esatto. Esatto. Nico, tu cosa stai facendo? Allora, aspetta che alzo il volume, adesso sono in fila per i controlli della polizia, quindi vi lascio in attesa qualche minuto, ma ancora posso rimanere, però appena mi avvicino alla polizia vi Guarda che lascio. c'è un tizio con la bandiera della Corsica dietro, attenzione che... però qui c'è quella... C'è un tizio con la bandiera della Corsica dietro, eccoci, c'è anche Francesco. Ciao Nico! Ciao a tutti, non aspettate perché vedo, ok, ci sono. Ciao Fra! Ciao Nico! Pensavo andasse peggio a livello emotivo. Tutto sommato sto reggendo. Deve iniziare ancora. Dici tu, Francesco, cosa succede in questi momenti? Perché noi non siamo assolutamente... Beh, è la prima di Nicola, giusto? Quindi sì. è proprio, la prima in assoluto. Cioè, è una cosa, diciamo, inspiegabile, cioè una roba che poi esplode chilometro su chilometro. Quindi adesso gli sembra di essere in relax, poi appena parte. Io poi New York non l'ho mai fatta, quindi deve essere proprio... L'ultima che hai fatto? L'ultima che ho fatto Lisbona 2 settimane fa. E com'è andata? Beh, bene, ma quando si arriva col sorriso si fa sempre bene, ovviamente siamo amatori, quindi questo è il mood che bisogna avere. Grande Nico. Allora, le hai messe le calze pulite nella borsa? Ascolta, non l'ho capito questo messaggio, però sì, c'erano. Perché ti ho detto, ho messo 2 magliette, io ti ho dato un consiglio, metti un paio di calze pulite. Sai che le ho messe e poi le ho tolte? No! Vabbè. Ma mi pare che il clima sia bellissimo, no? Sì, è una giornata bellissima e anche un po' coperta, quindi non va male questa cosa. No, però allora, la temperatura dai, intorno ai 20 gradi. Facci vedere, facci salutare da quelli dietro. Ma qui c'è poca gente, perché stiamo in fila per i controlli, qui non c'è tanto. Adesso vi lascio 2 minuti che sono in prossimità del punto di controllo. E poi... Emanuele, vuoi dire qualcosa a tuo padre? Emanuele? Ciao Peppi! Ciao amore! In che ora sei, Nicola? Poi vai via. Cosa, Fra? In che onda sei? L'ultima, cioè sei l'ultima onda? Tu? Terza, e purtroppo siamo quasi allo scadere dell'ingresso, perché ma sei terzo e ultimo prevista per arrivare onda. Sono diventate 3 e mezzo quasi. Ah, ok. Comunque dopo di voi non c'è più nessuno. Altre 2. Altre 2. Sì, vi lascio. Ci vediamo. Ok. Ciao. Perché Fra, come funziona? Cos'è questa storia delle onde? Vabbè, nelle grandi manifestazioni mi pare che ci siano 50.000 iscritti, si va a tempi, quindi più sei veloce più parti prima. Mi pare che a New York parti alle 9, partono i top e Nicola parte alle 10:20, cioè tipo... E come ha fatto? Cioè, come gli hanno dato a lui il tempo se è la prima che fa? Infatti parte per le ultime onde. Quindi, se c'è un tempo basso sopra le 4 ore
e sei alla prima maratona parti nell'ultima onda. Quindi diciamo che c'è un'ora e mezza di stacco da chi è già partito, praticamente c'è gente che è già partita da un'ora. Sì, ho visto che prima c'era qualcuno che già partiva perché c'era la diretta su TCS, stavamo guardando. New York logisticamente è la major più spinosa, perché praticamente ti alzi alle 2:30, credo, quindi per poi correre alle 10, quindi è una roba, è una maratona nella maratona. Sì, poi deve essere molto emotivamente provante. Deve essere pazzesca. Già Chicago, per esempio, le altre major sono belle, ma New York credo che sia l'esperienza più bella per un maratoneta. Sento, c'è un po' di latenza sicuramente sui vari social, ma è normale, è normalissimo, direi. Tu da dove stai? Dove sei tu? Io sono a Londra. Ma vivi lì o... Sì, vivo qua. Sì. Ok. Vivo qua da maggio. Cioè, vado e vengo, io viaggio parecchio, quindi adesso sono qua fino al 17, poi riparto il 17. C'è Checca che chiede da quando? Da quando cosa? Ciao, da maggio. Abilita pure il microfono, Checca. Il 9 maggio sono andato via. Sai che ero 3 mesi a Cagliari? Io da Milano sono andato 3 mesi, sono tornato a Cagliari. Ecco perché ti vedevo spesso a Oristano. E quindi adesso aspettiamo la partenza, 3 mesi e poi ok? Ma adesso hai intenzione di tornare qua? No, adesso io mi sono aperto la mia società e vivo qua, parto da qua, viaggio spesso e quindi Londra la telecamera qua, dopo si ti può riposare, diciamo, più comodo. È la tua sede finale, insomma. Per girare, i voli costano poco, ce ne sono moltissimi. Quindi. Ciao, benvenuti. Ciao. Ma quindi a che ora parte, Nicola? Ai eventi? 4:20, dovrebbe partire alle 4:20. Se ce la fa. Te ne immagini il primo caso di disorganizzazione alla maratona di Guarda, io mi sono scaricato l'app così vediamo a che punto è Nicola e mi hanno avvisato stamattina che dovevamo partire. Ha detto, ciao atleta, io sì, ok, ciao. Quindi c'è il tracking tu. Sì, ma lo potete avere anche voi, nel senso che con l'app riusciamo ad avere. Abbiamo con noi tra l'altro anche Floris Nu. Raccontateci un po' di voi. Ciao ragazzi. Della vostra amicizia con Nicola. Che vi dobbiamo dire? Io ogni giorno vedo lei ogni giorno vede me, cioè peggio di così. Guarda, sicuramente tu sei più fortunato, Ecco, che vedi lei. È una pazienza che non avete idea. Sicuramente tu sei più fortunato. Siamo contenti di partecipare a questa esperienza, di far parte di questa esperienza di Nicola, che conosce soprattutto Tiziana, perché insomma io andavo in palestra da Nico quando vivevo ancora ad Arborello. Esatto, io andavo in palestra da Nico, io pensavo che lei andasse in palestra, ma in realtà andava per Nico e quindi erano solo dopo. È come l'avete nominato, eccolo qua. Ecco. Allora, il controllo della polizia è passato. Sì, ti hanno fatto fare la pipì. Ti hanno fatto fare la pipì nel barattolino? No, di riuscire a farla tra poco, prima di partire. Durante, Nico. Durante mi fermerò. Vedi, questa è una curiosità. 42 km uno gli scapperà pure, no? Gli scappa sicuro. A meno che non arrivi in 2 ore e mezza, allora la tiene, ma altrimenti gli scappa. Considera che ci sono qualcosa tipo 1300 bagni chimici. Quindi ogni chilometro, 1300 ogni chilometro. No.
Ce ne saranno Sì, 10.000 forse. praticamente è una maratona dei bagni. Potremmo fare la recensione per ogni bagno, Nico. Allora, bagno numero 1. No, dai, non scadiamo adesso, dai. Ascolta, Nico, mi senti? Vabbè, quindi uno si ferma in bagno, perché i ciclisti, cioè quelli che devono fare il tempo, come fanno? E io quando mi è successo, allora di solito se dai, senza scherzi, se ti organizzi e fai i bisogni prima di partire, diciamo che poi non è una cosa così che capita spesso. Se ti capita, a me è capitato, io ce l'ho fatta, nel senso mi sono fermato e l'ho fatta. Anche perché corri in mare. Esatto, poi tu, cioè, quando stai facendo una maratona comunque pensi al tuo equilibrio, cioè non è che pensi, vabbè, sto facendo la pipì in strada davanti a tutti, cioè, pazienza. Assolutamente sì. Cioè, alla fine ti interessa più la tua concentrazione, e quella è una cosa che ti toglie concentrazione sicuramente, e se pensi a quello ti toglie pure energie, e quindi è tutto un gatto che si morde la coda. Quindi è molto meglio fermarsi, farla, se c'è un bagno meglio, se non c'è pazienza e io ho visto anche delle ragazze farla, cioè, quindi meglio non mettere quindi la tutina. La tutina, perché... la tutina no, assolutamente. Vabbè, il ciclista solitamente la fa. Così, giusto? Pedalando. Mi inserisco. Però il ciclista ha un fondello che assorbe. Non vorrei essere il fondello dopo 5 ore di guida. Oh, io vi dico, quando faccio snorkeling d'inverno, cioè, fa piacere comunque. Assolutamente. Oh, Nicola, ma come mai sei ancora vestito? Cioè, dove la metti quella roba adesso? Allora, prima, visto che finiamo il discorso che stavate facendo, e vi faccio vedere la prima fila. Okay. Vedi che ce ne sono 1300 solo là. Qua 1300 no, ma un centinaio ci sono. Allora, sono ancora vestito, adesso lascio tutto in un centro di raccolta dove quindi ancora okay. Nico, poi per i bagni prendi contatto per la Sartiglia, dobbiamo mettere... mi sa che se n'è andato, Nico ce l'abbiamo in una posizione un po'... comunque la foto in cui si è fermato è proprio da grinta di maratonetta. Adesso noi abbiamo già fatto lo screenshot. Ok, anche noi. Faccia da maratona. Perfetto. Vediamo, stanno scrivendo anche un po' di commenti, tra l'altro. Vabbè, io la schermata bloccata. Di Nicola, anche noi. Minchia. È talmente emozionato che... Immobile proprio. Quindi anche mamma è immobile. Okay, è andata via proprio la connessione. Vediamo che c'è già un bel seguito e già parecchi. Comunque, per chi volesse, si può anche condividere sulla propria pagina la diretta, quindi magari ci seguono un po' di più. Sì. Allora, aspettate, altro. Ok. Ma noi siamo su StreamYard. Siete più forti su Facebook o su Instagram? No, Forse su Instagram, sì. Io su Instagram sicuramente. Sì, ho visto che hai parecchio seguito, Fra. Io sì, un po' sì. Ma te lo sei lavorato oppure è arrivato? Diciamo che ho fatto un annetto in giro ad accompagnare i gruppi anche alle maratone. Ho fatto parecchie. Nel 2019 ho fatto 12 maratone in un anno. E ho girato parecchio, e quindi piano piano, sì, amicizie, conoscenti, gente che mi seguiva, e mi è cresciuto così. Però così è rimasto, capito? Cioè, nel senso... non l'hai più... Quanti ne hai adesso? Molto.
Adesso poi c'ho anche l'account della società di viaggi Running che abbiamo aperto, quindi passo molto tempo là. Come si può condividere su Instagram la diretta che dici? Su Instagram stavo provando a vedere anch'io. Su Instagram non si può come per il link, semplicemente. Su Facebook condividi il link sulla pagina. Ma guarda che Una è già finita. Ah, boh, ho capito. Ok. Ce l'avete fatta? No. Allora, Facebook. Ma scusate, Gianni Morandi non corre quest'anno la maratona? Non c'entra niente adesso. Non credo quella di New York, no, però è una bella curiosità. Adesso vediamo Gianni Morandi cosa sta facendo. No, comunque non credo la corra quest'anno. Peccato. Non so se si è fatto male alle mani. Ah beh, si era fatto molto male. Vabbè, a me mi stava uscendo un'altra battuta, lasciamola perdere. Comunque la corsa nel 2018 a 73 anni. Non ho capito. La corsa nel 2018 a 73 anni l'ultima volta. Dopodiché si è fatto male alle mani. Esatto. No, mi sa che ha fatto Bologna, perché della maratona della sua città, che è nuova, e poi mi sa che corre poco adesso. Adesso vediamo, ma magari la sta seguendo. Adesso gli mando il link, vediamo se si connette. Allora, adesso abbiamo visto per metterla in diretta nella nostra pagina. Non lo sai che ci stiamo provando, ma possiamo mandare all'Arcuri, visto che lo segui a Nico. Sì. C'è anche l'Arcuri che segue Nico, quindi possiamo mandarlo anche a lei. Ma l'Arcuri non è l'Arcuri? Manu, sì. Sei calmo, sto già agitaio. Ma poi dove siete adesso? Allora, noi siamo a Furtei, che presto diventerà capitale della Sardegna, quando la Sardegna sarà nazione. Furtei, che è uno dei posti più vicini, diciamo. Allora, no, noi siamo a Furtei e nulla. Io sono, volevamo farci un salto a Mamojada per Cortes Apertas, ma c'è una cosa oggi che per uno che ha vissuto a Roma 20 anni è fondamentale, si chiama derby, inizia alle 18 e quindi è vero. Può aspettare al tu sei romano? Sono romanista perché sono nato, no, io sono assolutamente sardo, figlio di genitori sardi, però siamo di due generazioni nati e cresciuti a Roma, con le sorelle, parenti e tutti quanti, però quindi ho fatto 20 anni a Roma che hanno segnato la mia infanzia, per quello che sono giallorosso fino al midollo. Vabbè, anch'io, io ho solo 12 anni. Abitavo in via Livilla, dove c'è il bar della curva Fedain. Hai capito? C'era il ritrovo della Fedain. Sono arrivato a Roma nel 2000, è l'anno in cui ha vinto lo scudetto, quindi non sono riuscito a studiare. perché i romanisti tra funerali alla Lazio non hanno fatto altro. Lo so, ero là. Ma quindi sei romanista pure tu? Sì, non posso che essere romanista. Vabbè. Non si poteva vivere dal laziale lì. Esatto. Perché è sopravvivenza. Esatto. Poi non seguo tantissimo il calcio, però sì, a Roma. Invece voi dove siete in questo momento? Tu dove sei? Siamo a Oristano.
Siamo in un'agenzia, nella mia agenzia, e siamo un bel po' qua che facciamo il tifo. C'è Francesca, poi ci sono i ragazzi alla regia dove vedete che stanno facendo vedere, e poi da Londra c'è Francesco, e poi piano piano arriverà un po' di... Francesco dov'è? Io a Londra. Ah, sei a Londra? Sì. Fra, raccontaci un po' il tuo progetto. Esatto. Lui è Floris, perché lui è Floris e tu sei Nu. Io sono Nu, perché praticamente Nu è l'inizio del mio cognome, che è Nuvoli. Ok. Nu, e quindi adesso un po' per la gente siamo Floris e Nu. Ma siete una coppia comica, una coppia di fatto, marito e moglie? Siamo una coppia di fatto, siamo un po' comici, siamo due scappati di casa praticamente. Ok, però siete una coppia comica che state insieme. Sì. Cioè, Esatto. comica nel senso che quando io lo vedo nudo, soprattutto rido. Siamo comici. Esattamente, funziona proprio così tra noi. Ok, che bello però, bravi. Fate spettacoli. Cioè... Ma che poi io mi ricordo di Floris. Aspetta che... Chiamo Floris perché non so il tuo nome, però mi ricordo di te ad Arborea che facevi una sorta di quiz, una serata. Ci siamo conosciuti. È così che ci io siamo andavo lì perché io sono cugina di Ita, che tu Nu conoscerai, perfetto. Ok. Bene, ho ricollegato le cose. Un viso conosciuto, perfetto. Comunque ci sono altre 50 persone che ci stanno seguendo, se volete farvi gli affari vostri. No? Volevo semplicemente farmi una adesso tutti sanno che Floris fa ridere sotto la doccia. Esatto. Cioè lo sanno tutti. Non approfondiamo perché... Comunque Francesco, per chiudere il cerchio su che cosa facciamo, per adesso speriamo che continui così, ci pagano per fare i pirla, quindi insomma continuiamo e speriamo bene. Ma dove? No, lavoriamo come documentaristi di viaggio, quindi giriamo il mondo e produciamo per la televisione. Figata. Dove possiamo vedere qualcosa di vostro? Allora, qualcosa di nostro, su Vidolina siamo in onda tutti i lunedì ormai da 2 anni. Io qualcosa l'ho vista. La trasmissione si chiama Ovunque Sardi, abbiamo fatto, viaggiamo in treno, quindi da poco siamo rientrati, abbiamo fatto, appunto per questo conosciamo bene Nicola, abbiamo fatto tutti e 50 gli stati in treno, tutti e 50 dal primo all'ultimo alla ricerca dei sardi, siamo andati a documentare la vita dei nostri corregionali e ogni anno un po' con Vidolina, un po' con Licciacolo, insomma facciamo le nostre puntate, le trasmissioni, quindi lavoriamo così, questo è il nostro lavoro. Bravi ragazzi. Grazie. La vostra pagina Instagram. Sana invidia. È un bel lavoro, però quando la gente ci incontra ci fa voi sì, voi ve la spassate, noi rispondiamo chi tu scitai, voi ve la spassate. Venite con noi in viaggio a dormire dentro bettole, a dormire per terra per risparmiare soldi, a dormire in macchina per 3 mesi come abbiamo fatto, poi ti torna però l'amore vince su tutto. È vero, il fatto che lei sia maledettamente innamorata di me ci aiuta. Non avevo dubbi, si vede dagli occhi, solo dai suoi si vede. Gli occhi luci. Ma questo bimbo chi è? Emanuele. Questo è il futuro di Nico, il figlio di Nico. Emanuele, sei emozionato? Mi sa che Emanuele ci sta a fila di strisce. Allora, io Emanuele lo conosco. Si sta mettendo l'auricolare. Ci senti? Ciao. No, c'è il microfono disattivato. Eccolo, ciao. Vai. Ciao Emanuele. Dai, raccontaci qualcosa di imbarazzante su tuo padre. Dai, qualcosa di imbarazzante. Emanuele, ti senti? Emanuele? Sì, roba imbarazzante su Papi non ce n'è.
Sicuramente c'è mamma. Io ne conosco 2 o 3. Tu non fai testo adesso. Io ne conosco 2 o 3. Ascolta, Emanuele, secondo te come si piazzerà papà in questa maratona? Arriverà tra i primi, arriverà al centro, arriverà tra gli ultimi? 25 millesima. Proprio su 50.000 siamo Al centro. al centro. L'abbiamo collocato al centro. Bene. Ci sta. È bello avere non è un po' di fiducia nei confronti del padre. Vediamo come sta andando, ragazzi, la campagna di crowdfunding. 1729. Bisogna aumentare qua. 1749. Ok. Aggiornato in tempo reale. Poi abbiamo messo altri 3 euro. Adesso... Non puoi spendere, non capisco niente. Emanuele, a te piace correre? Non mi sente. Ok. Aspetta che si è rimesso la cuffia. Emanuele, mi senti? Sì, A te piace correre? abbastanza. Ma che sport fai? Che sport fai? Rami d'oro. Cosa? In che scuola vado? No, che sport ti piace? Tennis. Il tennis. Wow, lo sai che anch'io gioco a tennis? Però io sono un po' più grande di te. Non capisco niente. Ah, sì, perfetto. Non mi senti bene? No. Adesso senti meglio. Mi manda il link per la donazione? Perfetto. Vedere un po' di della maratona. Sarà per partire. Sarà per partire. Questa schermata. Ok. Questo rimetti. Questi sono i professionisti, immagino. Capirai, su tutti, praticamente la maggior parte di questi sono Ma lo mettiamo senza voce, almeno lo vediamo in grande. Ah, questi sono quelli che sono partiti. Fabri, ma io non mi... Ok. Questi saranno tutti feniomi. Sì. Fra, tu che sei esperto, spiegaci cosa... Questi sono i primi che sono partiti? Vediamo un attimo. Sì, certo, queste sono le donne. Allora, gli uomini che ci sono a fianco credo siano i pacer, cioè quelli che danno il tempo a queste donne. Ah, ok. E ci sono sempre? Sì, nelle grandi gare ci sono vedi infatti il man è da solo, vedi? È già partito. Ah, ok, perfetto. Invece gli uomini che ci sono nel gruppo delle donne non stanno effettivamente gareggiando, ma stanno dando un aiuto a tenere il passo costante. Si chiamano pacer. Ma ogni corridore si porta il proprio pacer? No. Allora, nelle grandi gare c'è solo per i top. Ah, ok. E poi invece nelle gare, diciamo, le grandi gare io intendo le 6 gare più importanti del mondo, tra cui New York. Okay. Nelle altre invece ci sono i pacer che ti danno il tempo, sono ragazzi come noi che hanno questo ruolo nella maratona. Hanno dei palloncini col tempo scritto, se tu vuoi fare quel tempo loro ti portano in maniera costante, quindi senza strappi, senza velocizzare, senza rallentare, che poi è la cosa... Ok, non la sapevo questa cosa, quindi quando tu decidi di partecipare a una maratona, comunque sia alla maratona che ti rifornisce in sostanza, o li trovi lì? All'interno della maratona ci sono questi ragazzi che seguono il tempo dalle 3 ore alle 6 ore e tu in base alle tue potenzialità decidi di seguire uno di questi. Mentre invece nelle gare importanti come questa ce li hanno solamente i top runner. Vedo però che l'uomo è solo, quindi forse ha seminato anche i pacer, cioè non so perché è da solo. Direi che, insomma, l'uomo è questo vestito di rosa sulla sinistra.
Oh, sì, Questo singolare, io vedo un uomo a sinistra. Sì, deve essere il primo, adesso Ok. non c'è Siamo scritto... sicuri che non è Nicola? Come? Siamo sicuri che non è Nicola questo tizio che Ma sta secondo correndo? me è Nico, infatti, Non Secondo me c'è partito. mi sembra strano. La postura c'è tutta. La postura è la sua, anche secondo me. Non sapevo questa cosa dei pacer. Grazie, molto interessante, Francesco. Grazie Francesco, neanche noi sapevamo questa Non ne sapevo l'esistenza. Questi Quindi- invece devono essere un gruppo di testa, credo. Vediamo. 3, 4, 5. Forse c'è un gruppo che segue lui che è in volata. Ah, Questo ok. segnatevelo, siamo al chilometro 22 e non vincerà mai, credo. Perché? No, scherzo, non lo so. Però quando ti lanci così Ho capito. a metà gara, poi tenerla non è facile. Quindi l'ideale è partire lento e accelerare. Beh, l'ideale certo è partire e farla costante. Questa è la maratona, ti insegna questo. Se la fai costante, in base alle tue possibilità, ovviamente la fai bene. Quindi farla bene per me vuol dire arrivare, cioè, con le braccia alzate, col sorriso, e non in condizioni pietose. Ok, ma Fra, tu l'hai mai fatto una maratona? Ne ho fatto 27. Maratone? Sì. Bravo. Anche a New York? No, New York mi manca, credo che sia l'ultima. Credo che sarà l'ultima delle 6, perché poi ci sono 6 maratone che sono all'interno del circuito Abbott e che sono New York, Chicago e Boston negli Stati Uniti, e Tokyo, Londra e Berlino. E quindi si gioca, noi amatori giochiamo dobbiamo farle tutte, che ti regalano un medaglione gigantesco per aver partecipato alle 6 major, si chiamano. A me mi mancano New York, Boston e Tokyo. Scusa? Tu li hai fatte tutte tranne quella di New York? No, ne ho fatto solo 3 di queste. Mi mancano New York, Boston e Tokyo. Ok. Ascolta Fra, ma ti faccio una domanda tua personale, visto che comunque siamo in tema di corsa. Quanti sono in diretta? Vediamo se è molto personale. No. Cioè, come ti è nata la passione per la corsa? Io ti conosco da una vita, ti ho sempre conosciuto come una persona molto intraprendente, molto attiva, però questa passione della corsa ti è nata negli anni. Mi è nata nel 2015, esattamente a ottobre del 2015. Io ero a Firenze, dirigevo un albergo importante, lavoravo come un pazzo. Quindi ero molto molto sedentario, con alcuni vizietti, e niente, complice un periodo in cui non stavo per niente bene, ho seguito un consiglio di un'amica che mi ha detto vieni a corricchiare, e da lì sono passati 7 anni, 27 maratone, 3 ultramaratone, un'infinità di mezze maratone, insomma faccio 100 km a settimana più o meno, quindi da un non star bene a diventare, per me ormai è una filosofia di vita, cioè non è per me. Io stamattina mi sono alzato sotto il diluvio, ho fatto 24 km sotto il diluvio di Londra, cioè perché proprio, cioè, è la cosa diventa poi un'esigenza. Sì, è la cosa principale della giornata. Sì, assolutamente. Bene. Quindi questo vuol dire che comunque sia, a qualunque età, se vuoi, puoi farlo. Anzi, ti dirò di più, se non hai mai corso e inizi tardi, io ho iniziato a 39 anni, hai le giunture e le cartilagini perfette di un bambino, quindi puoi correre sino alla tua morte, diciamo. Cioè, nel senso, invece se corri da ragazzo, arrivati a 40 anni, incominci ad avere problemi alle giunture, alle ginocchia, alle cartilagini, insomma, perché è uno sport molto usurante. Cioè, ragazzi, questi si fanno 42 chilometri, cioè sono ogni battito del piede sull'asfalto è una microfrattura, cioè nel senso è usurante, molto. Comunque è traumatica la corsa. Sì, assolutamente. Cioè devi comunque aggiungergli qualcos'altro. Io per esempio faccio Pilates per la schiena, che mi aiuta a non farmi male, però cioè, a un certo punto. Quindi va comunque accompagnata da altre attività. Assolutamente. Bene.
questo è stato sei un grande esempio, ecco, perché io ci provo, ci tento, lo faccio, magari per qualche mese riesco a essere costante, però poi mollo. Non ho la costanza. La corsa è fatica, cioè non c'è niente, se ci pensiamo non c'è niente di divertente di questo ragazzo da solo che sta Esatto, sì, è vero. No, mi certo. piace. Cioè, se Però lo mi vedi, piace. però è una roba, insomma, secondo me la lunga distanza come questa, parlo per noi amatori, perché per questi qua che vediamo ormai sono medie distanze, sono gare di velocità, questi stanno andando a una media di 20 km all'ora, più o meno, quindi insomma per noi amatori che sono lunghe distanze diventa una filosofia più che altro, cioè la filosofia alla fatica, cioè faticare per un premio finale che è il benessere delle endorfine, insomma è tutto devi arrivare a pensarlo così. Poi ti do ragione, io mi ricordo i miei primi 6 mesi, cioè era solo odio, cioè chi me lo fa fare. Io ho provato a seguire una tabella. Cosa vuoi fare? E secondo me la cosa peggiore era fare le ripetute. Senti, allora io ho il coach da pochissimo, non l'ho mai avuto, perché anche io, per me correre è stare bene, cioè quando tu invece mi metti mercoledì devi uscire a fare, bravissimo. Cioè diventa un lavoro e a me queste cose poi non piacciono. Ce l'ho quest'anno perché ho avuto il Covid, non stavo bene, cioè mi ha peggiorato tantissimo la performance, e allora ho preso un coach per uscire da questo malessere fisico post-Covid, però io non l'ho mai avuto, quindi non è assolutamente necessario. Cioè. No, immagino. Floris e Nu, qual è il vostro prossimo viaggio? A gennaio, dopo 3 anni, torneremo in Kenya, perché noi lavoriamo anche come guide safari. Che bello in Kenya! Sì, è molto bello. Stavo per dire a Francesco prima che ogni volta che vedo kenioti, che come ben lui saprà, insomma i kenioti sono una parte importante. Scusate, ma qua sta succedendo non so cosa. Siamo in troppi qua dentro e si sta già uscendo di testa. Comunque, dicevi, Floris? Stavo dicendo che Francesco sa quanto i kenioti, insomma, corrono, no? Allora ogni volta che vediamo i kenioti in televisione pensiamo sempre, noi frequentiamo molto i valli dove i kenioti si allenano, correre lungo le valle per allenarsi a una certa quota, quindi poi loro quando vanno in città sono delle bestie. Esatto. Anche per immagino. E quindi, come diceva, niente, a gennaio torniamo in Kenya finalmente, perché lavoriamo là da tanti anni e ci siamo fermati a causa del Covid. E poi stiamo preparando il terzo giro dei Stati nel mondo. Incrociamo le dita. Bene. In Australia, a fare Australia e Nuova Nuova Zelanda. Bravi. Quanto starete? Come? Quanto starete in Nuova Zelanda e Australia? In realtà dovremmo stare 2 mesi in Australia e 2 settimane e 20 giorni in Nuova Zelanda. Ok. Quindi, a registrare le puntate proprio. Sì, andiamo a registrare le puntate. Abbiamo già i contatti con i vari circoli sardi, eccetera. Insomma, danno anche un po' di... vi presentiamo un altro membro dell'agenzia, Michele. Ciao, Michele. Sempre sorridente, non ha una paralisi, è proprio così. Infatti, prima non vedeva, infatti quando siamo ritornati a questa immagine a settembre ho detto, Francesca è cambiata, che cosa è successo? È una società liquida, quindi cerchiamo di... quindi questo, insomma, quindi questo, ecco, poi Nicola, ripeto, lo conosciamo da un po' di tempo. Siccome io ho sia mia madre che scrive in chat, ciao Santina, e mio padre mi scrive su WhatsApp che mi stanno cazziando perché non stiamo dicendo come si dona. Sì, è vero, prima lo stavo per dire a Francesca, poi... Allora, c'è una pagina GoFund che linkeremo e da qua è semplicissimo, fai una donazione. Che la metti tu? Ok, adesso stanno mettendo il link per donare, quindi adesso non ci sono scuse, almeno un cinquantino a testa. Minimo, sì. Cioè,
non so, magari per indurre le persone a mettere qualcosa di più, soprattutto gli uomini che sono collegati in questo momento, Tiziana può offrire uno spogliarello. Certo. No, Vai, dai, ci stiamo. Ma nuvoli o nuvoli? Nuvoli. Ok, ma come la nutrizionista? Oddio, c'è una nutrizionista. Sì. Siccome è un brutto periodo per me a livello di nutrizione. Posso dire che a Salluri c'è un ginecologo che si chiama Stefano Floris come me. Ok, non sei tu. Assolutamente. Non so. Certo, aspetta. Mia cugina era nutrizionista, è vero, è vero. Ok, vabbè. Questi viaggi vi stanno facendo male, ragazzi, comunque. Tu come nutrizionista, però sì, è assolutamente Nuvoli come la nutrizionista. Ma è partito Nicola? No, lo non ancora. Quindi ancora Germana Baccara ci aiuta e mette il link giusto. Condivido. Donate ragazzi, donate, sosteniamo l'oncoematologia pediatrica, giusto, del microsistemico di sangue. Ok, facciamo una prova, adesso lo diciamo, ci beviamo qualche birretta, vediamo quante volte riusciamo a ridirlo. Esatto, pediatrica. Pediatrica. No, pediatrica. Pediatrica, ma perché mi sto chiedendo? Sono scemo, sono. Eppure non ho neanche bevuto, pediatrica, era molto più semplice, molto più difficile. Pediatrica. No. Cos'è? Vedo un pantalone. In che senso? Non è un pantalone. Questo è Cane Marzio. E corre con te? Per quello c'era scritto Cane Marzio, perché è lui l'ospite. Dai, Oh. ma è sempre lo stesso? Ma che cos'è quella cosa che state esibendo? Ma dove? Sì. Cani? Te lo sei sognato? Ma è sempre quello di una volta? Certo, poverino. Me lo fai vedere? Non è che li cambia così. Me lo fai vedere? È come il Papa, il cane è come il Papa. Nel senso. Sì, effettivamente si cambia quando succede. Esatto. Sì, vabbè, appunto. È da Ce qua- l'avevano un sacco di tempo, pensavo che avesse fatto. C'ha 8 anni, non ne ha 19. È molto comunque per un cane. 8 anni. Non si dice. È come se a uno gli dici quanti anni hai? 40. 40. No. Cioè, diciamo che a 8 anni un cane è adulto, dai, si può dire che è ma adulto. è a metà della vita un bastardino. Sì. Sono cani. Giusto? Però comunque ragazzi, cioè la regia newyorkese è veramente pessima. Come fai a non andare su Nicola? Cioè, Esatto. Nicola che si sta vestendo, tra l'altro, come fai a non andare? Scusate l'ignoranza, ma chi decide quando un corridore deve partire? Un tizio con una pistola, penso. Perché vai a tempo. Vai a tempo. Quindi se tu hai già fatto delle maratone e hai già fatto un tempo, dichiari quel tempo, il tempo migliore che hai. E quindi più sei veloce, più parti davanti. Chi come Nicola è alla sua prima maratona parte dietro. Ok. Anche se fosse il più veloce del mondo quest'anno, partirebbe dietro. Cioè, anche se oggi lui parte e la finisce in 2 ore e mezza, comunque non ha mai fatto maratone, quindi sarebbe partito dietro, perché non ha uno storico. E quindi, ma lo fanno per metterli più o meno nella stessa... No, perché ovviamente partire prima parti e meglio è.
quindi tutti vorrebbero partire, nessuno vorrebbe fare 4 ore di attesa come sta facendo Nicola per correre, quindi ovviamente danno la priorità l'unico canone democratico che c'è è più veloce sei e più parti prima. Assolutamente sì. Mamma. Meritocratico, diciamo. Esatto, cioè l'unico che alla fine è l'unico più giusto che c'è. Direi di sì. Sono riuscito a dire meritocratico, ma non pediatra. Meritocratico. Io ho problemi con acido ialuronico. Quelli anche io ho problemi, ma lo bevo tutti i giorni. Dipendenza da acido ialuronico. Tiziana propone quei kiwi, ad esempio. Vuoi quei kiwi? Vabbè. Vabbè, del resto qua stiamo facendo battute, eccetera, eccetera. Ogni tanto siamo anche seri, ma tutto questo per ricordare di sostenere l'oncoematologia pediatrica del microcitemico di Cagliari. Quindi mettetevi una mano sul cuore e l'altra sul portafoglio. Sul portafoglio. Sul cuore potete fare come volete, sul portafoglio mettetela. Assolutamente sì. Dovrebbero arrivare anche altri ospiti. Poi avremo una content creator, Jessica Cani, che verrà a trovarci più tardi. Il prossimo viaggio sarà verso New York. Effettivamente sembra un pantalone quello dietro. È la giacchina da zia di Cake. Quando la mette incomincia a raccontare anche storielle sul passato. E poi verranno anche dei maratonetti nostrani. Sì, Jimmy Spica, Filippo Casu, Annalisa Serra, insomma, gente che di sport ne sa. Pietro Paschino. Infatti mi stavo chiedendo, soprattutto Tiziana, che non ha mai fatto sport in vita sua. Ma noi rispondiamo alle domande noiose tecniche su come funziona una maratona. Noi siamo qua opinionisti tecnici. Tu sei l'opinionista generalista, è meglio, molto meglio. Sì, la linea comica della trasmissione. Esatto. Dai, basta parlare di maratone, facci ridere. Esatto. Oppure se vuoi puoi fare la velina. Ma te l'hanno mai detto? Scusa, che lavoro fai? Il comico? No, vabbè, di lavoro. No, vabbè, no. No, tipo, allora dai, facci ridere. Tipo così. No, però no, io non ho mai detto che faccio il comico, anche perché non lo sono mai stato, quindi me lo sono salvato. Però siccome ho fatto per 23 anni il musicista, quindi probabilmente è la stessa cosa, perché anche quando qua dice beato te. Come beato te? Beato te. Che strumento? Vabbè, ho sempre cantato. Ah, ok. Beato te lo dicono anche a chiunque, cioè nel senso, beato te, cioè nel senso... Quando mi incontrano, non è che mi faresti un logo così su 2 piedi, io faccio loghi al chilo di solito. Beato te. Sì, è bello. Sì, che poi... tu mi fai il pubblicitario, ma di lavoro però cosa fai? Sì, quello è un classico. Quando dico che ho studiato comunicazione, sì, vabbè. Ma l'università non l'hai fatta. Esatto. Quando ti chiedono di fare un logo, immagino che quando ti chiedono di fare un logo, magari lo vogliono tipo il giorno stesso, vero? Sì, no, anche il giorno prima probabilmente. E vorrebbero tutti i concetti, tipo se fai un logo per Oristano vorrebbero la Sartiglia, Tarros, le colonne di Tarros. Che non manchi la Sartiglia, No, che non manchi. Contato? Noto una vena polemica in questa... No. Cioè Oristano, Sartiglia, Oristano, cioè che non manchi mai diciamo il contatto. Mai. Assolutamente, non si sia potrebbe mai sfruttare qualcosina in più, perché
Voi siete mai stati in un locale qua a Oristano dove non ci sia almeno una foto della Sardegna o una rosetta? La rosetta è ovunque. Le rosette ovunque. Dai, anche i quadri, gli astratti di Su Componidori fatti... cioè. È obbligatorio, un po' come la foto del presidente negli Stati Uniti, cioè a Oristano è impossibile non avere la foto della Sartiglia. Esatto. Mi fanno Non ce l'ha Nicola un richiamo alla Sartiglia durante la maratona? No, penso si metta la maschera direttamente. Quello c'era un altro ragazzo, Andrea, un grande maratonetto oristanese che faceva le gare in costume sardo. Ah, sì, una Andrea. con la maschera di Su Componidori, Andrea Riccio. Con la carta dei logo, tipo. Bostro. Mi dicono di dire Bostro. Bostro, sì, non lo volevo dire, se lo dici tu che sei the owner. Non avevo mai partecipato a una riunione di gruppo parlando di fronte a un pantalone. Ma adesso c'è anche gli occhi. No. Ora c'è questa è ancora più inquietante. Ora c'è quel vedo e non vedo. Dai, vediamo solo quella telecamera. Metto solo quella telecamera così. Ah, è trasparente. È trasparente. Sì, noi in agenzia siamo su vedo e non vedo. Ma siete Oristano come agenzia? Sì. È bellino questa bella location. È un open space difficile da riscaldare, bello ma difficile da riscaldare. 140 metri quadri che sono un po' complicati. Oh, domani sono a Oristano. Oh, pubblicità occulta, va bene. Vai, perché? Poi. Perché domani iniziamo a presentare il gioco quiz a un locale di Oristano, non so se si può fare, no? Vabbè. Certo che si può fare, perché no? All'input, andiamo all'input domani. Ok. Tutti i lunedì andiamo a fare il gioco quiz, quindi se non ci avete niente da fare, sono sicuro che non ci avrete niente da fare. Il lunedì? Sì, tutti i lunedì, da sempre, da anni, tutti i lunedì alle 22:50, perché dovete sapere che voi a Oristano siete gli unici, ma non in Sardegna, in tutto il mondo, che fanno serate, cioè voi uscite per andare a giocare, a vedere una band, voi uscite alle 11:05, anche il lunedì, il martedì, il mercoledì. Sì, prima delle 11 abbiamo provato, ma non arrivava nessuno. Sapete quante volte noi abbiamo frastimato questa cosa? Quello è romano, giusto? Sì, esatto. Roma Tiburtina, quella zona lì, sì. Okay. Dove stavi a Roma tu? Dove stavi a Roma? Allora, io ho vissuto dentro Roma sulla Salaria per alcuni anni, ma soprattutto per tanti anni a Nettuno. Ah, ok, quindi Roma Nord, diciamo, verso... Sì, poi a Ciampino, poi niente, poi mi sono trasferito a Fultei perché i miei genitori hanno pensato che per non farmi mancare la città, la metropoli, era meglio trasferirci a Fultei. Comunque noi ci andiamo spesso in quella zona perché ci sono tanti percorsi trekking. Sì, è vero. Però ogni volta sono 2 ore e mezza. A Fultei o sulla Salaria? Abbiamo iniziato dalla Salaria, siamo arrivati a Furtei. A Furtei ci sono i percorsi trekking. Sì, esatto. Sulla Salaria è lunghetta, però non... Esatto. Non ci sono i percorsi. Ma infatti tu pensa alla fortuna di Tiziana, che l'ho prelevata da Arborea, un paese dove praticamente che non ha niente da offrire ai cittadini. L'ho portata a Fortei. A Fortei Tiziana ha imparato a parlare. No, adesso sono serio. Tiziana, vivendo a Arborea, voi lo sapete, no? Siete di Oristano. Arborea raramente trovi persone che parlino sardo. Sei veneta, infatti, tu, Tiziana. Esatto. Tiziana non sapeva niente in sardo, di sardo proprio nulla. E quindi lei, una volta che si è trasferita a Furtei, qua al contrario, essendo un paese dell'entroterra, comunque medio campidano, eccetera, il sardo si parla molto.
E lei piano piano ha incominciato a capire, a imparare il sardo qua. Quindi è questa... Cioè, come vuole la tradizione, ho imparato prima le parolacce. ovviamente, cioè, sì. Poi il resto è arrivato dopo. E quindi... Nico ancora non è partito. Non ci ha fatto cenno di partenza, lo stiamo seguendo anche nell'app TCS. Appena parte l'app fa partire il tempo. Ok. Impossibile. Secondo me è dentro una delle macchine, Nicola. Sta tagliando, un tagliatore. Ma non è che l'antidoping è andato male, non vorrei che... Però ho visto che c'è qua presente. Adesso me lo scarico anch'io. Non la sento. Intanto Francesca va via di audio, non la sento. Checca, non ti sentiamo. Francesca, non ti sentiamo. Non... No. Adesso ci sentiamo. Chiedevo a Francesca, visto che è qua adesso e mi sta concedendo qualche minuto perché poi si emoziona, come ha vissuto Nicola questi giorni pre-partenza, quindi pre-gara, come si è preparato, soprattutto anche per il fatto che magari fisicamente non si sentiva non proprio si è al top. preparato tantissimo, Okay. perché cioè, gli ultimi giorni era pieno di impegni e soprattutto era molto emozionato per l'arrivo appunto di questo evento. E niente, è partito sicuramente pieno d'ansia. Oggi forse è il giorno dove l'ho sentito un attimino più sereno e tranquillo, ok. Bene. Sì, però giorni precedenti Quindi l'ha vissuta comunque un po' abbastanza, con molta tensione. E Sì, come ha mangiato l'ultima settimana? Dici come ha mangiato, cosa ha mangiato? Ha mangiato tantissimi carboidrati. Sì. Sì. E quindi l'alimentazione prevede quello? Il famosissimo carbo load. Vedi, adesso intervengo io con le cose noiose e tecniche. No, però anche Floris e Nu magari ci possono dare qualche consiglio di alimentazione. Sì, certo, carboidrati, proteine sempre, cioè mai solo una cosa. Molti carboidrati, molto il riso Ferrari, soprattutto, ovviamente è il suo preferito. Una percentuale superiore di carboidrato. Sì. Riso Ferrari, che so che si è fatto cucinare anche da Claudio Coronas a un ristorante sardo di... Sì, esatto. Vedi. È partito con il riso, l'ha portato lì e se l'è fatto cucinare. Quindi più riso che pasta, Nicola, mangia più riso di pasta. Sì, la mamma conferma. Noi siamo grandi. Sì, qua presenti ci sono anche la mamma e la sorella. Io le farei vedere come? Cioè, non è che la mamma può parlare se sente la voce fuori campo e non vediamo la mamma. Signora, si mostri. Dai. Ciao. Ci stanno concedendo qualche minuto di ripresa e poi devo togliere la telecamera. Okay. Io mi ricordo di lei. Ecco qua. Perché non sento. Perché? Io mi ricordo di lei perché andavo in palestra ad Arborè, quando Nico non c'era veniva con suo marito. È vero, facevamo i sostituti. È vero. Sì, qualche annetto fa, dai. Ormai sì. Però non mi sono mai allenata, vero? Sono stata precisa e fedele alla mia politica. Che la palestra... Ma nemmeno io mi allenavo, Scusa, e cosa andavi a fare in palestra? A cianciarrare? Anche io sono di quella filosofia. Esatto. Da chi? Da Mauro. Ciao Mauro. Mauretto è il mio collega. Ciao. Poi se qualcuno vuole fare anche qualche domanda su Nico, se ha delle curiosità da chiedere di questi giorni prima, ce le scriva, noi rispondiamo, perché ci rendiamo conto che magari adesso non è qui presente Nicola, nel momento in cui magari si collega avremo modo di insomma parlarne anche di più, ovviamente. Però sicuramente intorno al 30° chilometro avrà una voglia di chiacchierare. Soprattutto. Proprio
Me lo Ma è vero. immagino. È vero, ma è vero che nella maratona di New York tu devi partire, tu parti con una certa andatura, no? Cioè, nel senso, devi correre, se ti fermi un attimo ti sparano e esci fuori dalla gara. Una specie di Squid Game, cioè si ferma, Esatto. viene sparato. Nico non lo sa. Nico non lo sa. Verrà sparato La mamma è di questa notizia, anche Francesca, immagino. Chiedo al maratonetta, come lo pagano? In contanti? Solo contanti. Solo contanti. Quindi lui rientra... Contanti o prosciutti? No, bisogna capire se è fortunato. Ma qual è il numero di pettorali di Nicola? Scusate, potete... Il numero di pettorali di Nicola? Sì. Te lo diciamo subito. 38.917. 38.917. Adesso ovviamente tutti gli ascoltatori si staranno giocando il 3, l'8, il 38, il 19, il 7. Quindi è 38.917. Ok, ce l'ho. Ce l'hai? Sì, me lo sono messo sul track. Anche noi. Bene, bene. È strano che non sia una partita, questi numeri. Come? Cioè, se la gente si dovesse giocare questi numeri 38, 900, cioè 91 è impossibile, però 38, 38, 89, 17, insomma i numeri i soldi che vince li deve donare. Di Nicola, e dovesse vincere, a maggior ragione dovrebbe mettersi la mano sulla coscienza e devolvere il minimo il 70% di quello che ha vinto all'oncoematologia pediatrica. Hai visto pediatrica? Ho detto bene. Benissimo. Assolutamente. No. Ormai sono di lingua preferita. Esatto, domani vado a casa, cioè, poi pediatra. Ripeto di nuovo. Come? Quanta gente corre la maratona oggi? Sì, c'è 50.000. Quanti? 50.000. Pensate quello che arriva ultimo, che sfiga. Cioè, no, quello che arriva ultimo è come se arrivasse primo. Danno un premio anche a lui. Cioè, lo aspettano tutti, cioè, proprio forse gli fanno più festa, è vero. Non è che arrivare ultimo è difficilissimo, No, ma infatti gli ultimi due, quando stanno per arrivare gli ultimi due, si pestano a sangue. Esatto. Cioè, comunque il primo credo stia già arrivando, vero? Dove siamo il primo qua? Come appunto il primo è Kenyota. Infatti, come vi dicevo prima, questi corrono sulla Rift Valley a 1800 metri, 2000 d'altitudine. Quando corrono in posti del genere, per loro è veramente certo. Vabbè, ma poi hanno anche un altro, cioè è esattamente proprio un altro sport, perché hanno una struttura fisica completamente diversa, quindi proprio, cioè non è che se un bianco si allena non arriverà mai a quei livelli, perché ha una struttura fisica completamente diversa, cioè loro non hanno muscoli, hanno tutto tendini, non hanno acido lattico, cioè è vero che si allenano in quota, però è proprio è la struttura fisica che è esattamente quella adatta per correre. Cioè, tu pensi che chi ha il record del mondo fa 24 km all'ora per 42 km, c'è una roba fisicamente folle, impressionante. Ma si è fermato? È caduto. È caduto. Oh, cazzo. Ammazza, gliel'abbiamo ai, il primo si è fatto male. Ma è quello che correva prima da solo. È quello che ho detto, questo non arriverà. Dai. Tra l'altro in posizione laterale di sicurezza. Chi l'ha messo in posizione laterale di sicurezza? Vabbè, ma è partito a bomba, avevi ragione tu, Fra. Non lo so se voglio capire se è caduto o è scoppiato fisicamente. Francesco, ti prometto, dopo che hai detto di è quel poliziotto che ha sparato. Dopo che hai detto di questo tizio che non arriverà a destinazione, ti prometto che
No, sono mortificato. Sì, dai, la tua. Povero. Ma vorrei vedere il replay, che cosa gli è successo. Cadono tutti. Comunque, in tutto questo, mi dispiace per questo corridore. Volevo ricordare che per fare le donazioni trovate il link nel testo del post della diretta. Ok? Quindi nel testo della diretta trovate il link per fare le donazioni. Poi c'è anche possibile seguire il corridore sull'applicazione di GPS. Inserendo il cognome Nicola Marquez. Non ci sono utenti uguali, quindi sì. No, certo. Mm-hmm. No, mi dispiace per... Allora, Nico mi scrive che non riesce a connettersi, quindi si connetterà più in là. Dice che T-Mobile sta facendo le Sì, possiamo confermare, se mi permetti, nei nostri 3 mesi negli Stati Uniti T-Mobile crollava di connessione, soprattutto quando c'è tantissima gente intorno. Sì. Sì, probabilmente ci sono le celle piene. Quindi anche Sì, è come quando si va allo stadio. Se andate allo stadio molto spesso, prima di arrivare un messaggio ci mette un sacco di tempo, perché comunque ci sono tante utenze nella stessa cella e quindi è un macello, insomma. Quindi sicuramente capisco perché non riesce a... un buon motivo per correre, staccare tutti e chiamarci. Sì, esatto. Poi mi dice che senza farsi arrestare ha cambiato il colore di partenza. Cosa vuol dire, Fra? Che lui mi sembra che fosse in verde, non lo so, quindi probabilmente se non è ancora partito ha posticipato, quindi ha cambiato griglia. Le griglie hanno un colore. Ok, però dice che non passerà sotto il ponte ma sopra il ponte di Brooklyn, e dice che lì probabilmente si connetterà perché T-Mobile, diciamo, è più performante in quella zona, quindi probabilmente lo aspetteremo a Brooklyn, che non so da quanto dista da Brooklyn. Diciamo che loro partono, fanno il ponte e poi entrano a Brooklyn direttamente, quindi è subito, e mi pare che sia il primo quartiere. La maratona di New York è divisa in 5 quartieri. Mi sembra che Brooklyn sia il primo, perché c'è Brooklyn, poi c'è il quartiere ebreo dove non c'è festa. New York è bellissima perché c'è festa dappertutto, tranne nel quartiere ebreo. Che per religione si chiude in casa, proprio non partecipa a no, non partecipa alla festa nelle strade. No, è l'unico quartiere vuoto praticamente. Mi sa che Brooklyn è il primo. Sì, quindi lo sentiremo a breve. C'è Maria Luisa che è molto attiva. Esatto, stavo dicendo. Maria Luisa, entri in diretta. Ha detto che Nico non era contento di passare nella parte bassa del ponte e quindi sicuramente è per quello che, da bravo italiano, è riuscito a forse è per quello, forse perché allora tu puoi retrocedere quando vuoi, non puoi andare in una griglia più veloce, ma se tu vuoi andare dietro puoi andare, quindi forse ha scelto quello per passare sotto. Non fanno lo stesso giro. No, sul ponte si dividono per evitare problemi, restringimenti. Sì, sicuro. Comunque qua stanno mangiando. Ci sono notizie di quel tipo. Che è stata a mangiare? La mamma di Nico ha portato dei dolcetti sardi spettacolari. Però che signora, buoni. così,
La mamma di Nicola ha portato dei dolcetti sardi eccezionali, ma veramente buoni. Ma tu sei di passaggio per caso? Aspettiamo anche voi per assaggiarli. Ma sono dietetici, sono per quelli che fanno palestra, per quelli che corrono, per i comici. Qual è il dolce tipico di Furtei? Anche noi. Dai, mettetevi in viaggio, venite qua. Ma dove state adesso? A Furtei e torna. Sono qui. Dai, venite. Siamo C'è nella mia terra. sorella che sta tornando da Golorizze, quindi vi passa a prendere. Stanno facendo un po' di... Nicola ancora sto guardando, ma ancora non penso sia partito. Ma voi prima avete detto che avreste inserito il numero del pettorale di Nico nel track. Cioè, che cosa vuol dire? Che potete seguire l'andamento? Ah, ma dove questo? Nell'app. Sull'app della maratona. C'è un italiano molto forte che dovrebbe partecipare, a parte Nico, che dovrebbe partecipare alla maratona. Ma ieri ho visto che Nico ha messo una foto con una cricca forse di Villanova Monteleone, qualcosa del genere. No, Sì. No. Okay. Cosa stai bevendo, Checca? File verru? Acqua. Adesso acqua, dopo magari filo e verro. Però. No, no, aspetta, ti sto mandando il... Sta andando? No, sto dicendo, Fra, devo mandargli l'invito, sto cercando di entrare. Ma siete in diversi uffici? No, siamo uno di fronte all'altro. Perché così sembra tipo uno in un ufficio, uno nell'altro. Stavo già per dire. Sì, ci facciamo i fighi così per... Ma Mike chi è? Mike è il regista, è quello che sta dietro le quinte. Mike, fatti vedere. No, Mike. Quello che non sa... È quello con la paralisi. Mike, credevo fossi nella moto di fronte al primo. Sì. Chissà come sta quell'altro. Qualcuno che può ascoltarlo? Quell'altro chi? Quello che è caduto. Ma quello mi sembra che era il brasiliano, perché non c'è più in classifica. Era primo e un brasiliano. Ah, ok. No, noi stiamo cercando notizie direttamente nei necrologi di New York. E comunque non stava per niente bene, poveraccio. No, per niente. Ma cosa pensi che a così breve distanza secondo me ha sbattuto contro il paletto. O magari non credo sia scoppiato fisicamente in quella maniera, perché se scoppi in quella maniera che ti butti a terra, cioè è grave, cioè nel senso sì, infatti. non è che sei stanco, cioè ti è venuto qualche cosa. Io credo che abbia sbattuto lì quando stava girando. Francesco, perché stai provando in tutti i modi stai provando a trovare delle giustificazioni quando sei stato tu ad aver detto questo non arriva fino alla fine? Guarda, sto cercando di sviare il discorso perché mi sento una merda. Io ti ricorderò sempre così, tanto che io e Tiziano ti abbiamo già messo il follow, stiamo mettendo like, metteremo like ogni volta che pubblichi qualche cosa, mandiamo un po' di soldi. Allora donate, perché sennò diciamo che sennò Francesco potrebbe... Esatto, ragazzi, dobbiamo arrivare a 10k quest'oggi. Esatto, perché sennò Francesco si innervosisce. Avete visto quando si è innervosito cosa è successo poi esatto, cioè non vorrei che adesso, cioè da oggi avessi questa nomea che sarebbe alquanto antipatica. Esatto. Quindi,
votiamo e versiamo per arrivare a 10K quest'oggi per il microcitemico di Cagliari. Allora, Tiziana ha trovato una notizia del ragazzo fulminato dall'anatema lanciata da Francesco. Allora, vediamo cosa c'è scritto. Allora, ha avuto i crampi e si è dovuto ritirare. No. E allora ritiro tutto quello che è partito a bomba, senza testa, scellerato ed escludato. Cioè, Si meritava quello che gli hai detto. Tutta meritata. Perché io ho Esatto. detto non arriverà mai perché è partito troppo a bomba. Brasiliano, non ti conosco, non ti ho mai sentito. E poi è tipico. Poi è tipico la maratona ti bastona, cioè. È tipico del Tra l'altro aveva un nome proprio per nulla brasiliano, Donascimiento. No, esatto. È come Ciro Esposito a Napoli, più o meno. È come chiamarti Brambilla a Milano, cioè pieno e meno. Esatto, esattamente. In Sardegna, È partito, Nicola è partito. Oh, eccolo là, dai. Sì, esatto. Nicola è partito, cominciate a donare per Nicola, possibilmente. Anche a pregare. Bravo, è partito quindi ufficiale? Dovrebbe... Allora, sì, è partito ufficiale, non so come leggerlo questo. Sì, è partito. La mamma sta già in ansia. Ecco, e nella partenza abbiamo un nuovo ospite, nonché maratonetta che... Buonasera a tutti, ciao a tutti. Ciao Jimmy. Mi sentite bene innanzitutto? Sì, ti sentiamo. Allora, faccio subito una premessa. Tutto quello che ha detto Francesco Canemarzio sino adesso non è vero. Ha cancellato. Io stavo aspettando infatti che arrivasse Jimmy, io vi saluto. Adesso mi dice lui esattamente come funziona invece. No, io ovviamente io da Francesco posso solo imparare, però no, volevo dire subito una cosa, voglio invitare ovviamente tutti a donare perché è la causa principale per cui siamo tutti qua a scambiare quattro chiacchiere, a fare il tifo per Nicola chiaramente, quindi invito tutti subito, a chi non l'ha ancora fatto, a andare sul sito, lo trovate insomma un po' ovunque, lo trovate, esatto, quindi invito tutti a donare. Forza Nicola, è partito, mi dicono, giusto? O se ho capito che è partito, sia partito. Sì, è partito. È partito, non è riuscito a connettersi perché dice che era un casino. Ma tu sei riuscito a correre la maratona di New York? No, io purtroppo no, sto aspettando che Francesco mi porti con lui e mi sproni. Io e Francesco abbiamo fatto diverse maratone assieme e quindi ci conosciamo bene dal punto di vista non solo personale ma anche dal punto di vista diciamo runneristico, e quindi direi che sarebbe da fare insieme. Assolutamente. La prima, tu ne avevi già fatto una quando io ho fatto la prima, giusto? Sì, io ero alla seconda. Ho visto l'esordio di Francesco che stava per svenire in piazza a Santa Croce. Però poi si è ripreso alla grande e poi ovviamente ha fatto 250 maratone. Io sono fermo a poca roba, io sono un dilettante però in confronto a lui, però insomma ci divertiamo assieme anche ad andare ad allenarci. No, New York purtroppo, tornando alla domanda di Fabrizio, non l'ho mai fatta. Ho corso a New York, nel senso che mi sono allenato, ero in vacanza là e io quando posso in vacanza ovviamente mi alleno, perché comunque come diciamo spesso con Francesco non c'è modo migliore per vedere una città
che correndo per le sue strade, no, magari la mattina presto. Ho messo un lavoro sopra, figurati. Quindi si apprezza anche la città, mentre non si è concentrati al tempo, alla corsa, no? No, vabbè, nell'allenamento no, non so, durante la maratona probabilmente è una cosa un po' diversa, anche perché New York come maratona non è sicuramente tra le più semplici, insomma è una maratona tosta, per quello che diceva Francesco prima, io vi seguivo prima, insomma, prima della partenza c'è un'altra maratona da fare che è quella di arrivare alla partenza, quindi è una bella sfida. Però no, io mi sono allenato, per la precisione mi sono allenato a Central Park, ma non solo, anche nelle zone limitrofe, Upper East Side, ed è veramente un'emozione incredibile correre per quelle strade in un parco così bello, così verde. Insomma, io sono stato a settembre, è davvero bello. Viene proprio voglia di correre di fare questa avventura della maratona per chi è appassionato. Sicuramente una delle più esaltanti. Però anche correre nella città così, fare una corsa. Io forse ho fatto 10-15 km un paio di volte, è stato veramente, veramente molto bello. Poi quale romantico tu sei, non potevi scegliere che settembre per correre a New York. Autumn in New York, ho fatto Central Park a settembre, anche se l'anno che sono andato io c'era un caldo boia, però è bellissimo, corso intorno al reservoir, insomma, cose che consiglio a chiunque vada a New York e ha un minimo di passione per la corsa. Poi vabbè, si cammina tanto a New York, si fanno tantissimi chilometri camminando, però fare una corsetta è veramente, anche perché poi c'è il jet lag, i primi giorni ci si sveglia prestissimo e quindi ho approfittato, ho messo le scarpette e sono partito, insomma, mi sono divertito molto, molto bello. Allora, c'è Nico che lo vedo fermo, infatti ce l'abbiamo, dovrebbe essere riuscito a connettersi, ma non penso che la connessione ancora vada male, ma ce l'abbiamo fermo sul ponte di Verrazzano. Che si sta mangiando un hot dog. La ragazza è arrivata, sono arrivati. Sì. Sì. Con un tempo di? L'uomo dovrebbe aver fatto 2 ore 07. Ok. Ottimo tempo per New York. Ti ricordi, Francesco, quando facevi 2:07? Sì, era un'altra cosa. Mi ricordo, ho fatto la mezza maratona su Bravau, cioè andavo a 2:50 col Piaggio. Esatto. Beh, Jimmy, tu che sei un esperto, tra l'altro, sui tuoi social, quali sono le differenze tra New York e Oristano? Quelle più... Allora, non conosco bene Oristano, conosco Torangius, ti posso dire le differenze tra New York e Torangius sicuramente. Vai, sì. Non ce n'è, in buona sostanza non ce n'è. Non lo so. Non ce n'è, manca la metro a Torangius, però per il resto ci siamo, insomma. Com'è lo skyline di Torangius? Lo raccontano tanti film, non c'è bisogno che ve lo descriva io alla fine. No, però c'è una differenza tra Bravau e New York, che a Bravau c'è un caldo pazzesco e per chi non ama il caldo, correre da queste parti quest'anno è stato per me davvero, davvero complicato. Ovviamente New York ha un clima in questo periodo diverso, si rischia di trovare un po' di freddo, anche se mi sembra, da come ho visto le persone che andavano seguendo i vari social della gara e delle varie agenzie turistiche che si occupano di fornire pettorali dall'Italia, ho visto che la gente era vestita abbastanza leggera, quindi forse c'è un clima favorevole per correre questa gara. Non so se Francesco ha visto qualcosa, se voi abbiate visto qualcosa, però mi sono sembrati abbastanza leggeri anche alla partenza rispetto a certi anni in cui si è arrivato, se non ricordo male, qualche anno sono sfiorati anche i 0 gradi. No. Quest'anno credo che ci sia un clima eccezionale. Infatti. Sì, Nico ha detto che c'era molto caldo, anche se oggi era coperto, quindi gli andava bene così.
però effettivamente se vedi anche le immagini sono tutti molto leggeri alla fine. Vabbè, questi corrono così anche a meno 40 Sì, no, ma dico anche gli spettatori. No, io ho visto alcune immagini dell'arrivo a Staten Island, insomma non si vedevano tantissimi, anzi c'era già chi lì era vestito, parlo di amatori, non parlo di pro, chi lì era già vestito per la gara, quindi in canotta, per cui insomma penso che non ci fosse, non ho visto adesso le temperature, però probabilmente oggi era una giornata diciamo favorevole da questo punto di vista. Sì, assolutamente. Adesso vedo Ma voi che tempi avete? Che record avete voi due? Vediamo chi è il più forte qua, dai. Ma Francesco, ma non scherziamo. No, non sono più forte. Allora, bisogna capire che la maratona più ne fai e più diventi esperto e più ti spingi oltre il tuo limite. Jimmy mi pare che abbia 6, 7. Sì, mi sembra 6 o 7, adesso devo fare un po' e quindi secondo me in proporzione, secondo me siamo molto simili. Io ho 3,16, 3,16,50, lui forse 3,22, 21, cos'hai? 22, sì. Quindi siamo molto simili. L'unica cosa è che secondo me io ne ho fatto di più e quindi ho trovato di più la giornata giusta, perché poi la maratona è così, Cioè, tu ti prepari, ti sacrifichi. Per esempio, io oggi avevo un lungo da 33 km che può essere, nell'allenamento può essere considerato come il giorno più importante dei 3 mesi della maratona. Purtroppo c'è stato un diluvio allucinante, 2 metri di acqua, io al 25 mi sono fermato e sono tornato a casa. Qui per dire che è una distanza lunga, ti alleni, sei in forma, sei perfetto, poi arriva il giorno e sbagli il gel o non lo so, hai dormito meno bene rispetto al normale, c'è un grado in più rispetto alla tua situazione ottimale, cioè ci sono 1000 cose. Ecco perché la maratona insomma è una mini vita, cioè non lo sai mai cosa ti può succedere, quindi diciamo siamo molto simili come tempo, secondo me. Non so cosa ne pensa il collega. Confermo tutto. La variabile della giornata è fondamentale, direi che anzi gioca un buon 50%. Ovviamente allenarsi e prepararsi è importantissimo, però la tua condizione del giorno o le tue avventure, anche perché tu devi tenere conto che stai correndo a New York insieme a 50.000 persone, in quelle che faccio io, che ho fatto io, parliamo di massimo 15.000, 17.000 quella di Roma, forse una delle prime che ho fatto. Possono succedere tantissime cose, compresa appunto la pioggia, il freddo, un mal di pancia, un crampo, qualsiasi cosa, quindi dipende molto dal giorno. È vero che più ne fai e più soprattutto la tua testa è abituata a gestire tutti questi inconvenienti, oppure a approfittare del momento favorevole, perché appunto ci sono anche le giornate in cui non te l'aspetti e invece le gambe vanno più di quello che tu pensassi, e quindi è vero che la giornata, il race day conta moltissimo, però insomma noi le facciamo per divertirci. Fondamentalmente io e Francesco facciamo la maratona perché poi c'è la fase del reintegro dei carboidrati e tutto il resto, insomma. Io oggi ero arrabbiato più perché non potevo reintegrare come avevo pensato ieri. Ho detto dai, domani faccio 33 e poi mi sfondo, e non ho potuto sfondarmi così perché non sono riuscito quindi ero più scocciato per quello che per l'allenamento. Definisci il mi sfondo. Diciamo che io dopo una maratona ci do dentro come cibo e birrette, poi solo birra, cioè nel senso non vino, non superalcolici, zero, solo birra, però parecchia, cioè io parecchia. Cioè, ragazzi, noi siamo allibiti, cioè nel senso che comunque qui si capisce, cioè io e lei forse l'unica maratona che abbiamo fatto è quella della carbonara amatrice. Vedi, io su quella posso tranquillamente sfidare chiunque, anche Bud Spencer.
No, io sul reintegro sono messo benissimo, però vi dico che io sono bravissimo nel reintegrare, poi bisogna capire. Ma infatti conviene che noi la prossima settimana andiamo tutti a pranzo e Nicola commenta da solo il nostro pranzo. Esatto, in diretta da solo. Porta degli esperti, chi può portare come esperti? Ma quindi cos'è? Cioè, cos'è successo a Nicola? È fermo sul ponte a fare che? No, ha tentato di connettersi, lui, io l'ho messo dentro ma non si vedeva niente, non prendeva probabilmente. E quindi mi ha mandato... È troppa gatta. Io penso che ci sia ancora tanta gente. C'è anche un altro ragazzo di Oristano, questo però è un pro, c'ha la sua carriera da pro che sta andando molto 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 bene. Giorgio. Non lo conosco. Giorgio Annis, un altro ragazzo di Oristano che fa la maratona. Lui è un ex professionista, quindi insomma, però è la sua prima maratona della vita anche per lui. Deve essere una bella emozione. Ma perché è difficile questa maratona? A parte la maratona, a livello di percorso com'è? C'è molto dislivello? No, molto no, però insomma, già il ponte mi pare... Qual è l'ultimo, quel prima dell'arrivo del Central Park? Come si chiama? Adesso te lo dico subito. Il primo è Verrazzano, che è già un bello tosto, però siamo all'inizio. Ce n'è un secondo dove praticamente vedi un lazzaretto, cioè gente che piange, gente che si strappa i capelli. Così mi hanno raccontato. Queensboro, Pat, bravo, Queensboro, esatto. Lì, se non sei preparato, la maratona lì ti bastona. Con Nico, aspetta che ce l'abbiamo. Eccolo. Il problema è... È morto. Eccolo qua. Beh, forse la mezza riesco a farla, dai. Dove sei, Nico? Sto scendendo dal primo ponte, da Verrazzano. Ah, ok. Quindi sei Cosa, Fra? Sei partito, basta, sei già partito. Sono partito da quasi 2 chilometri. C'era Nico. Li hai superati 2 chilometri, Nico? Cosa? Li hai superati 2 chilometri? Li ho superati? Sì. Dai, è finita, ormai è tutta discesa. Però... Aspetta, Nico, dai una prova di essere un vero italiano. Facci vedere in diretta mentre fai lo sgambetto a qualcuno a caso. Guarda, tu scherzi. Adesso prima che uno durante la fila abbia palesemente ostacolato il passaggio di una ragazza alta la metà di lui e l'hanno cazziato tutti. Questa si è messa a piangere, giustamente, era agitata più di me e fate entrare in autobus prima di tutto. Comunque così ho fatto 2 ore di fila. Comunque sei fortissimo, perché ti stai facendo credere che stai correndo, invece sei su un cavolo di tappia. Oh, quel ponte non si muove, comunque è sempre lì. E invece quando sei all'apice si muove e si sente pure. Sì. È una Hai roba scavallato, giusto? Stai scendendo adesso, no? Sì, è quasi finito. Adesso inizia Brooklyn. Esatto, infatti, vedi, c'è Brooklyn subito. Sì, stai per incrociare la 50th Avenue. Adesso? La 50. La 50. Perché ma cosa stai andando? Sai cos'è? Che c'è una 50 anche qui a Brooklyn che qualcuno ci casca. Allora ci siamo appena cascato. Invece mancano solo 25 km. Veramente ti mancano 25 miglia. Ah, perché è subito qua la 50, mi sembrava fosse più avanti, però è lo stesso. È qua. Ah, ok. Dai, dici le sensazioni, come stai? Stai respirando bene? Sei a posto? Sto bene, sì, sto bene. Devo essere sincero che anche emotivamente sono riuscito a gestire, mi sento proprio tranquillo. Aspetta, ti facciamo vedere tua mamma adesso. Lei è riuscita a gestire meno, vero?
Lo sai che il pianto funziona, cioè, abbiamo bisogno di Barbara D'Urso. Cioè. Esatto. Nico, se vuoi parlo io, Guardate, cosa c'è? C'è la fila di... Parecchia gente. Parecchia gente. Cavalca tutti, Nico. Esatto, supera. Io saluto tutti, ho dato il 5 a tutti. Certo. No, che c'è il Covid. Ormai. Non c'è 2 senza 3. Guarda la signora. Signora! Ciao signora. Salitina. 50 metri di salita. No, adesso è altro che 50. Ogni quanto pensi che ci inizia la vedremo? festa. Oh, Nico, qua siamo già a 1849. Bravi ragazzi. Tirate fuori gli euro. Grazie a tutti. Credo... mi hai ricavato 11 euro da questo tirate fuori Volevo gli euro. fare i ringraziamenti adesso, ma li faccio stanotte. Ok. Se ci trovi ancora freschi, perché qua stiamo per aprire birra, Vi capisco, tra l'altro siamo stati fregati con la Nico, sei già guadagnato un piatto di riso Ferrari. Nico, parliamo di cose serie. Parliamo di cose serie. Se no è gnocca. Non ho capito. Ho detto parliamo di cose serie. Non capisce, perfetto. Occhio a quello che dici, ho capito adesso, sì. Non avevo... Adesso ci sono arrivato, perché ho sentito dei pezzetti e non si può rispondere adesso in diretta. Occhio, La cosa particolare è che siamo a novembre. Ciao belli! Ma non ti starai montando la testa? È bellissimo! Sta venendo mal di mare. Aiuto! Go. Nico, go vuol dire vai. Attento al passo perché in queste cose schiatto. Che figata, ragazzi, che figata. Fantastico. Digli che di invita alle Cortes, anche noi facciamo. A Fonni. Aiuto, che botta. In che senso? Aspetta. Quella è una botta di endorfina, Esatto, quindi calmati. Esatto, ti fa velocizzare un po' il passo. Relax. Vai. Jimmy e Francesco, cercate di dirgli qualcosa di tecnico adesso, perché tanto... No, Nico, mi senti? Io volevo sapere com'è il clima, se c'è freddo, caldo. Mi sa che non ci sentiamo. In linea coi tempi. Sì. Che è in linea coi tempi. Di chi? Miei. Ok. Non ho accelerato. Jimmy, Nico, com'è la temperatura? Non sono ancora morto. Com'è la temperatura, Nico? È un caldo boia, ragazzi. Infatti stavo dicendo che per essere novembre 20 gradi qui è una roba un po' strana. È per quello che, per rispondere alla domanda di prima, che non ho capito chi me l'abbia fatta, ma prima rispondo. Tutte le signorine sono abbastanza scoperte. Guarda avanti, Nico, guarda avanti. Fai vedere cosa c'è davanti a te. Bambini sulle transenne, è bellissimo. Mi sa che ti lasciamo un attimino di relax che hai bisogno. Ragazzi, sì, ci vediamo tra un po' che ho paura di squagliare la batteria.
Vai, di squagliare anche la tua. Anche Dai la mia. Nico, grande. Ciao. Vai, forza amici. Ciao, ciao. E noi, tra l'altro, durante è arrivata Maria Luisa che guardava, che fa subito la marchetta. Sì, perché praticamente mi hanno ingaggiato per fare la dipendente contenta, no? Del capo, quindi sono qui per questo. Dai, possiamo dire che sei la sua preparatrice atletica? Mischino. Allora mi sa che fra poco finisce la gara. Cosa pensi? Come la sta vivendo questa? Come la sta vivendo? Come l'ha vissuta in palestra e come la sta vivendo adesso, secondo te? Era molto concentrato, emozionato, ma anche quando ha iniziato a mettere i video per far vedere la sua preparazione, quando ha fatto la dedica, è stato molto bello, molto emozionante la dedica per lo zio. E quindi niente, era molto sia emozionato che professionale. Ecco, cioè, lui sa benissimo che non è un corridore, sappiamo tutti, questo fa molto international, abbiamo letto tutti gli articoli di giornale dove lui diceva che odiava correre, le interviste, però cioè, si è prefissato un obiettivo e sappiamo tutti che Nicola quando ha qualcosa in testa si impegna dal massimo e lo raggiunge, quindi sono sicura che anche sui gomiti finirà questa maratona, ecco. Assolutamente. Possiamo anche cominciare a fare un po' di scommesse con i tempi, se volete. Chi offre da bere stasera? Jimmy, secondo te quanto ci mette? Ma non conosco la preparazione di Nicola, posso dire che New York, come dicevamo prima, è una gara dura, perché il vero motivo per cui New York è dura, al di là di quello che giustamente diceva Francesco delle salite dei ponti, ci sono tanti falsi piani che sono quelli che uccidono il maratoneta, però appunto la forza di volontà, Nicola ne ha da vendere, sicuramente lo farà arrivare bene. Io dico che potrebbe stare intorno alle 4, secondo me, potrebbe farcela intorno alle 4 ore magari, perché sarebbe un ottimo risultato per una prima maratona. Io però non conosco la sua preparazione, quindi non sono in grado di scommettere, però diciamo che spero che si possa tenere intorno alle 4. Se non sarà così, sarà comunque un'avventura bellissima che si porterà dentro tutta la vita, e soprattutto un'avventura che aiuterà l'ospedale microcitemico, che è la cosa principale, diciamo. Esattamente. Le donazioni stanno andando bene, stiamo salendo, siamo partiti con 49 donazioni, siamo alla 70ª in questo momento, quindi donate. Trovate naturalmente tutto quanto Che succede, Floris? Floris sta mangiando. In realtà sto cominciando a essere nervoso, perché tra mezz'ora inizia il derby e per un romanista è tosta questo momento. È vero. Dai, un pronostico per il derby, Francesco. Che derby c'è? Roma-Lazio? Esatto. Li vedo, sono partiti troppo forti i giallorossi quest'anno. Madonna. Mani in tasca? Io sono un grande stimatore di Sarri. A me piace moltissimo come personaggio Sarri, quindi però cioè, se dovessi fare un pronostico per quel che piacerebbe a me, ovviamente preferirei che vincesse la Roma, perché la Lazio in generale non è una squadra che mi è molto simpatica, proprio in generale il sistema Lazio, ecco. Quindi, quindi mi piace Sarri, però dai, speriamo in un golletto di Zaniolo. Gioca Zaniolo?
In teoria sì, a posto. Avrai tra 10 minuti. Dai, stai tranquillo, Floris, vedrai che... Ok. Adesso dobbiamo capire, ci devi dire quanto stanno facendo, ci devi aggiornare anche sul derby. Poi ripeto, a scanso di equivoci, il brasiliano non è che si è fatto male, il brasiliano ha fatto quello che io ho predetto, cioè sei partito a bomba e sei scoppiato come un asino, giusto Jimmy? È vero. Assolutamente. Non è sfiga, è strategia. Ma scusate, ma a quei livelli si può fare un errore del genere? No, magari non è neanche un errore. Per esempio la Dossena, ve la ricordate la Dossena? No. È una runner, una triatleta italiana che era salita agli onori delle cronache perché a un certo punto della maratona di New York era prima, a un certo punto bello, tipo al 28° chilometro. E poi però è scoppiata, non so Jimmy, ti ricordi quando era arrivata? Tipo sesta? Sì, è arrivata a sesta che, per carità, però... Va benissimo, però è una strategia, magari vuoi fare quella prima parte lunga, secondo me lui non pensava sinceramente dentro di lui di poter vincere la maratona di New York in fuga, anche perché in fuga e da solo la maratona la vince solo una persona, che si chiama Eliud Kipchoge. Esatto. Ok. Perché parte da subito... Perché è il più forte, perché è uno stratosferico, è un extraterrestre, quindi può fare, cioè correre a quei livelli, a quelle velocità, una maratona da solo, senza pacer, senza qualcuno senza le lepri, così è secondo me da fuori classe, e i fuori classe sono pochissimi, non sicuramente sto brasiliano qua, che per carità sarà forte, ma insomma. Quindi Floris non è sfiga, era proprio conoscenza del settore. Voleva essere visibile. Magari visibile no, poverino, però ci ha provato. Come funziona questa storia dei pacer, Jimmy? Come funzionano i pacer? Beh, a quei livelli, se parliamo dei primi, i primi solitamente hanno una serie di, spesso, non sempre, poi dipende un po' dalla gara, però hanno degli atleti che solitamente fanno parte del loro team, sono magari agli esordi, cioè appena arrivati nel loro team di professionisti, che gli lanciano un po', dividono la maratona per settori e quelli cercano di tirargli la volata, diciamo così, chiamiamola volata di 42 km, settore per settore, in modo che tu abbia sempre un riferimento con il tuo tempo o leggermente più veloce, in modo che abbia anche dal punto di vista mentale, diciamo così, sia spronato a stare al loro passo. In generale nelle maratone, in tutte le maratone, ci sono poi invece i pacer anche per noi scarsoni. Solitamente sono ogni quarto d'ora, cioè 3 ore, 3 ore e 15, 3 ore e 30, 3 ore e 45, e sono delle persone ovviamente molto forti, molto brave, che riescono a tenere, sono dei metronomi praticamente, perché riescono a tenere perfettamente il passo e portarti ad arrivare a quello che era il tuo tempo prefissato. Hanno solitamente dei palloncini legati alla schiena con l'orario, col tempo indicato, e si cerca di seguire loro, perché può essere utile. Non a tutti piace seguire i pacer, perché a volte alcuni possono entrare in crisi proprio perché devono cercare di starli accanto, magari se invece li vedi andare via puoi entrare in crisi dal punto di vista psicologico, però invece c'è chi non ne può fare a meno e di volta in volta raggiunge i suoi obiettivi grazie ai pacer, che oltre a fare un bel lavoro dal punto di vista atletico, chiaramente, perché tenere il tempo esatto per fare 3 ore e 15 o 3 ore e 30 sembra facile, ma non è assolutamente facile, ma poi fanno anche un bel lavoro dal punto di vista psicologico, perché solitamente sono delle persone simpatiche e socievoli, che ti spronano anche dal punto di vista appunto psicologico e ti incoraggiano anche nei momenti più difficili. Sei d'accordo, Francesco? Assolutamente, descrizione perfetta, ed è assolutamente una delle cose più difficili da fare, tenere il passo costante
per 42 km, quale passo esso sia, che sia 6 a chilometro o 3 a chilometro, è una roba difficilissima, perché cioè devi avere proprio il ritmo dentro, deve essere proprio radicato in te stesso quel tipo di velocità, perché è un attimo, io me ne accorgo anche personalmente, io non riuscirei mai da solo a fare il pacer di persone, perché a volte vado più veloce, quando mi scaldo tendo a essere più veloce rispetto al passo prefissato, quindi è assolutamente invidiabile il loro talento, ecco, perché è un talento, assolutamente. Suppongo che siano atleti professionisti, quindi No, naturalmente. sono amatori che ovviamente come personale hanno un crono molto più basso rispetto al lavoro che devono fare, quindi io faccio il pacer delle 4 ore o magari nella mia comfort zone corro una maratona in 3 ore e mezzo. Cioè, però ha un ottimo ritmo, ok. E quindi io faccio mezz'ora in più, quindi ho il tempo di assistere, anche perché io poi il pacer assiste, nel senso nei ristori è lui che prende l'acqua per il runner, è lui che in salita magari ti sprona ad andare un po' più lento, ad andare sulle punte, a non esagerare, a parlare, a stare zitto in questo momento, cioè insomma ti dà tanti consigli che ti poi... dà consigli su quali bagni utilizzare. Esatto. Durante la corsa. Esatto. Abbiamo con noi, è venuta a trovarci forse la migliore content creator sul food in Sardegna. Anche non stai parlando di me, quindi. Sì, sto parlando di te. Jessica Cani, ciao Jessica. Ciao a tutti. Ciao. Io in realtà non c'entro niente perché state parlando tutti di sport, io sono quella che mangia qua invece. No, non sei l'unica a mangiare, tranquilla. Tranquilla. Anche noi mangiamo, anche noi. Fate vedere i tavoli. E poi abbiamo detto che sono strettamente correlate le due attività. Esattamente, loro corrono per bruciare, noi bruciamo direttamente. Noi corriamo per mangiare. E basta. Dal mio punto di vista c'è proprio un annesso causa-effetto. Esatto. No, Jessie è una nostra amica e viene, quando gli abbiamo chiesto di partecipare per raccogliere fondi per il microcitemico di Cagliari, ci ha detto subito di sì, che gli avrebbe fatto piacere, e poi ci ha detto che a breve farà un viaggio verso New York e probabilmente avrà bisogno di un sardo per qualche consiglio. Sì, mi piacerebbe molto, più che altro perché ho visto appunto che c'erano dei biglietti a basso costo ora per aprile, inizialmente li avevo visti per gennaio o febbraio, però vabbè ancora non li ho fatti, quindi non sono sicurissima di andare, ma spero di sì, perché in realtà tutti gli Stati Uniti mi mancano completamente, quindi New York sarebbe la prima tappa, mi piacerebbe un sacco. Ma come si mangia a New York secondo voi? Sì, No. Guarda, lasciamo stare, stendiamo un velo pietoso su questa cosa perché veramente lasciamo disperati. Dai, magari avete avuto una brutta esperienza voi. No, vabbè, una battuta, però il fatto allora è che noi siamo italiani e siamo molto fortunati dal punto di vista del cibo. Negli Stati Uniti, se ti piacciono gli hot dog, è fantastico, però loro non hanno una vera e propria cultura culinaria, non cucinano nemmeno. Quindi è un luogo di multietnicità alimentare. Ti dico solo che 3 mesi là, 3 mesi girando tutti gli stati, abbiamo mangiato bene, 3 stati su 50. Io ho perso 7,5 kg, cioè una cosa impressionante. Però vabbè. Jessie, tu hai visto qualcosa? Ti sei informata su dove si potrebbe mangiare? Vabbè, allora, come sai Fabrizio, io sono particolarmente amante dei dolci, quindi sicuramente da quel punto di vista secondo me ci si diverte abbastanza.
Non credo che ci sia da divertirsi dal punto di vista delle tipicità, però per esempio io sono molto amante della cucina orientale e lì secondo me si trovano tanti posti in cui mangiare ramen, cucina thailandese, lì secondo me ci sono tante offerte. Una cosa che sono molto curiosa di assaggiare è il lobster roll. Qualcuno di voi l'ha assaggiato lì a New York? Jimmy dice di... No. Noi li abbiamo visti. Noi non l'abbiamo mangiati, però tu hai ragione, cioè si trovano queste cose che hai detto, però c'è una particolarità da non sottovalutare. Se tu vuoi mangiare così bene, thailandese, ramen, eccetera, preparati a spendere una $50. Sì, sì. Anche 100. Questo è tutto le metropoli mondiali, c'è anche a Londra che più o meno è molto simile per certi aspetti a New York. Se vuoi mangiare bene, preparati a spendere 60 sterline, se no ovviamente se stai così tanto tempo, comunque tipo 3 mesi, voi eravate in giro on the road, no? Più o meno, sì. Quindi non potevate neanche cucinare, perché sennò poi a quel punto non avevamo possibilità. Però sì, sono d'accordo, cioè, per mangiare bene a New York mangi bene, ma spendi una follia. Devi spendere, esatto. Però lei ha citato il ramen, noi siamo stati proprio a New York in un posto dove fanno un ramen eccezionale. Ma sta prendendo carta e penna. Come si chiama però? Guarda, te l'abbiamo scritto. Ti agganciamo su Instagram e ti mandiamo il nome di questo posto. Guarda, stasera ci ha portato un sardo, perché noi andiamo in giro a documentare la vita dei sardi, quindi di fortunato c'è che i sardi del luogo conoscono posti dove si mangia bene, dove non si spende molto. Quindi a New York ci ha portato questo sardo, ha detto: ragazzi, vi piace il ramen? Abbiamo detto: non siamo soliti mangiarlo, ma sì, poi io e lei non mangiamo carne, quindi ci andava bene, perché ce ne sono anche vegetariani. E quindi ci ha portato in questo posto, c'è una mondiale e non spendi molto, quindi ti daremo il nome molto volentieri. Dopo ti aggiungiamo su Instagram e te lo mandiamo. Ma voi ve la siete fatti in camper? No, in treno. Tutto in treno. Insomma, coglioni fino all'ultimo. Ma i treni sono in orario? Bellissimo. No, infatti abbiamo conosciuto delle realtà che non ci aspettavamo, cioè nel senso che girando tutti gli stati ci siamo resi conto che la Transiberiana che abbiamo fatto 3 anni prima a confronto era un hotel a 5 stelle, quindi loro non investono, gli americani purtroppo non investono sul pubblico, quindi tutti i mezzi pubblici sono lasciati a deteriorarsi, è una situazione un po' particolare, va ancora troppo di moda la macchina, le cilindrate giganti, loro i mezzi pubblici purtroppo non li finanziano. E noi non l'avrei mai detto. Infatti quando siamo arrivati a New York, il circolo sardo di New York, che sono tantissimi sardi, ci guardavano e ci dicevano: ma ragazzi, ma davvero dovete girare gli Stati Uniti in treno? Noi sì, che figo, avevo visto le foto, avete presente, no? Sì, che figo, sì, non vediamo l'ora. Tutti ci davano gli auguri, ragazzi, auguri, poi ce ne siamo resi conto, no? Non avete idea, ragazzi. Jimmy, cosa volevi dire tu? Perché comunque gli Stati Uniti sono merda dal punto di vista naturalistico, poi c'è una varietà di paesi impressionante, quindi il fatto di viaggiare in non c'è alcuna efficienza, loro vantano un'efficienza che da quel punto di vista ritardi su ritardi, non avete idea, imbarazzo veramente, ritardi di ore e ore. Noi facevamo magari delle tratte da 20 ore, ma alla fine arrivavamo dopo 32 ore, cioè ritardi impressionanti perché i treni si rompevano in continuazione, no? Conoscimi fino all'ultimo, però vabbè. So che investono molto anche nella sanità, infatti. Allora, vabbè, ci sono, diciamo, un po', sai, delle discordanze. Diciamo che se c'è un bel lavoro hai una sanità che fa invidia a qualsiasi altra cosa del mondo. Jimmy, ha avuto qualche problema, Jimmy? No, ci sono.
Ok, voleva intervenire su... Vedevo che annuivi sul mangiare comunque... No, allora, due cose. Innanzitutto, uno dei migliori posti per il food a New York, soprattutto se ti piacciono i dolci ma anche i panini, gli hot dog, eccetera, è proprio la Central Station. Nel piano, visto che parlavate di treni, nel piano seminterrato della Central Station c'è tutto uno spazio dedicato al food, in particolare diciamo allo street food, chiamiamolo così, di qualità, e ci sono tutti i migliori brand di hot dog, ma anche di dolci, che hanno un loro stand laggiù e si mangia veramente molto bene. Io ho mangiato degli hamburger fantastici, dei panini meravigliosi e anche dei dolci, torte, cake di varia natura, insomma, spettacolari. Assolutamente. No, ma più che altro io adesso vorrei sapere anche un'altra cosa. Il cake di varia natura è spettacolare. Lo sai che regalo delle perle la domenica alle 6 più o meno. E comunque adesso non per ma anche Cagliari in questo momento i prezzi si stanno alzando parecchio per mangiare bene. Per mangiare bene meno di 50-60 euro non puoi non spendere, giusto Jessie? No, assolutamente sì, ho pensato la stessa identica cosa. Se vuoi fare una cena comunque fatta bene, mangiando dall'antipasto al dolce, meno di 60 euro non spendi a Cagliari. Quindi nel senso, ci siamo allineati. C'è da dire che anche la qualità si è alzata, diciamo. Mi sembra che sia una buona, ci sia un buon bacino a Cagliari, che dici? Negli ultimi 10 anni per fortuna è cresciuta tantissimo, che è una delle ragioni che mi ha spinto a tornare in Sardegna, perché comunque vedevo una crescita nel mio settore, vedevo che c'era possibilità di lavorare nel settore della comunicazione enogastronomica, perché si stava lavorando su questo, quindi assolutamente in Sardegna, ma cioè a Cagliari, ma in generale in Sardegna. Stanno aprendo sempre più ristoranti. Assolutamente sì. Però c'è Sandra Migredu comunque che chiede a Ornella di un gustoso hamburger. Ornella, parlaci di questo hamburger. Sì, ho risposto, che ho rimosso, non ricordo più. Io devo essere sincera, ho un po' la malattia di Nicola, mi piace molto New York. Sono riuscita ad andarci 2 volte, ma il mangiare non granché. Non mi vuoi inclusione sardi. Siamo troppo attaccati al... e per fortuna... Ma poi una cosa molto curiosa è che girando ristoranti di sardi, gestiti da sardi, mi viene in mente Chicago. A Chicago, ragazzi, c'è un ristorante gestito da un sardo di Villa Mar, tra l'altro vicino a casa nostra, che è un ristorante enorme, conosciuto un po' in tutti gli Stati Uniti perché ha 80 dipendenti. Cioè, voi ve lo immaginate un ristorante con 80 dipendenti? È una cosa Sardegna, minimo 80 ce li abbiamo tutti. Sandra è commentato. Quello che vi volevo dire è che loro cucinano sardo, ma comunque per adattarsi un po' al gusto americano, perché poi il palato americano arriva e magari tu gli dai gli spaghetti all'arselle e ti senti chiedere parmigiano grattugiato, ti viene voglia di spararti un colpo in testa. No, aspetta, quello lo faccio anch'io. Io il parmigiano lo metto in tutti i piatti di pesce, quindi forse sono un po' americana, non lo so. No, è vero. Spesso storcono il muso quando chiedo il parmigiano per le arselle. Però veramente, cioè, i loro gusti sono totalmente diversi dai nostri, tutto più burroso, più zuccherato, la Coca-Cola è più zuccherata rispetto ad altre Coca-Cole, cioè proprio è impressionante, cioè, per un italiano è veramente tosta stare là un po' di tempo. Cioè, Io la cosa di cui ho avvertito più la mancanza è l'olio d'oliva. In assoluto l'olio d'oliva, perché alla fine quando stai un po' di tempo e magari vuoi mangiare un'insalata, vuoi mangiare qualcosa di un po' leggero, senti proprio la mancanza della presenza della mancanza dell'olio d'oliva negli alimenti. Lì usano tanti tipi di oli, lo si può anche comprare, ma non è ovviamente l'olio della cucina mediterranea a cui siamo abituati noi, e questa è una mancanza che nei sapori ho sentito molto.
Sì, sì. Però anche lì ormai, se vuoi, cioè c'è Italy, ci sono tanti ristoranti. Infatti io ero in appartamento, quinto giorno, stesa, comprato l'olio e via. Certo. Però sono tutti comunque sempre prodotti importati. Anch'io ho conosco tantissime persone che vivono all'estero e se anche compri Barilla all'estero non sarà mai come la Barilla che compri qua. A parte il fatto che Barilla lascia il tempo che trova. Però bravo, infatti anche... ti sto per dire, Barilla non l'ho mai comprata neanche sì, io. però dico, uno dice vado sul sicuro, ma dico vado sul sicuro, è un marchio che conosco, è internazionale, e invece la qualità che hanno lì non è assolutamente paragonabile. Tra l'altro, se ti piace il giapponese, Nicola per i cibi asiatici è un patito del giapponese, quindi sono sicura che ti saprà consigliare qualche ristorante giapponese da New York ottimo. Sicuro. Tra l'altro, dov'è Nicola adesso? Vediamo un po' dov'è. E intanto siamo arrivati a 1925 euro donati. Bene. Quindi, dai, arriviamo a 2000. Dai, ci siamo. Direi che rilanciatelo anche sui vostri social, la diretta, magari ci aiutano. Fabrizio, Allora. a proposito di quello che mi hai chiesto prima su Nicola, sulla prepartenza, uno degli argomenti che ha affrontato spesso è stata appunto sempre sull'assicurazione sanitaria per chi viaggia, per chi parte a New York, che assolutamente è necessaria, appunto perché se succede un qualsiasi intoppo a livello sanitario, un piccolo problema e devi ricorrere alla sanità, rischi di dover pagare davvero tantissimi soldi, quindi lui non ha mai fatto non ha mai preso sotto gamba il fatto di partire con l'assicurazione. Sì, assolutamente. Più che altro sia obbligatoria. È obbligatoria adesso? Credo sia obbligatoria, sì. Credo. Sì, soprattutto per chi partecipa alla gara. Sì, per chi partecipa alla gara, certo, però per chi va da turista mi sa ancora no. Ancora no. Anche io sapevo di sì. Cosa nu? Non credo sia obbligatoria per chi va come turista. Però il rischio è talmente alto perché lì non credo che non sia insomma come in Italia. No, ma in generale quando vai dall'altra parte del mondo, cioè un'assicurazione di assistenza devi sborsare una marea di soldi, soprattutto a New York, credo. No? Migliaia di dollari. Sì. È consigliatissimo. Ma invece per la maratona come ha funzionato? C'è qualcuno che lo sa? Nel senso c'è un'assicurazione... Sì, inclusa nel pettorale. Ok, Un'assicurazione infortuni durante la gara, nient'altro. Di cui il corridore con quei pantaloni rosa sicuramente usufruisce. Allora ragazzi, vi volevo dire... Quello non è previsto, quella è una stronzata. C'è Floris che ci deve dire una cosa, permettetemi, siccome adesso mi è venuta in mente una cosa, no? Tipo quando lavoravo nei villaggi turistici, tieni questa tazza, e si fa anche per mantenere le persone, per far seguire di più le persone, magari queste persone si possono mettere la mano sul cuore, l'altra sul portafoglio. Però, secondo voi, questa ragazza con questa tazza che sta mangiando tutta l'ora con un cucchiaino, cosa sta mangiando? Yogurt. No. Secondo me melagrana. Brava! Lo so perché lo faccio anch'io. Facciamo vedere. Aspetta, state, eccola qua, vedi? È il modo migliore per mangiarla, certo. Non ho quella tazza, ma lo faccio anch'io. Ma con lo zucchero o al naturale? No, al naturale io. È naturale. Io zucchero. Ma è dolce o agra? O aspra? No, dolce. Dolce. No, perché io, per esempio, l'albero di mia nonna di sulla russa le faceva aspre. Fabri, ci sei? Sì, ci sono. Ragazzi, noi vi dobbiamo salutare. Grazie mille per la partecipazione, ragazzi. per la disponibilità e per l'intrattenimento.
Grazie a voi. Ci siamo divertiti un sacco. Jessica, ti daremo anche il contatto del presidente del Circolo dei Sardi, che è una persona talmente d'oro e buona che ogni volta che un sardo arriva a New York, e Nicola adesso lo sa perché L'abbiamo dato anche a lui. l'abbiamo dato anche a lui, ogni volta che un sardo arriva a New York voi potete trovare in questa persona un factotum che vi metterà in condizione di fare tutto quello che volete senza chiedervi niente, perché è veramente una grandissima persona. Quindi poi ti daremo anche il contatto. Ciao ragazzi, un abbraccio. Grazie mille, saluto per tutto. Dai Nico e forza Roma. Ciao. Ciao ragazzi, grazie. Ciao. Sono andati via. C'è la Roma adesso. Direi. Ok. Adesso... Anche io tra poco vi devo lasciare. Volevo, a proposito di questa roba del sardo a New York, siccome siamo nella pagina di un sardo a New York, volevo raccontare questo aneddoto, che quando stavo a New York, appunto, sono andato in un bellissimo locale all'84esimo piano, si chiama Skylark, potete cercarlo, è veramente bellissimo, un rooftop, era ancora bella stagione. Sapete che ovviamente lì ci si siede un po' dove si trova posto, nei locali, nei tavolini, divanetti, eccetera. Io mi sono seduto a fianco a questo ragazzo, ho ordinato una birra, ovviamente col mio inglese pessimo, a un certo punto lui mi sente parlare e mi dice: ma scusa, di dove sei? E io: ma di Oristano, e tu? Lui era di Fordongianus, quindi insomma. Allora, due birre e abbiamo continuato così, insomma, per un po'. E il sardo lo trovi dappertutto, c'è poco da fare. Infatti mi incuriosisce sapere, ma siamo solo noi sardi che abbiamo il circolo dei sardi ovunque, oppure le altre regioni d'Italia lo sanno? No, beh, vabbè. Se vai a Little Italy ti accorgi che anche i napoletani sono abbastanza... Siciliani. Non c'è il circolo dei napoletani. Ma non lo so se esistano dei circoli come quelli... sicuramente la rete dei circoli dei sardi, con cui tra l'altro in questo momento ho il piacere di collaborare per questioni di lavoro, devo dire che è una rete pazzesca e sono veramente una potenza sotto tutti i punti di vista, in tutta Europa e in tutto il mondo. Assolutamente. Spesso il sardo è così, o ha un grandissimo senso di appartenenza, oppure purtroppo c'è anche chi rinnega, ma sicuramente rispetto a tante altre parti d'Italia il sardo ha un grande legame, anche quando vai fuori dalla Sardegna, nel resto d'Italia o all'estero, riconoscersi è un piacere. Tu pensa per esempio uno di Como che si incontra con uno di Mantova a New York, cioè manco si salutano. No. Invece uno di Olbia che si incontra con uno di Selargius e sono fratelli, cioè sono vicini di casa, ma ricordo molti però Francesco, tu mi insegni che il primo newyorkese era sardo. Esatto, assolutamente. Il primo newyorkese era un sardo a New York. Esatto. Ragazzi, io vi devo lasciare, magari mi ricollego più tardi se riesco a liberarmi un po' dagli impegni domenicali. Grazie per adesso. Grazie a te, Gigi. Grazie, Jimmy. Quando vuoi, siamo qua. Grazie. Ci sentiamo magari più tardi. Ok, Ciao, Jimmy. Ciao. Vedere i risultati di Nico. Adesso mettiamo qualche risultato di Nico, facciamo vedere qualche dato. Ok. Quindi ha completato il 10%? Sì, ha completato il 10%. No, a me dà il 10 adesso. Il 10%, sì. E dove te lo dà? Nell'app? Sì, nell'app si può tracciare. Però forse siamo al 17%. 22, ok, sì. 22, ok? Sì, siamo al 22. Forse ha tagliato un po'. È in autobus adesso. Ok. È partito in relax. Siamo a... Cosa, Fra?
È partito in relax, bene, è partito bene, con un passo giusto. Sì, bene, dai. Bene. Quanti chilometri Dobbiamo... Il 22% ne ha fatti 8. Ah, io avrei già finito. Per me sarebbe Io mi sarei fermata in bagno già 3 volte. Io mi sono già collegata. Voi altri? Sì, se voi ci sono. Sta continuando a correre. Che poi io una cosa che ho sempre, che, diciamo, ho tentato di correre, mi piaceva parecchio e mi piace tuttora, ma ho dei problemi ai piedi in questo momento. Non so. Quello che effettivamente, e qua chiedo a Francesco e Maria Luisa, c'è un modo perché secondo me correvo male, io facevo tanta fatica, cioè ero arrivato, ero molto allenato, ma più dei 18 chilometri non riuscivo ad andare, proprio cadevo. Ma Quindi il problema... Nel senso che mancava fiato e gamba, proprio, ma dopo un anno di corsa. Solo di corsa, quindi? Sì. E a quanto le facevi questi 18 chilometri? Poi ero arrivato al massimo a farli a 4,50 di media. Un'ora e 25. Comincia a scirinare i numeri che fanno male. Secondo me può essere anche una roba di testa. Dici? Perché io ho sempre avuto il presentimento di non saper correre. Sicuramente saper correre ottimizza moltissimo il gesto e riduce la fatica e ti fa correre meglio. Tra l'altro da poco, come si chiama? Adesso mi viene un lapsus. C'era un atleta, come si chiama? Tortu, scusate. Tortu è intervenuto in una trasmissione di calcio e ha fatto un intervento, sai, preso un po' così, nel senso che dicono è un atleta di corsa, ok, può essere un tifoso, però lui ha fatto un appunto sul fatto che se i calciatori corressero bene, risparmierebbero un sacco di forze e quindi giocherebbero molto meglio. Quindi Sì, anche tu Fabrizio, sicuramente con una tecnica, se tu non hai mai fatto la tecnica della corsa, migliorarla, ecco, magari naturalmente tu sei un corridore perfetto, però migliorarla ti avrebbe dato un risultato migliore. Ma voi quando avete corso vi ha seguito qualcuno o autodidatta? Io ho l'allenatore da 4 mesi, per 7 anni ho fatto l'autodidatta. Ti è servito molto l'allenatore? È ancora presto per dirlo, c'ho la maratona mia ufficiale, quella dove vorrei battere il mio limite il 27 novembre, vediamo sicuramente. Ma sta seguendo quello che stai dicendo il tuo allenatore? Cosa? Sì, no, ma lo sa benissimo, cioè secondo me è molto bravo, poi io non l'ho mai avuto, io sono un po' particolare, quando mi ingabbi, cioè io lo faccio per divertirmi, quindi se poi ho la sensazione che stia diventando un lavoro, mollo, capito? Quindi non certo. Ma se tu corri da così tanto tempo, magari sei stato molto bravo. Ognuno è diverso, magari tu hai una buona proprio accezione di te, quindi hai trovato il modo migliore della tua corsa e quindi non hai mai avuto bisogno, come stavi dicendo appunto nel periodo Covid, magari eri stanco o hai avuto qualche problema e ti sei rivolto a un'altra persona. Ma proprio per uscire da questa impasse, capito? Sì, certo, perché proprio non riuscivo più a divertirmi, cioè uscivo ed era solo una sofferenza, quindi solo per però quello. Tu prima eri molto autonomo, certo. Sicuramente il coach, se lo segui, sei un professionista e ti fidi, perché poi secondo me ti devi proprio affidare al 100% alle sue ideologie. Sicuramente migliori, però con un po' di tecnica di corsa, un po' di sacrificio, perché secondo me i tuoi 18, che tu ti fermi a 18, cioè nel senso, io ho amici che fanno le maratone in 2 ore e 35, li vedi correre, non gli daresti un centesimo perché sono veramente, tra l'altro, brutti da vedere, storti, però il loro modo di correre, cioè se loro cambiano il modo di corsa e usano il modo di corsa di mesopiede, come dicono i coach, magari si fanno male o corrono più lenti, quindi secondo me anche perché tutta la muscolatura, se loro
cambiare modo di camminare, anche solo camminare non è semplice. Quindi Cioè, da anche... adulto tu hai quel tipo di corsa, stalloni, Certo. sì, ti fanno la foto, c'è il piede così, invece che così è brutto da vedere, però è il tuo modo di correre, cioè meglio così che farsi Certo. male, ecco. Però se ti crea problemi sicuramente puoi trovare degli accorgimenti che ti Io ho aiutano. cambiato, io prima stallonavo, adesso vado di mesopiede, mi sono fatto male per cambiare, perché mi sono fatto male ai Certo. tendini, Certo. però adesso io corro e ti do assolutamente ragione, cioè ci impiego la metà delle forze. Quindi ci vuole la tecnica giusta per fare comunque il tempo. Ma state ridendo sullo stallonare? No, io no, non so perché perché state ridendo? Mi sono stallonato. Stanno ridendo sullo stallonare. Meno male che è vietato ai minori questa diretta, giusto? Poggiare prima Atterrare di tallone. E invece la Invece tecnica giusta, diciamo che il tallone quasi quasi non lo dovresti neanche usare. Certo. Tu allora devi io corro bene. Allora ho solo problema di fiato. Tu pensi come sei messa con lo stallonamento? Malissimo. No, io ho sempre desiderato correre in realtà, però non mi ci sono mai messa realmente a livello agonistico, cioè nel senso io ogni tanto inizio e poi mollo, però l'idea di fare la maratona, soprattutto quando tu me l'hai chiesto, mi hai detto vieni qua a fare questa diretta, io ogni tanto ci penso a questa cosa di sfidare me stessa dal punto di vista sportivo, perché in realtà mi rendo conto che mi piace, però non duro, io comincio, mi gaso tantissimo, forse faccio troppo e questo fare troppo poi mi stanca e mollo lo sport. Vorrei trovare un metodo per essere più costante, cioè Essere forse fare seguita. meno, però ho sempre fatto da sola. Bene, io in questo momento mi alzo e lascio la postazione, vediamo se lo riconoscete. Qua abbiamo chi le maratone le organizza, Esatto. le mezze maratone le organizza. Ciao a tutti. Abbiamo con noi Roberto che è l'organizzatore della mezza maratona di Oristano, che ci sarà, dici tu Roby, quando ci sarà la mezza di Oristano. Allora, la mezza maratona nel 2023 la faremo il 26 febbraio, quindi cadrà nella solita data, ad una settimana esatta dalla Sartiglia, quindi nella data sua originaria. Avrà una veste molto probabilmente totalmente rivista per tante motivazioni logistiche e di semplificazione. Sarà una mezza molto più veloce rispetto alla precedente, perché il percorso lo modificheremo in maniera importante e quindi insomma speriamo di avere un ottimo riscontro di partecipanti, assolutamente. Quindi ci sarà modo di fare in tempo di nuovo? Secondo me sì, assolutamente. Poche curve, un percorso molto pianeggiante, giusto le salite che si devono affrontare per passare sopra i ponti, il ponte del Rimedio e il ponte di Bravau, esclusivamente quelle salite. Per il resto tutto pianeggiante e molto dritto. Quindi con oltretutto un manto stradale molto migliore rispetto alle vecchie edizioni, perché eviteremo di passare là dove il manto stradale era particolarmente deteriorato. Quindi sì, ci vorrà fare il tempo. Qua abbiamo dei tu la maratona ne hai mai corso, Roby? Maratona no, mai corso, assolutamente. Okay. Corro regolarmente, ho corso anche stamattina, mi sono fatto una corsettina, era da un po' che non correvo, però corro, nuovo, vado in bici, sì, però la maratona, devo essere sincero, ho intenzione di correrla e di fare qualcosa circa quando avevo una ventina d'anni. Quando ancora ad Oristano insomma non correvano in tantissimo, devo essere sincero, era un po' una mosca bianca in quel periodo, insomma le persone che si incrociavano nei classici punti oristanesi come il prolungamento di Via della Repubblica,
insomma, erano 2 o 3 persone. È un salotto ormai il prolungamento. Adesso è diventato un salotto, quindi, ed è una cosa della quale vado particolarmente fiero, che ad Oristano comunque sia, in qualunque ora del giorno e della notte, si possa vedere qualcuno che corre, che si allena. Per un uomo di sport, che come mi ritengo, una cosa molto molto bella. Anche perché sei professore di educazione fisica. Insegno educazione fisica, scienze motorie all'Istituto Superiore al De Castro di Oristano, nella sede di Terralba. Saluto tutti i miei alunni qualora dovessero essere digli di donare ai tuoi alunni, magari ai genitori dei tuoi alunni. Assolutamente. Perché oggi è giusto per una buona causa che Nico sta facendo questa maratona. Assolutamente. Stavo proprio a livello di corsa, di tecnica. Secondo te la corsa si può migliorare con la tecnica? Assolutamente sì. Stai chiedendo ad un esperto, Sì. La tecnica è fondamentale sempre, e la tecnica è in costante evoluzione. La stabilità tecnica, fra virgolette, non si raggiunge mai. La tecnica deve assolutamente essere sempre in evoluzione, anche perché il nostro fisico non è mai sempre lo stesso, per cui così come noi ci sviluppiamo dal punto di vista delle varie capacità condizionali, nella stessa maniera la tecnica si deve adattare e adeguare a quelle che sono le nuove richieste sia dal punto di vista condizionale che bioenergetico, quindi meccanismi metabolici interessanti. Però sì, dal punto di vista motorio, indubbiamente la tecnica deve essere sempre curata. Sì, perché se non si cura la tecnica, il discorso qual è? Non è solo ed esclusivamente curo la tecnica e vado più veloce, ma curo la tecnica e riduco il rischio degli infortuni. Sottolineo, dico il rischio, non l'elimino. Chi fa sport agonistico sa benissimo che con gli infortuni purtroppo un po' ci deve convivere, e quindi deve fare di tutto però per evitare che siano troppo fortunati. Assolutamente sì, ma il problema è questo: si corre più di testa la maratona o più di gambe? O è un 50-50? Testa 90% direi, testa 90%, nel senso che comunque qualunque sport di endurance si basa tantissimo sulla testa, anche perché la maratona tu la corri in quelle 2, 3, 4 ore, ma la prepari in 200, 300, 400, 500, magari 600 ore. Per cui tu arrivi al momento della gara dopo che per tante ore prima hai sostenuto degli allenamenti. Per sostenere gli allenamenti in una maniera migliore tu devi avere la capacità mentale di sopportare quel carico stressante dal punto di vista mentale. Assolutamente. Quindi si allena anche la testa, però? Si allena la testa. Oggi si stanno diffondendo tantissimo anche il discorso del mental training. Noi della vecchia guardia facevamo di testa nostra, perché noi eravamo insomma dei cani rabbiosi, fra virgolette, quindi andavamo lì. Uno sportivo di endurance, potremmo definirlo, o comunque sia lo sportivo agonista per eccellenza, un masochista, fra virgolette, una persona che gode nel farsi del male, perché gode nell'istante in cui sta soffrendo. Vabbè, anche determinata. Prego? Determinata. Sì, però in positivo, assolutamente. Ce l'hai, certo, però la devi alimentare ogni giorno. È quello il discorso. Diciamo che prima era più una selezione naturale. Chi aveva già dentro di sé una forza di volontà e una determinazione e incontrava uno sport del genere riusciva. Chi invece non ce l'aveva mollava, appunto. Adesso diciamo che chi non ce l'ha di suo ma ama questo sport e vuole provarci sicuramente ha dei sostegni
trova un altro modo, ecco. Ma c'è anche da dire che se vuoi migliorare da quel punto di vista nella vita, se ti avvicini all'endurance ti dà una grossa mano. Cioè, Cavolo. nel senso... Certo, sport è lo scuola di vita. Soprattutto l'endurance, cioè, da questo punto di vista, dal diciamo tra virgolette, quando si dice il non mollare mai, cioè provarci, allenarsi, superare le difficoltà, c'è anche un allenamento da solo di 35 km, vogliono dire 3 ore, magari 3 ore e un quarto da solo, con i tuoi pensieri, cioè allena la forza di volontà assolutamente e ti dà una mano nella vita in generale, nella vita quotidiana. Quindi quello che io voglio portare come messaggio ogni volta che faccio una maratona è proprio quella, che è uno sport che davvero ti cambia la vita, cioè la lunga distanza. Poi la mezza è una gara di velocità, le 10 sono gare di velocità, diciamo dalla maratona in su, ormai anche la maratona sta diventando, correggimi se sbaglio, tu che sei un tecnico, anche la maratona sta diventando una gara di velocità ormai. Come dicono altri tecnici molto più titolati di me, comunque sia in ogni gara vince più veloce. Bosco, sembra una citazione da Bosco. Questo sicuramente lo dico, che nel senso sta diventando anche come tipi di allenamento, anche Eugenio, come tipi di allenamento, allenare anche le fibre veloci e rispetto a un'ultramaratona. Io sono molto appassionato di gare molto lunghe, oltre la maratona, quindi sono diverse. Ragazzi, spero che mi sentiate bene. Sono in treno e sto andando a incontrare Nicola, sto andando ad accoglierlo all'arrivo. Io arrivo negli Stati Uniti, vivo in Connecticut, che è vicino a New York, e sto andando a raggiungere Nick all'arrivo. Come ce l'abbiamo messo? Ce l'abbiamo all'8° Era in bagno. chilometro. L'8ª miglia. Quindi ce l'abbiamo, mi hai detto, all'8º miglio? Sì, all'inizio dell'8º miglio. Quindi non siamo neanche a metà ancora. No, 15 km. No, però mi volevo ricollegare un attimo a quello che stavate dicendo rispetto all'importanza della testa nel correre una maratona. Io ho avuto la possibilità di correre qualche maratona, ho corso anche la maratona di New York nel 2018, tra tutte quella che ho sofferto di più in assoluto, e l'ho sofferta in particolare in un passaggio di cui parlavo ieri sera proprio a Nicola, ed è un passaggio che per me è stato difficilissimo proprio da un punto di vista mentale, che è stato l'attraversamento del Queensboro Bridge. Il Queensboro Bridge è quello che porta dal quartiere del Queens, ti porta su Manhattan. È un ponte in cui si corre nel sottopassaggio. Se improvvisamente, dopo aver fatto la prima metà della maratona in questo clima festivo, gioioso, con un sacco di gente intorno a te che corre, con un sacco di gente che ti supporta e che ti guarda, improvvisamente ti trovi da solo, al buio, in salita, senza vedere la luce. I loro gusti sono totalmente diversi dai nostri, tutto più burroso. Qualcuno sta ascoltando. E questo passaggio per me è stato mentalmente devastante. E infatti poi da lì in avanti la maratona di New York per me, che fino allora era andata bene, da lì in avanti si era trasformata abbastanza in uno strazio sino alla fine. Poi l'avevo terminata, non l'avevo neanche terminata malissimo, però l'avevo sofferta, da lì in poi l'ho sofferta tutta, ed è stato proprio una debacle mentale la mia. Non ero preparato. E quindi è la testa. Ed è assolutamente. Poi la testa comanda tutto il resto. Quindi mi volevo ricollegare al discorso, condividendo così questa esperienza che, ripeto, ho voluto condividere anche con Nicola, sperando che lui possa arrivarci più preparato a quel passaggio. Sì, speriamo bene. Adesso non sappiamo.
No, stavo dicendo, Jessy. ragazzi, io devo abbandonarvi, quindi stavo aspettando che finisse di parlare proprio per salutarvi. Grazie mille Jessy, grazie di tutto. Grazie a Mentre te. c'eri tu, ho riuscito ad avere 8 donazioni, quindi grazie mille. Ciao, Ciao Jessy. ragazzi, buona serata. Ciao. Sono arrivati altri 2 maratonetti, cioè abbiamo... sì, ma quindi tu hai corso solo quelle di New York o ne hai corso altre? No, io avevo corso, la prima che ho corso, io ne ho corso 4 in totale. La prima che ho corso è stata a Chicago nel 2011. E poi ho corso 2 volte Boston, in realtà sono andato 3 volte a Boston. La prima volta non l'ho corsa perché come oggi a New York c'era molto caldo, non ero abbastanza allenato, quindi avevo deciso di rimandare l'appuntamento l'anno successivo. Sono tornato, e parliamo del 2012, sono tornato nel 2013. L'ho corsa, ma non l'ho potuta finire, mi hanno fermato a circa 1 chilometro dalla fine perché purtroppo quella è la famosa maratona della bomba di Boston. E quindi mi hanno fermato 1 chilometro neanche dalla fine, è stata un'esperienza allucinante proprio. Anche lì mentalmente io mi stavo facendo, cioè era da tanti chilometri che mi stavo sognando il momento in cui avrei tagliato quel benedetto traguardo, e quando mi hanno fermato francamente pensavo che fosse un incubo, non pensavo che fosse una cosa che stava succedendo davvero, no? Tanto ero in trance, e poi dopo in realtà ho realizzato che era effettivamente così, e sono tornato l'anno dopo, quindi finalmente sono riuscito a portarla a termine, e poi nel 2018 ho corso New York, e dopo New York ho detto ok, basta. Ma quindi New York è comunque un arrivo, cioè nel senso, dopo che corri New York no? Scusatemi ragazzi, devo far vedere il biglietto del treno, scusate se... Ok. Dicevo, New York è un punto d'arrivo o è una come... No, non può essere una come tante comunque. Per me New York, per chi è maratonetta, è la Mecca, quindi va sicuramente fatta. Non è facile perché comunque anche dal punto di vista sia logistico che di costi non è per tutti, non nascondiamocelo, cioè una maratona che costa parteciparvici, però sicuramente chi fa le maratone sogna una volta nella vita di correre la maratona di New York, cioè, quindi non credo che sia né un punto di arrivo né un punto di partenza. Spero che nessuno corra la maratona di New York e poi non corra. Guardate chi c'è. Ragazzi, non vi sento. È uno spettacolo. Alla bandiera dei 4 mori. Sembra una macchina con le bandierine. Ma non è che è in macchina? È in monopattino. Comunque c'è un sacco di gente, non c'è... Dovevamo avvisare Nico che c'era una manifestazione nudista che protestava contro il surriscaldamento globale. Magari sta correndo perché li sta inseguendo, probabilmente. Nico, va bene, se non ci senti non so come... Lo lasciamo qui. Il green screen sta funzionando. Però così ti passa, oddio. Ma infatti il punto è questo, cioè tu finché quando parti tra l'entusiasmo, l'adrenalina, questa carica che ti danno quelli che hai intorno, cioè ti passa la grande. Infatti quando sei poi da Sassuolo. Certo. Il mio dramma è stato quando sono arrivato al ponte da solo. Ho toccato 5.000 mani. Non toccarti in bocca. Dopo 5.000 mani. Fantastico, non vi sento, ma è bellissimo. Non so cosa dire, a parte farsi scarso.
Deve essere bello però. Donazione da €1 per ogni mano che ho toccato. Lo speriamo, siamo a 1960, non riusciamo a raggiungere i 2000 adesso. Insomma. No, Aiuto! Siamo 1960. Comunque sta superando gente. Vai piano, Nico. Ciao, ci vediamo dopo. No, il passo è giusto, il passo è corretto. A quanto siamo, Fra? C'ha 9,49 al miglio, quindi per parlare ogni tanto e per avere, insomma, è buono. Secondo me deve tenere questo passo, perché poi le difficoltà arriveranno, È entrato, tra l'altro, mentre stava parlando Nico, sono entrati due ragazzi che di corsa ne hanno fatto parecchio. Parecchio. Vai, Fili. Vai, vieni. Sentirai... E qua chi è il più forte? No, qua facciamo due sport diversi. Due sport diversi. Anna, vieni anche tu. Se stoppiamo quello, io tento di mettervi... Filippo è quasi un pro. Non ti senti? Non si sente. Vai. Ok, ce l'abbiamo fatta? Ora sì. Ci siamo. C'è quella di Giorgio ti senti? Che ti sentono? Sì, mi sento. Ok, diciamo che i tempi anche qua si possono... Cioè, stavamo parlando sul fatto che si corra o di fisico o di testa solitamente. E c'è chi dice che la testa fa il 90%. Tecnici come Roberto lo stesso, come Francesco, ma anche Eugenio, dicono che la testa in una maratona è molto, molto importante. Sì, è importante, anche se poi alla fine le gambe sono quelle che contano alla fine. Sì, è importante quando ti arrivano le crisi, perché tanto alla fine è una gara così lunga, le crisi arrivano sempre. È importante durante la preparazione perché è lunga, si fa lunga la preparazione, quindi ci vuole un sacco di testa per quello. Però poi alla fine io penso sempre che la testa viene accompagnata dal corpo, cioè bisogna arrivare preparati fisicamente per correrla. Assolutamente. Assolutamente sì, ma nel senso una tua maratona tipo come l'affronti? Dici dal punto di vista, dici la gara in sé o la preparazione? La gara in sé. La gara in sé, solitamente io ho un ritmo di riferimento che ho testato in allenamento e cerco di fare quello. L'ultima che ho fatto un anno fa a Valencia, che la rifarò adesso il 4 dicembre, avevo come riferimento circa 3,55-3,50 al chilometro e l'ho fatta così. Venivo da Berlino, che l'avevo preparata, che Berlino è a fine settembre, l'avevo preparata durante l'estate scorsa. I test in allenamento mi dicevano 3,45 come media e poi al 35esimo chilometro mi sono preso uno schiaffo duro. Cioè schiaffo duro? È finita la benzina.
e ho dovuto camminare, mi sono un po' ripreso, comunque ho fatto il mio personale, però per esempio anche lì, per quanto potessi cercare, la testa mi ha aiutato per terminarla, forse col senno di poi mi sarei dovuto fermare, perché poi dopo alla fine si paga a fare quegli ultimi chilometri così. Però sì, diciamo che sì, esatto, di testa e poco di gamba, perché poi ho avuto sono stato affaticato per un po' di settimane e ho riprovato subito Valencia, però ho avuto problemi poi dopo, ho avuto problemi al ginocchio, alla bandelletta iliotibiale, e ho avuto difficoltà poi a prepararla. Però sì, l'affronto così, che io ho un ritmo di riferimento e cerco che ho testato in allenamento, che ho testato sui lunghi, su parte dei lunghi, sulle ripetute, e cerco di fare quello. Bibi mi vede qualche volta alcuni. quello che dice Filippo. Sì, assolutamente, io lo vedo in gambissima, fortissimo. Vorrei aggiungere anche che negli stadi in cui noi abbiamo a che fare con atleti che comunque non fanno questo di professione, quando devono seguire un allenamento, oltre al carico stressante dell'allenamento, poi c'è un carico che non è possibile quantificare, che è quello dato dagli impegni lavorativi e della vita comunque sia di tutti i giorni. Quindi per un professionista calcolare il carico interno dato dall'allenamento sia decisamente più semplice. Per tutti gli altri, per gli amatori, questo non è altrettanto semplice. Quindi il fatto che lui magari avesse un passo in allenamento e poi quel passo non sia riuscito a tenerlo in gara, non vuol dire che non si sia allenato bene, tutto al contrario, vuol dire che magari ci sono stati degli ulteriori carichi stressanti che gli hanno impedito di avere magari il corretto recupero nella fase immediatamente precedente la maratona stessa. E questo è un qualcosa con il quale noi amatori ovviamente dobbiamo convivere e saperlo. C'è da dire che anche il fascino proprio della maratona, che rispetto alle altre gare, come dicevamo prima, cioè la maratona tu te la prepari, hai un ritmo di riferimento, hai fatto tutto benissimo, poi quel giorno sarà la maratona a decidere. Cioè, nel senso che è il fascino della corsa regina, cioè alla fine è il bello di correre quella gara, cioè tu la mattina magari ti senti meno forte e fai un tempone che mai ti saresti aspettato, e viceversa, quello che magari è successo a Filippo, tutto perfetto, e che è successo anche a me con ritmi meno ovviamente elevati, però diciamo che succede a tutti, cioè il giorno della maratona poi il bello è anche quello che non sai in quei 42 chilometri quello che succederà, perché magari i primi 20, guarda tu per esempio Giorgio Annis, lo conosci? Sì, sto seguendo. Giorgio è bloccato adesso, stava facendo un garone e adesso si è bloccato, c'è una proiezione altissima rispetto al suo standard di corsa. Cioè, sì, abbiamo fatto qualche lungo assieme quest'estate. C'è una proiezione da 3,46 oggi a New York, quindi molto alto rispetto al suo standard. Eppure i primi 20 chilometri, cioè la maratona poi si sa, inizia al 30° e lì che poi si vedono i giochi e quello che succederà. È il bello anche di quello, cioè a me piace moltissimo per quello anche, soprattutto. Sì, è bello che durante la gara alla fine passi per un sacco di stati d'animo, no? Esatto. Parti all'inizio che sei a 1000 con tutte le persone, sei contentissimo, comunque corri un ritmo che è un ritmo, non dico che sia comodo, ma comunque un ritmo abbastanza facile, tra virgolette, se ti sei allenato bene. E quindi all'inizio parti bene, e poi a passare la mezza stai ancora bene fino al 25esimo, ok, e poi iniziano le crisi, oppure poi ti passano. No, ma io ho fatto maratone senza manco una crisi. Anche io, cioè maratone in crescendo, dove sono arrivato alla grande, maratone coi crampi dal 27, cioè nel senso bisogna capire anche, magari uno si allena, che ne so, soprattutto la maratona primaverile, cioè tu ti alleni in inverno, cioè con una certa temperatura, e poi arrivi ad aprile a Milano che ti fai 30 gradi,
Cioè, una volta una maratona di Padova, anche con Jimmy, dove abbiamo visto, c'è stato un lazzaretto, perché c'erano 32 gradi e correre una maratona a 32 gradi già è una roba devastante. In più, se ti sei allenato a 20 gradi è ancora peggio, quindi poi anche lì bisogna capire un po'. Sì, bisogna essere anche intelligenti e capire che se le temperature sono così alte magari bisogna partire quei 5 secondi al chilometro più lenti. Esatto, e lì è la testa, l'esperienza. Io per esempio dalla prima che ho fatto a oggi sono cambiato completamente. Oggi la gestisco in una maniera che prima non riuscivo assolutamente a fare. Io adesso credo di avere una certa esperienza nella propria gestione e nella conoscenza proprio del mio limite in quel momento. Quindi riduci molto, molto il rischio, però comunque il rischio e l'aleatorietà c'è sempre, e ripeto, è la figata della maratona. Sì, io ho fatto un po' il contrario, nel senso che ho sempre fatto le prime maratone in maniera molto conservativa. Man mano che sono andato avanti ho iniziato a cercare, quindi ho acquisito esperienza, però cerco sempre il limite, quindi corro sempre sul filo, e quindi quando corri sul filo... certo, è un attimo che si spezza. Prima stavo molto più attento, se potevo correre qualche secondo in meno lo facevo, adesso cerco di andare più forte possibile. Comunque abbiamo superato il 2000 euro per quanto riguarda le donazioni, perché naturalmente non dimentichiamoci per cosa stiamo tutti quanti correndo questa maratona, insomma. Stiamo correndo per il microcitemico di Cagliari. C'era anche la dottoressa Mura poco fa, ma probabilmente ha difficoltà a connettersi, non riusciamo. E intanto dico ciao, eccolo. Adesso forse vi sento. Bisogna dire della manifestazione delle nudiste. Quindi sta andando bene. Come va? Allora, mi dovete dire dove sono, per favore. Adesso vuoi sapere dove sono, vero? Eccola, questa è Mari, ma infatti la battuta mi sembrava la tua. Beh, manca qualche chilometro. Non ho riconosciuto la voce. Sì, c'è una manifestazione di nudiste che protestano contro il surriscaldamento globale. Ti aspettano al prossimo chilometro. Va bene. Penso di arrivarci al prossimo chilometro, dai. Non so il successivo. Allora, vi volevo dire che siamo a Williamsburg, a Brooklyn, e sentite la differenza rispetto a 2 chilometri fa, 2-3 chilometri. Questo è il quartiere degli ebrei ultraortodossi e qui non si festeggia. Sei al 10° miglio. Al 10°? Sì. Ah, bene, dai. Pensavo peggio. E siamo a più di 2000 euro. Grandi ragazzi. Sono felicissimo, bravi. E c'è la dottoressa Mura che tenta, ecco, guardate chi c'è. In tutto questo sta iniziando a piovere. Ciao! Dovete rinfreschi. Non voglio Ciao Emanuele! Che di solito a New York le piogge così sono passeggere, perché ho paura di fare i prossimi 16 sotto l'acqua. C'è Francesco in diretta? Riesci a far salutare papi? Dov'è il mio amore? Dai che papà sta andando Ciao, bene. Amore, ti vedo. Ciao. Ciao amore, come stai? Benino? Insomma. Dai. Ma hai ancora voglia di correre? Cosa? Hai voglia di correre ancora per 16 miglia? Io no. Ah, perché sono 26 quelli. Dico 16 miglia perché sembra meno se lo dico in miglia invece che chilometri. Te l'ha insegnato il mental coach? Ma io da solo sono il mio mental coach. Quindi sono 10, quindi quanti chilometri ha fatto? 16 chilometri. Ascolta, vorrei sapere
da Francesco che passo sto tenendo. Stai andando bene, sei molto costante, quindi vai così. Questo è il tuo passo. Va bene, mi fido. Fidi, quale consiglio da dare? Vai Fili, che consiglio hai? Di godersela adesso. No, me la sto godendo tutta, ragazzi. Non avete idea di quanto sia bello. Goditela. Stai cambiando idea sulla corsa, Nico? No, ho cambiato idea ed è migliorata su New York. Beh. Ci porti tutti il prossimo anno? Bevi, bravo, bevi. Esatto, giusto. Tanto bevo, Idratati, Nico. Mi parcheggio, se no mi... Cerca... È bello. Mangiare non si mangia niente durante. 10° miglio, ragazzi. È presto. No. Per mangiare è presto. Ok. Mi sono fatto un carbo mix adesso, ma poi credo che il prossimo sarà dopo la mezza almeno. Che ne manca ancora. Dai Nico. Quanto, più o meno se tiene questo ritmo, cioè fra un'oretta. Guarda, la distanza che c'è fino a Queens, vi dico con precisione quanto ci stiamo. Un'oretta e 50 circa. Un'oretta e 50, dai. Sì. Nico, io sono in orario per l'arrivo, Tu sei in orario? Io sono in orario per l'arrivo. Lo so, io sono partito in ritardo. Mi ha fregato l'autobus. Sono partito stamattina. Mangiare prima. Vai tranquillo. Sono partito stamattina alle 6:20 perché mi avevano consigliato così alle 6:30, ma abbiamo fatto una fila per prendere l'autobus a St. George e non finiva più, siamo stati 2 ore in piedi e quindi ho perso la mia onda. Però è andata bene così perché sono partito sopra, ho fatto un salto del New Jersey e sono andato agli arancioni. Ragazzi, no, lo faccio. Nico, qua abbiamo gente che di sport ne sa. Abbiamo Robby, che è l'organizzatore. Ciao Nico. Ciao Robby, come stai? Bene, grazie. Tu informissima, ti vedo. Bene, dai. Però questo sorrisone. Poi abbiamo Fili, che è lo stesso di Maratone, ne ha... Ciao Nico, buon divertimento. Grazie, ci sto provando. C'è anche Annalisa, perché dobbiamo parlare anche un po'. Tra un po' inizia a correre, dai. Mezza maratonetta. Sei una mezza maratonetta. E poi naturalmente abbiamo Fra che sta facendo un mestiere della corsa, insomma. Che abbiamo? Dei viaggi di corsa, non solo corsa. Il mestiere... I viaggi sono bellissimi, tu continua così e sei un grande. Poi lo organizziamo anche con te a New York, portiamo un sacco di gente a correre. E poi c'è naturalmente Maria Luisa che sta facendo un po' le veci della palestra. Sta facendo il tuo preparatore atletico. Grazie Mari. Allora, non ho ancora visto la manifestazione nudista, C'è Nico, me l'hanno detto, guarda, mi hanno mandato delle foto, te le giro. Va bene, dopo che adesso non le posso guardare. Quanto sei di batteria? Credo 25-30. Adesso stacco. Se mi dite un secondo quanto manca al Queens, vi dico a che ora ci vediamo. Quanto manca al Queens? Non so neanche dove è il Queens. Stanno controllando. Francesco, stai controllando? Sì. È il primo dopo Long Island.
Secondo me tu arrivi... Quindi. È lo stesso del ponte qui. No, quello dopo. Il quartiere dopo. Credo che sia tipo 2, 16, forse 18 chilometri. Infatti, 18 miglia. Secondo me 18. arrivi tra un'oretta e qualcosa. No, 18 chilometri fra. 18 18esimo, 19esimo chilometro alla partenza. Tu quanto sei adesso? Che chilometro sei? Perché lo vedo in miglia. Aspetta, anche. Adesso è 16,4. all'11° Sì, ci siamo, miglio, dai. più o meno. Facciamo così, mi riposo 10 minuti e ci vediamo tra poco. Allora sì, ci siete. Dai, ciao Nico. Ciao, baci. Ciao. Ciao, Nico. Ciao amore, a dopo. Ciao amore. Ciao a tutti, ciao. Ciao. Vabbè, però adesso non sembra, cioè sembra che ancora la regga bene la cosa. Comunque, Fra, ti volevo dire solo una cosa: la Lazio ha appena segnato, lo dici tu a Floris. No, perché stavo guardando anch'io, ho visto tiro di Zaniolo, ho detto quasi gol, ho detto caspita. C'è il derby. Invece no. Esatto. No, comunque Nicola cioè, ha un buon passo, parla tanto, parla parecchio e quindi sicuramente adesso ne ha, però poi dovrà tirar fuori veramente, secondo me, perché sto vedendo un sacco di gente che conosco, sta facendo, secondo me c'è caldo. C'è molto caldo. Perché vedo un sacco di gente che conosco che a altri tempi ha delle proiezioni che non sono consone alla loro peggiori? Quindi secondo me c'è un po' di caldo e lui parla anche, quindi vediamolo verso dopo la mezza. Ecco, dopo la mezza secondo me possiamo capire come... Sì, io ho visto dall'app che l'organizzazione sta avvisando i corridori di andare un po' più lenti rispetto alle previsioni, perché le temperature sono molto più alte rispetto al solito. Beh, Nico comunque non si è allenato col freddo, però insomma la maratona, cioè quando inizia ad avere una distanza sulle gambe io non lo so Nicola perché non l'ho seguito, ho visto che ha fatto una volta 23, io non ho mai visto un suo lunghissimo, un suo lungo, quindi probabilmente cioè, gli manca anche, ma lui stesso l'ha detto di non essere preparato a dovere per fare una maratona, quindi bisogna capire intorno al 25-26. Lì un po' si capisce come sarà alla fine della sua gara. Come si prepara una maratona? Cioè, con quanto tempo si prepara una maratona? Ne approfitto, scusate, per salutarvi. Se riesco ci vediamo più tardi, comunque vi seguirò assolutamente. Ok, il link è sempre lo stesso, Mari. Ok, va benissimo, grazie. Ciao. Ciao. Secondo me ognuno ha il suo metodo. Io non sono un virtuoso, quindi non è che ne faccio 1 all'anno, 2 all'anno, io ne faccio finché posso correre, faccio maratona e quindi diciamo che non la preparo neanche più. Io adesso ero in Portogallo per lavoro, c'era per caso la maratona di Lisbona, mi sono iscritto, l'ho fatta senza preparazione specifica, quindi non ti piace questo che sto dicendo? No, mi piace, anzi condivido, Francesco. Ok, assolutamente. Condivido proprio perché distingo notevolmente il discorso amatoriale dal discorso professionale. Quando sei un amatore, la corsa e comunque sia lo sport in genere, te lo devi godere. Sì, è vero, se vuoi fare il tuo tempo, però se vuoi fare il tuo tempo, diciamo che non puoi pretendere di fare 6-7 maratone all'anno, perché poi non ce la fai. Io mi ricordo, io l'anno scorso per esempio ho ridotto perché volevo battere il mio limite e ci sono riuscito a Firenze perché ho corso meno maratone, cioè secondo me poi la giornata giusta, la giornata ideale, quello sempre, però se incomincia a fare, per esempio Filippo è uno che ha una preparazione diversa dalla mia, lui si prepara 2 maratone all'anno, no Fi? No, solitamente ne faccio una, l'anno scorso è stato un caso, perché l'anno scorso ho corso Berlino e avevo anche New York, avevo il pettorale per New York, però non ci hanno fatto partire perché c'era il travel ban che l'hanno tolto all'ultimo però secondo. Parliamo di atleti. Sì,
diciamo che tendenzialmente una persona che prepara maratone fa 2 all'anno, no? Una in primavera e una in autunno. Io solitamente ne ho sempre fatto una all'anno perché è un costo comunque a livello di tempo e di vita e di diciamo di limitazioni che gli devi dare, no? per prepararla. Però No, sì, è vero. almeno Poi, far passare 6 mesi una dall'altra, perché ripeto, comunque il recupero è lento. se vogliamo toccare i ritmi che tocchi tu, quindi 3,45 km, che ricordiamo sono 15 km all'ora, quindi, cioè nel senso, quanto è? No, più veloce. No, di più, intorno ai 16 forse. Cioè, stiamo parlando di... È ovvio che io non conosco nessuno che fa 6 maratone all'anno, anzi uno lo conosco, uno che fa il pacer da 3 ore, fa sempre 3 ore, tipo una domenica sì, una domenica no. Però diciamo che chi corre ai tuoi ritmi ovviamente è un altro tipo di maratoneta, cioè io... sono una persona che le corre sempre in comfort zone, 3,40, 3,50, 3,35, poi magari una volta all'anno provo a scendere sotto le 3,30 e tanto per ricordarmi se il mio fisico funziona ancora o no. Però Sì, insomma, sì. quindi io non ho una preparazione, ecco. I lunghi vanno fatti. I lunghi vanno fatti, non si scappa. Non puoi fare 150 km al mese e pensare di fare una maratona, secondo me, perché la fai al 30 scoppi, non è più divertimento, non ti diverti più, non vedi l'ora che finisca, non ti godi la gente, non ti godi la città, quindi è inutile anche farla a quel punto, cioè, però almeno 300 km al mese, dai, 270, 300 km al mese, secondo me li devi avere, no? Sì, io le prime che facevo sì, almeno 80 km a settimana, almeno. Adesso poi più ne fai e meglio è, ecco, secondo me più ne fai e meglio è. Poi, sì, è importante fare i lunghi, è importante il volume settimanale, entrambe le cose. Qua mi fermo perché non sono un tecnico, quindi rischierei anche di dire stronzate, quindi, però no, vabbè, diciamo che quello che si fa solitamente è fare almeno un lungo poi dipende sempre dal livello, comunque almeno un lungo da 35-36 chilometri, 3 settimane prima della gara. Io ne faccio almeno un altro anche 2 settimane prima, fare un lungo una settimana sì, una settimana no, in modo tale da recuperarlo, e poi lunghissimi intendo sopra i 30 km, sopra i 28 km, diciamo, no? E poi dipende, perché comunque alla fine uno dipende anche dai ritmi, perché comunque uno che fa un lungo lento da 28 km magari deve correre anche 3 ore di allenamento, quindi dipende tantissimo dai livelli, però diciamo che in linea di massima quello che si fa sono 12 settimane di preparazione specifica, con diciamo il massimo carico nelle settimane centrali, e poi le ultime 3 settimane sono di scarico, e oltre i lunghi se sei già un maratoneta, se non sei un maratoneta, secondo me ci vuole se sei già un maratoneta, sì, se no almeno 6 mesi di preparazione ci vogliono tutti. È fondamentale questa premessa: se sei già un maratoneta allora 12 settimane, diversamente Infatti la preparazione specifica, quella la intendo come preparazione specifica, esatto, dove si lavora sui lunghi, sui lunghissimi, sui ritmi gara, e si fanno i volumi settimanali sufficienti per poterla preparare. Se no, cioè, oggi la mesi... gente si iscrive alle maratone, fa le maratone così, dopo inizia a correre e fa le maratone. Cioè, io ci ho impiegato 2 anni, io mi sono allenato 2 anni. Ovviamente partivo da una situazione fisica che era l'opposto dell'atleta, quindi proprio ho dovuto prima limare quello, però io ci ho impiegato 2 anni interi a preparare, a iscrivermi a una maratona, 2 anni di corsa seria, 10 km, 21 km, un sacco di mezze, poi una 30, insomma, però diciamo che se sei in una forma fisica normale, secondo me un annetto. Sì, e poi l'allenamento ci vuole. Io consiglio lo stesso di fare tante altre gare prima di fare la maratona, perché comunque diciamo che c'è anche adesso, no, in un certo senso c'è una sorta di moda, l'idea della maratona di per sé, e conosco un sacco di persone che l'hanno fatta senza la giusta preparazione e poi sono rimasti magari
2 anni, 3 anni senza correre più, e quello non è più una cosa sana. O proprio hanno smesso di correre. Io conoscevo gente che non vedo più, cioè che non corre più, cioè quindi esatto. Perché magari aveva quella moda della maratona, l'ha fatta, poi anche perché, ripeto, secondo me noi che siamo, come dice lui, abbiamo un altro lavoro, cioè è una cosa di passione, quindi tenere il ritmo e fare ed essere e rinnovarsi sempre maratoneta, secondo me devi avere una motivazione interna che va al di là del gesto atletico, cioè che è quella che poi ti fa durare nel tempo a rinnovarti, quindi a rimetterti in gioco e riprovare a fare un'altra maratona. Se no ne fai una, la fai, io conosco un sacco di gente, faccio la maratona perché sì, per un certo motivo, e poi non ne fa più. Perché secondo me la motivazione a questa vita di fatica cioè, perché è veramente una vita di fatica deve essere una motivazione veramente forte interna tua, ecco, tipo quella per esempio di Nicola questa volta oggi, quindi mi auguro che lui si possa rinnovare più volte in maratoneta. Tra l'altro secondo me fisicamente c'è anche, potrebbe togliersi un sacco di soddisfazioni se si allena bene, però questo è un altro discorso. Però la motivazione tipo questa che ha oggi è fondamentale. Sì, assolutamente, ma anche il fatto di avere qualcuno dietro probabilmente ti aiuta, sapere che qualcuno ti sta facendo il tifo probabilmente ti aiuta. Certo. Anche il non avere niente da perdere probabilmente ti aiuta, nel senso che è la prima che fai, è passato da vicissitudini fisiche, Nico che insomma gli faceva male il ginocchio, non è riuscito a allenarsi come avrebbe voluto, ma insomma sappiamo che è un grande atleta, comunque aiuta anche quello. E intanto abbiamo superato i 2.200 euro. Wow! mentre voi parlate qua donano, speriamo che donino ancora di più. Nicola è il Ferragnez del running. Esatto. È sia la Ferragni che Fedez. Esatto. Tutto perché Francesca è un po'... Dai Filippo, dici cosa vuoi fare a Valencia? 2 ore e mezza? No, 2 ore e mezza è troppo lontano. No, voglio scendere sotto le 2 ore e 40. Minchia. Scusate il termine. Ci sta, Complimenti. 2 ore e 30 è già un altro mondo. No, certo. Però secondo me tu quanti anni hai? Io ne ho 88. 38? Corro da 10 anni. Non lo so. Meglio. Posso ancora limare, però penso che per scendere sotto certi livelli anche l'aver fatto atletica da giovani aiuta, no? Perché comunque avere una corsa economica, riuscire a fare un bel gesto atletico, penso che siano quelle cose che o si imparano da giovanissimi o se no è difficile riuscire a migliorare per scendere sotto una certa quantità, diciamo. No, Ce ne sono persone che scendono sotto le 2 ore e 30 anche avendo iniziato da grandi, però ora come ora mi rendo conto che una delle cose importanti è quella, saper correre bene, per correre forte, correre in maniera economica, bisogna avere un bel gesto. Ma ieri mi parlavano del fatto che la maratona di New York resta essere o pettorale. Come funziona? Poi tu compri il pettorale? Allora, ci sono vari modi per poter partecipare. Allora, o si partecipa attraverso la lottery, cioè quindi proprio ti iscrivi e speri che ti estraggano, o partecipi attraverso le agenzie che vendono pettorali, che vendono il pacchetto intero, o se no c'è la possibilità di farlo tramite tempo accreditato. Quindi tu devi avere un tempo accreditato in un'altra maratona internazionale fatta l'anno prima della maratona di New York, e in funzione del tempo che ci sono dei range in cui devi starci, e non è sicuro che ti prendano, però tipo io ero riuscito a vincere il pettorale così. Cioè vincere il pettorale poi te lo devi pagare. Quanto costa il pettorale? $300 mi sa. Roby, per una mezza possiamo pensarci. No, ovviamente.
ovviamente no. Diciamo, la manifestazione è di tutt'altro livello, la nostra, di conseguenza abbiamo dei prezzi molto più accessibili, assolutamente. Però l'intenzione comunque sia di rendere un evento che sia sempre più invitante per tutti, perché ci teniamo. Insomma, è bello che Oristano abbia questa manifestazione, secondo me. E quindi lavoreremo per fare in modo che diventi sempre più allettante venire a correre ad Oristano. Ma una domanda, quindi Oristano è un classico ormai in Sì, Sardegna. sta diventando un classico e desideriamo che questo classico si possa ogni anno però rinnovare. Quindi già quest'anno anche con cambio di percorso sarà secondo me molto molto allettante, e quindi insomma, speriamo che anche perché il vecchio percorso, diciamo che il record era stato bruciato da un etio per lo stesso, che è stato invitato un anno, se non sbaglio. Sì, il record della manifestazione è irraggiungibile. Sì. Personalmente mi piacerebbe mantenere una dimensione della competizione ancora di appassionati puri e veri, ecco. Quindi insomma, il mondo professionistico se vuol venire alla nostra manifestazione è ben accetto, ma le risorse delle manifestazioni io avrei il piacere che venissero utilizzate per potenziare, rinnovare e migliorare l'evento stesso, o comunque sia gratificare chi con tanta fatica si prepara per poi venire a partecipare alla nostra manifestazione. Ecco, assolutamente. Senti, una curiosità. Guarda, quest'anno dai, si spera che ci sia di nuovo, dopo il lockdown, un'affluenza di quelle importanti. C'è stata adesso un beta testing del nuovo staff organizzativo, del nuovo organizzativo, sì. Insomma, abbiamo imparato tanto, è stato un crash test decisamente importante, peccato che abbiamo fatto i dummies noi, quindi insomma Francesco, forse stavi dicendo qualcosa. Sì, stava chiedendo una cosa, Francesco. Avevo una curiosità sempre, io l'ho fatta 2 volte la mezza di Oristano, ovviamente io sono originario di Oristano ed è una delle mezze che sponsorizzo di più in giro in Italia e nel mondo, perché per me è davvero meravigliosa come percorso, cioè questo bellissimo, sul mare, insomma, piatta da tempo, bel clima, ma come mai? Ma non avete mai pensato di farla intera? Allora, l'idea ce l'avremmo volendo, ma l'organizzazione di una maratona è molto più impegnativo rispetto a quello di una mezza. Certo. Per cui innanzitutto vorremmo con la mezza riuscire a svilupparla e dargli un certo peso, ok? Negli istati in cui il meccanismo anche nostro organizzativo sarà sempre più oliato, nulla vieta che negli stati in cui si dovessero trovare le sinergie, qui di questo si parla, perché comunque sia è una manifestazione che ti richiede anche degli investimenti molto molto importanti, certo. che si possa organizzare anche, perché no, una maratona. Certo è che però la maratona negli stati in cui tu la organizzi devi riuscire comunque ad avere un discreto numero di partecipanti. Organizzare una maratona per 200-300 partecipanti, capirei bene che non è una cosa che può essere invitante. Quindi secondo me gli stati in cui si dovesse riuscire o la si volesse organizzare, bisogna comunque sia pensarla, studiarla per tempo, in modo tale che la partecipazione sia comunque importante. Sai qual è il problema della maratona? Forse che non c'è, cioè per la mezza è una data perfetta perché è una mezza.
La maratona invece si deve incastrare con tutte le altre grosse maratone che ci sono in Italia e all'estero, quindi bisogna stare attenti anche alla data che scegli, che è fondamentale, secondo me. Io te l'ho chiesto perché il mio sogno, sai quale sarebbe? Riorganizzare la ultramaratona dei Nuraghi che si faceva negli anni '80. Francesco, io sono uno di quelli che da bambino aveva visto il passaggio dell'ultramaratona, perché faceva praticamente l'occidentale sarda, e siccome il weekend li passavamo dai miei nonni a Cuglieri, capitava che tipo era previsto il passaggio alle 9:30, 10 di notte, vieni, andiamo, che al corso passa Tizio che deve fare l'ultramaratona. Mi ricorderò sempre di uno dei partecipanti che si era fermato al bar, si era bevuto una 0,40 di birra e era ripartito. Quella vedi. Altro che gel, Gatorade. Nell'ambiente ultramaratona succede questo anche oggi. Sì, cioè, nel senso, se vai al Passatore, se vai all'ultramarathon di Siena, cioè i ristori a un certo punto c'hanno birra, vino, carne, quindi perché poi l'ambiente ultramaratona è bello perché è completamente diverso dalle gare di velocità, anche come attitude, anche come attitudine, quindi non è più la corsa a chi è il più veloce, ma è veramente una cosa. E secondo me la ultramarathon dei Nuraghi in Sardegna sarebbe un prodotto spettacolare anche a livello turistico, cioè porterebbe un sacco di gente internazionale a fare 254 chilometri. Mentre la maratona intanto abbiamo fatto 2.215 euro. Wow. Per il momento. Volevamo ringraziare tra l'altro gli sponsor che hanno permesso anche a Nico di correre, e tra gli sponsor c'è chi tra l'altro ha anche donato oggi, tra gli sponsor più grandi c'è anche chi ha donato, non so se poi voglia che si dica chi è, però lo ringraziamo, e ringraziamo anche tutti gli altri che adesso doneranno sicuramente. Ringraziamo sicuramente il Riso e Ferrari, Maurizio Picciao, che sono tra i più grossi sponsor che abbiamo avuto, Centro Cash, i ristoranti di Iosto, Etto e Frammento, e Carpattinus. Poi nel corso della corsa poi andremo a nominarli un po' tutti. Mi suggeriscono della regia il Medical, ma l'avrei detto e l'abbiamo detto anche prima che e anche l'agenzia Nodo, direi, che non conosciamo. Che non avrebbe neanche dovuto fare lo speaker oggi, ma ci siamo improvvisati un po' anche per quello, ma speriamo di non annoiare, insomma. Adesso sono impegnati a fare una donazione, per questo. Esatto. Altri 4 euro. Ringraziamo naturalmente tutti, infatti 2.235 in questo momento. Sì, troveranno il link, adesso glielo mettiamo anche nei commenti, ma lo troveranno sulla pagina. Insomma, poi ringraziamo tutti i nostri ospiti che sono venuti per orare la causa sia del microcitemico. Mi dispiace che non sia riuscita a connettersi la dottoressa che avrebbe dovuto, perché ci ha provato, ma adesso proviamo a contattarla, il numero, vediamo se riusciamo a farla connettere, almeno per un ringraziamento. E poi volevamo chiedere alla mamma di Nico. Sì, magari esatto, non c'è qua. No? Sì. Dai. Sì. Come nasce prima di tutto l'amore di Nicola per New York, prima che la corsa? L'amore per New York, Nicola ha spiegato abbondantemente nelle sue dirette, perché è stato invitato da uno zio che purtroppo adesso non c'è più perché appunto è tutto male, che si è portato via troppo presto,
e l'aveva portato a New York quando aveva 12 anni, quindi per lui è stata forse una cosa molto grande ma anche molto bella, e da lì è partito proprio il suo amore incondizionato. Lui proprio potrebbe vivere lì perché sì, è un newyorkese. Devo dire che lui a Oristano mangia solo riso, veramente, a parte gli scherzi. Lui prima che conoscesse Ferrari mangiava riso Ferrari. Quindi non c'è miglior testimonial. Però va a New York e mangia tutte le porcherie possibili e immaginabili, perché a casa ha sempre fatto i vizi per mangiare, è sempre uno di quelli salutista, come si dice, di quelli che ne mangia solo certe cose. Però a New York non sembra così. Ma il filo di grasso, il prosciutto, tutte le cose dove implorare il salumiere di seguirmi del grasso, perché non deve mangiare il filo di grasso, la carne in mano. C'avevo un principino. Un principino. Lui nasce ad Arco e non ad Oristano. Assolutamente. E quindi da lì è nato la sua passione. Dobbiamo tanto a Chico perché è veramente una persona speciale, una persona carismatica che abbiamo conosciuto poco, ma abbiamo detto tanto bene tutti quanti, tutta la nostra famiglia. E poi hai iniziato a conoscere New York, a viaggiare. Io penso un conto di quanti anni ha fatto da New York, è andato da solo, ha portato a noi nel 2011, ha portato me. Quando siete andati a mangiare quell'hamburger? No, questo è stato quest'estate. In effetti è stato anche sempre il mio sogno nel cassetto andare a New York, non so perché. Forse io ho trasmesso un pochino anch'io questo amore. E ci ha portato lui, ci ha fatto da guida, è stato bravissimo perché non abbiamo mai sbagliato una metro, un tram, niente. Io ho iniziato anch'io, ho messo in valigia il latte, il caffè, la caffettiera e la tazza mia della mix. Non che Ma per partire adesso? Andare a New York, perché noi abbiamo preso in affitto un appartamento, io, mio marito e Nicola, la prima volta che siamo andati. Come io temevo lezioni perché non sono viziosa, ma la mia colazione è caffè e latte. Il caffè buono e il latte buono. Il caffè buono e il latte buono, quindi il latte di Apolea, eccetera, eccetera. E io ho fatto la colazione 10 giorni a New York con il latte portato da me, il caffè portato da me. Cavoli, un'ottima colazione, direi. No, che il caffè è stato da me, mi ha preso in giro, perché figurati che è che si porta a New York la tazza, eccetera, eccetera, la caffettiera. Ma il primo viaggio di Nico è stato... Non è stato questo, no, lui quando ha portato noi c'era già stato diverse volte, ci è andato proprio da solo, che io ero preoccupatissima. Devo dire che ero preoccupata anche, nonostante mi fidassi ciecamente degli accompagnatori, perché gli zii erano 2 persone assennate, ma l'idea di avere mio figlio di 12 anni a New York, dico un attimo, questo almeno si distrae. 12 anni? Sono andato con gli zii. Ok. Lui aveva 12 anni e la sorella 8 anni. Erano insieme con gli zii. Ma io pensavo, mamma mia, se si ferma in una bancarella, cosa fa questo qui se si perde? Come faccio? Un attimo, a New York? Però allo stesso tempo ho detto, non posso essere così egoista per la mia ansia, perché sono una persona ansiosa, di bloccare anche loro, e non dare questa possibilità a loro. Ed è stato veramente per loro un'esperienza indimenticabile. Quindi insomma tutta questa causa nasce proprio da questo viaggio fatto appunto con gli zii. Sì, sicuramente. Appunto in quel viaggio di New York, da quel giorno mi sa che ci siamo ammalati. Ma cosa ti è piaciuto di New York? A parte il carisma dello zio che sicuramente... Ti le schermate puoi così. essere anche tu. No, vabbè, riesco a vedere, invece di fare così, ok, adesso è meglio. Cosa è piaciuto a Nicola? Sì. Io, non lo so, perché anch'io se mi chiedi cosa mi piace di New York, io non lo so, mi piace. È proprio un'atmosfera. È proprio una cosa bella, sì, ma perché è proprio è un mondo completamente diverso dal nostro. Anche la birra se vuoi, sì. Però allo stesso tempo noi a New York abbiamo conosciuto a Manhattan, quindi la zona migliore probabilmente, siamo stati lì, non abbiamo conosciuto le zone poco raccomandabili, diciamo. Però allo stesso tempo c'è la gente, è gentile, ti passano a fianco, se ti urtano
Soli, subito ti chiedono scusa, sono molto... cosa che noi non riusciamo a fare, esatto. Non conosciamo. Vabbè, non ci urtiamo qua in Sardegna, No. siamo talmente pochi che non ci possiamo urtare. No. Però diciamo che a Roma qualcosina... Poi il fatto, che ne so, di New York vive 24 ore su 24, cioè se tu vuoi stare in giro tutta la notte, anche nei supermercati, trovi anche i supermercati aperti. C'è una cosa diversa da quando ci siamo vita quotidiana, non ci vivrei, non ci vivrei, giusto una vacanza. Quando Nico ci ha chiesto se gli davamo una mano, abbiamo detto volentieri, gli avremmo dato una mano. Ci ha spiegato un po' le motivazioni e che l'ha messa in prosa questa motivazione, e abbiamo scoperto un lato molto sensibile di... Sì, io ho buttato giù 2 righe in base a quello che Nicola poi mi ha raccontato di questo viaggio, di questa sua passione per New York, quindi ho buttato giù 2 righe sulla base di quello che proprio lui ha trasmesso a me raccontandomelo, quindi quando io ho letto a lui queste righe si è messo a piangere. Cioè, proprio perché ha risentito quella stessa emozione, o comunque forte dentro di sé il ricordo di una persona che comunque per lui c'è ancora, quindi New York per lui ha un legame così forte proprio per via del legame che aveva con questo zio. Sì. Okay, anche quindi... perché diciamo che il primo importante lutto che lui ha vissuto in famiglia, esatto, e quindi è quello che l'ha segnato parecchio. Sì. Quindi da qui nasce appunto la forte sensibilità. Poi forse Nicola può sembrare anche molto così, però è molto molto sensibile, E ci ha detto che ha preso dalla madre. Si devo dire che anche il padre non scherza, nonostante. Quindi legando appunto a tutta questa sensibilità di Nico, io ricordo a tutti quanti di donare all'ospedale microcitemico pediatrico di Cagliari. È una causa importante, è una causa reintegriamo noi intanto, che possiamo sostenere tutti con quello che possiamo e con quello che vogliamo. Quindi è un sostegno a Nico per la sua corsa. Nico sta correndo per una causa importante per lui, una causa importante credo un po' per tutti, quindi sostenerlo non ci costa niente, non dobbiamo neanche fare fatica noi per sostenerlo, la fatica la sta facendo lui, per cui basta poco, veramente. Trovate il link sul post di Facebook della diretta, trovate il link sulla pagina Instagram, quindi io invito tutti a donare nell'attesa appunto che Nicola arrivi al traguardo, poi si arriva a 4, 5, 6. Eccolo, guarda, tu lo chiami e lui arriva. Ciao! Ah, ok, perfetto. Eccolo. Ciao Nico. Allora, stiamo facendo la discesa del Polanski Bridge e arriviamo nel Queens adesso. Ciao amore. C'è l'1-2 ogni volta. Cosa? C'è l'1-2 perché arriva subito tuo figlio a darti una mano. Ciao amorino. Ciao. Ciao amore. Che ore sono lì? Aspetta. 7:15. Ah dai, ancora presto, dai. Sì, è presto. Stavi già facendo il cazzettone perché non è a letto? Fammi capire. No. Sono le 19:15. Ancora 2 ore ce le ha. Dai, non forse sei sudato, 3, dai. però. Se voglio aspettare. Comunque, Nico, gli organizzatori dicono di rallentare perché c'è molto caldo. No, allora, la verità è che piove. Adesso cammino 500 metri, perché non vi sento. Ok. Ciao amorino! Ciao amore! Probabilmente c'è qualcuno che non ha aperto la latenza di Facebook. Sì, si sente l'eco dopo un minuto. Come va Nico? Siamo nel Queens. Ok. E questo è buono?
Abbiamo fatto 2 quartieri su... Aspetta, 3 quartieri su 5. Sto incasinando. È buono. Qua manca l'ossigeno. Che è fatto? Quindi la mezza l'ha fatta? Quasi, sta arrivando. Ok. Allora, la mezza l'ho fatta 600 metri fa. Ah, l'hai fatta, ok, perfetto. Siamo nella seconda metà e tra poco arriva il pezzo più brutto della maratona, dicono. Il Queensboro Bridge è il ponte che va dal Queens a Manhattan. E quello lo farò camminando, ho deciso. Bravo. Ok, e quindi ci contatterai da lì? E anche quelli comodi. Ma conviene fermarsi un attimo? No, secondo me è sempre paura. Secondo me no, però tanto... Non vi sento più! È un problema tuo. Perché no, Fra? Perché cioè, la testa la devi abituare al ritmo, alla fatica, una volta che poi tu ti fermi un attimo, i battiti scendono e la testa capisce che fatica non ce n'è più, riportarla a fare fatica è pesante, è durissima. Infatti i consigli che danno tutti è di cercare di rallentare, ma mai fermarsi del tutto. Un sacco di gente che ci sta seguendo. Io comunque nel mio piccolo l'ho sempre pensato che una volta quando facciamo i trekking, no? Quando superiamo anche i 25-26 chilometri, diciamo che ogni tanto andiamo più lentamente, ma se ci fermiamo molto spesso, solo che lì devi arrivare alla macchina quando devi per forza arrivare. No, diciamo che oggi Nicola sta facendo una cosa figa per un'altra motivazione, se no una maratona anche col cellulare in mano, insomma, è tanta, la postura comunque non è mai quella giusta e dopo un po', dopo che hai 25 km sulle gambe, ti torna tutto. Quindi sicuramente lui lo sa, ne è consapevole, ne siamo consapevoli anche noi che tutti questi movimenti innaturali che sta facendo, poi ovviamente dovrà renderne conto tra qualche chilometro, però la può camminare, la camminerà tranquillamente perché lo fa per un'altra causa, ecco, quindi, però diciamo in generale rallentare sempre, fermarsi è sconsigliato. No, grazie ragazzi, ciao. Ciao. No, saluta. Ciao a tutti, vado via. Ciao Phil. Buona corsa, certo che sì. Sì, no, più del 50%. Mandiamo un po' di statistiche. Abbiamo lo statista. A donazioni come siamo? A donazioni siamo a 2.265, 82 donazioni. Ne è arrivata una poco fa, 15 euro. Donate quello che potete, ma donate perché così facciamo un bel regalo all'ospedale microcitemico pediatrico di Cagliari. Esatto. Poi ha pensato a questo ospedale proprio per la causa, insomma, ed è quello per cui lui voleva correre, niente di... Sì, e devo dire che è una cosa che lui forse ha maturato da solo, perché io non ne sapevo niente sino all'ultimo, non ho mai saputo di questa sua... Sì, è vero, è una cosa che ha maturato completamente da solo, probabilmente con gli amici. Forse anche per la sua esperienza da bambino, perché lui ha fatto più ospedale che a casa il primo anno di vita. Ah sì? Sì, Nicola è nato con una malformazione alla trachea, quindi è stato tracheotomizzato a 11 mesi e fino all'età di 5 anni ha avuto la tracheotomia.
E quindi ha pensato di dover, dover restituire Sì, qualcosa, probabilmente. Abbiamo fatto tante visite al Gaslini in 5 anni e quindi lui conosce l'ambiente ospedaliero, conosce cosa c'è negli ospedali pediatrici, perché ne abbiamo visto tanto. Forse quello, probabilmente forse ha quello pensato che lui... bene, esatto. Checca, ci sei? Sì, ci sono, se sentite degli spari non sono spari, è Michele che ha un modo gentile di aprire le bottiglie della birra. Beati, io non ho birra. Metto un attimo. Adesso vi Ma diciamo che, vabbè, tra palestra e l'hai vissuto, è stato stressante fra questo... Interessante, però c'era sempre questa motivazione abbastanza importante che poi è nata così e ha colpito un po' tutti quanti, perché ok, la sua passione per New York, il suo Aspetta un attimo, desiderio... ti chiedo di riattivare il microfono lì, perché hanno disattivato il microfono. Eccoci. Vai. Ok, la sua passione per New York, ci teneva tantissimo perché è una delle poche cose che non ha fatto, insomma, in questa grande città, alla fine era la maratona. Non essendo maratonetta ha fatto dei grandi sacrifici, questo progetto non è nato ieri, ma è nato circa un anno fa. Quindi, insomma, è stato un sacrificio veramente molto grande per lui, perché proprio io non l'ho mai visto correre, insomma, da che lo conosco. Quindi non è mai stato appassionato di corsa, sono stati mesi abbastanza difficili, anche perché ha avuto diverse problematiche, appunto a un ginocchio. Quando ho iniziato a stare un po' meglio, ho iniziato a lamentarsi l'altro ginocchio, quindi insomma ogni tanto un colpettino e si fermava. Però la motivazione poi è stata talmente forte che è riuscito ad arrivare ad oggi, insomma, e affrontare tutto quanto nonostante tutto. E tra questo grande progetto poi, insomma, ha questa grande voglia di voler realizzare anche questo sogno, quindi la maratona. C'era questo grande progetto che ha lasciato un po' tutti col fiato così, ci ha tolto un po' il respiro, come dire, non lo so. E oggi, insomma, mi sta curando per questo. Che poi si è creata veramente una bella squadra anche con tutti gli sponsor che poi hanno permesso di... Sì, assolutamente. Lui, quando ha presentato il suo progetto, ha avuto subito un grande appoggio da chi veramente lo conosce. E quindi non è stato difficile neanche affrontare tutto il resto, insomma, perché ha avuto un grande aiuto da tutte queste persone che hanno deciso di... E se vai a vedere c'è Maurizio Picciau che è presente per tutta la diretta, che commenta, sì. E soprattutto ti sta facendo un complimento. Non so se leggi, Francia, sei uno splendore. Grazie Mauri, tu sei stato uno dei primi a sostenerlo, anzi forse posso dire che sei stato il primo. Tra l'altro sarebbe carino se volesse intervenire lui in questa diretta, potremmo anche sentirlo volendo. E comunque lo stiamo dipingendo come un santo questo Nicola, vogliamo qualcosa di più piccante, dai. Cioè, ancora un non po' si fa vedere in diretta perché magari avrà delle motivazioni molto importanti per correre, capito? Cioè, parliamo di quanti messaggi ho ricevuto da Nicola. Io neanche uno oggi proprio. Come ha detto ieri, lui, insomma, la sua fidanzata è New York, capito? La sua grande... Quindi quando arriva lì si dimentica di tutto, no? E niente. Si dimentica di tutto, ma speriamo che adesso sì. Chissà cosa farà stasera più che altro. Ho paura che stasera... Magari domani, sai, ma stasera credo che
che andrà a letto direttamente. No, Dici? io spero che lui riesca a stare lì e a festeggiare con chi, insomma... Io penso di sì. Anzi, colgo l'occasione per ringraziare Eugenio che si sta facendo un bel viaggetto per arrivare da lui e per accoglierlo all'arrivo, insomma. Quindi grazie Eugenio, insomma. Penso che stia arrivando, tra l'altro, Eugenio. Non l'abbiamo più in collegamento. Tra l'altro un altro che ha seguito anche ieri, poi ci seguiva ieri, in quella prova, che è stata carina, dai, quella prova che abbiamo fatto ieri, c'è Ile Medica, Sandro, che ci ha seguito sempre e ha creduto subito. Tra l'altro, anche Sandro, veramente, ma io posso dire tutti, cioè quando lui ha deciso... Non l'ha presentato a tutti, ok? Non ha chiesto una mano comunque a tutti, ma alle persone a cui teneva, a cui sapeva magari che poteva poter avere un buon riscontro, un buon supporto, ha chiesto e ha avuto una grande mano, anzi siamo stati orgogliosi di poterlo aiutare in tutto e per tutto. Ma anche moralmente, perché comunque ogni tanto qualcuno lo chiamava come va, come non va, in qualche modo l'ha aiutato e l'ha stimolato a affrontare gli allenamenti e tutto quanto. Assolutamente, e nel mentre ringraziamo anche Paola che ha appena donato. Dai ragazzi, donate. Che è quel santo di Nicola è lì che sta correndo per quello lui. Mamma mia, veramente l'abbiamo beatificato. Sì. E intanto lui è a New York, alla facciaccia nostra. Esatto. Sì. Vabbè. La dottoressa la sentiamo, adesso vediamo un po'. Fra, ma parlaci un po' anche di questo tuo progetto che è veramente molto molto interessante. Niente, vabbè, io ho pensato dopo 20 anni nell'ospitalità, io sono un ex ormai direttore d'albergo, e di unire le mie due grandi passioni, che è l'ospitalità, i viaggi e la corsa. E quindi ho fondato insieme ad altri due soci un tour operator di viaggi avventura di gruppo basati sulla corsa. Quindi ti porto in giro per l'Europa e invece di farti vedere i posti in maniera normale te li faccio vedere corricchiando, diciamo. Quindi si corre al passo dell'ultimo, è solamente per divertimento, non c'è nessun tipo di gara tra i partecipanti, si corre al passo dell'ultimo e si girano i posti. Quindi abbiamo fatto già il primo viaggio in Portogallo che è andato molto bene con un gruppo da 8 e abbiamo visitato Lisbona con una guida locale correndo invece che a piedi o con l'autobus, e poi ci siamo spostati in Algarve, abbiamo fatto un percorso lungo la costa sino alla grotta di Benagil, che è una delle bellezze dell'Algarve. E quindi insomma è un tour operator normale che ha però come particolarità quello della vacanza attiva, quindi la mattina ti svegli, ti fai la tua corsetta più o meno lunga, dipende poi dalla tipologia del gruppo. Noi abbiamo, quando ti iscrivi a un nostro viaggio ti chiediamo l'età, ti chiediamo quanto corri settimanalmente, che velocità sei, e vieni inserita nel gruppo migliore per te. Quindi ovviamente, ripeto, la cosa è che si corre al passo dell'ultimo, quindi non c'è nessuna gara, tutti aspettano tutti e si va insieme e si sta una settimana o 4 giorni insieme. Abbiamo aperto ad agosto, faremo i primi viaggi ufficiali a marzo e insomma sta piacendo, l'idea è un format che ti sei inventato tu? Guarda, sì, allora io praticamente quando in pandemia dirigevo un albergo a Milano che era ancora un cantiere, quindi abbiamo chiuso il cantiere e in quei mesi lì ho conosciuto un sacco di gente, un sacco di runner su Instagram. L'estate del 2020 ho fatto un viaggio al sud Italia di 1 mese e mezzo per andare a conoscerli tutti e mi sono inventato questo Sud Italia Running Trip che ho visto che piaceva.
E poi dopo un anno ancora di lavoro ho detto basta, provo ad aprire il tour operator e trasformarlo da passione a lavoro e sì, me lo sono proprio inventato, non esiste un competitor, cioè ci siamo solo noi, arriveranno, spero, perché se arrivano i competitor vuol dire che funziona. che stai facendo bene. È una cosa molto, molto figa, probabilmente si Guarda, può anche io l'ho fatto, spaziare. io ti dico, è stata una scelta quasi obbligata, perché io ormai ho bisogno di tempo per correre. E il mio lavoro da direttore generale d'albergo non mi dava tutto questo tempo, cioè lavoravo 18 ore al giorno, mi allenavo nei ritagli di tempo, cioè io ho bisogno di correre, cioè quindi insomma non ho figli, non ho mutui, quindi ho detto prendo i risparmi, mi lancio in questa attività che comunque mi rende felice perché mi fa correre, quindi poi ovviamente deve anche funzionare, non essendo una no profit dovrà anche funzionare, però il progetto piace, sono molto contento per come sta iniziando, per l'interesse che sta girando attorno al progetto. Abbiamo anche delle aziende che sono interessate alla partnership, insomma, quindi 2023 sarà l'anno ovviamente che farà capire se va o non va. Ti fanno una domanda, tu parti sempre con i gruppi? Sì, io parto con i gruppi, partirò il più possibile, nel senso che se ho il tempo necessario per seguire tutti i gruppi, seguirò tutti i gruppi, se no mi aiuterà comunque qualche amico che è già stato contattato e disponibile, che ovviamente per coordinare un gruppo, per portare un gruppo in vacanza devi saper organizzare le giornate, devi saper parlare, saper stare con la gente, parlare un minimo di lingua straniera perché si va all'estero e ovviamente ti deve piacere correre, se odi la corsa e Vabbè, certo, ma c'è anche la possibilità di fare corse tipo trail. Sì, no, assolutamente, non è solo asfalto, è misto. In Portogallo, per esempio, abbiamo fatto asfalto in città a Lisbona e poi nell'Algarve è stato tutto rocce, tutto sulla costa, meraviglioso, bellissimo. E, ovviamente il tour è aperto anche a chi non corre, perché non è che corriamo tutto il giorno, cioè non è che ci svegliamo alle 7 del mattino e corriamo sino a mezzanotte. Facciamo la corsa la mattina o al tramonto, in base al giorno in cui siamo, corriamo un paio d'ore e poi tutto il resto della giornata è una vacanza normale, quindi può venire anche un accompagnatore, i figli, insomma, quindi assolutamente. Che però gli dai anche un tour, cioè nel senso gli dai anche da delle farsi attività per tutta la alternative. giornata. Okay. Certo, attività alternative, sperando sempre che chi non corre poi si avvicina alla corsa, perché davvero il mio obiettivo alla fine è anche quello, soprattutto quello, è quello di far conoscere al più possibile alla maggior parte delle persone possibile quanto la corsa, cioè anche oggi, cioè la corsa sta facendo un miracolo. È vero che Nicola ha creato una cosa bellissima, però è comunque la corsa non è più neanche gesto sportivo, ma è solidarietà, quindi e non è l'unico evento, cioè, che viene fatto, ci sono tantissimi eventi legati a questo sport, che veramente è molto di più che un semplice sport. Cioè, sei da solo in questa avventura o hai coinvolto? Sei da solo in questa avventura? No, siamo in tre, siamo 3 soci. Ah, ok, quindi che corrono anche loro. Sì, siamo tutti sportivi, sì. Ok, figo. Quindi come? No, non ho sentito. Dico, quindi tu sei accompagnatore del gruppo sempre? Allora, sempre sino a quando non ho dei tour in contemporanea, cioè perché se ci sono dei tour che partono in contemporanea io non potrò ovviamente accompagnarli. All'inizio li accompagnerò tutti io perché saranno pochi, però poi quando succederà che ci saranno 2 gruppi in contemporanea, uno che ne so nei Paesi Baschi, l'altro in Portogallo, va da sé che ci dovrà essere un altro coordinatore, un'altra persona che accompagna il gruppo. Ascolta, che viaggi hai fatto fino adesso? Allora, ne abbiamo fatto uno ufficiale in Portogallo, poi abbiamo i pacchetti che fanno Portogallo, Canarie, Paesi Baschi, costa ovest della Sardegna,
Norvegia, aurora boreale e Norvegia estate, Toscana, Sicilia. Ma tu prima di proporre questi viaggi li conosco, sono tutti ok, conosci già i percorsi itinerari che io ho già fatto, che conosco. Perfetto. Cioè non ti porto in Cina. No. Quindi... Volevo capire se conoscessi già quei percorsi, se li avessi già fatti tu personalmente. Tutti quelli che sono online oggi li ho fatti tutti. Quindi adesso il tuo consiglio è viaggiare con Running Trip. Certo. Il mio consiglio è viaggiare. Io qui te lo dico, lo sai, tu mi conosci da un sacco di anni, io facevo le vacanze esattamente all'opposto. Assolutamente. Non solo le vacanze. Non esagerare che ci sono no, mi fermo qui, Fra, mi fermo qui. Una persona in gambissima, questo non lo nego. Assolutamente. Proprio... Consiglio una vacanza attiva, cioè una vacanza in cui tu comunque ti svegli, fai un po' di movimento, perché il movimento poi ti cambia la giornata, quindi anche in vacanza allenarsi, sempre. Sono d'accordo e questa cosa mi ispira molto, quindi il tuo prossimo viaggio, adesso abbiamo Nico in collegamento. Dai zio, dove sei? Sentite? Ciao Nico! Sono al Queensboro. Vediti una birra. Sei stanco? Come avevo anticipato? Sì. Me lo faccio a metà camminando. Bravo. Fatelo tutto camminando. Mi sento bene, devo essere sincero. Però ho avuto un paio di crampetti al quadricipite sinistro che di solito arrivano al 30°, sono in anticipo. E quindi mi faccio una passeggiata per 500 metri. Al 15° miglio. Dai. 25 chilometri. 10 miglia, che siano 10 miglia, da qui, da casa tua a Fontana Vega. Dai, non è niente. Moltissimo. Sì, sono molto moltissimi. Più di quello che è. Sì. E allora sono da casa tua, fai 20 giri dei giardini. Così. Quelli li ho fatti sicuro. Dai, 20 giri dei giardini. Vi faccio vedere l'East River e Manhattan. Stiamo andando verso Manhattan. Adesso inizia la discesa e poi una volta arrivati a Manhattan c'è la First Avenue dove c'è il delirio. Ecco Ludo. Totale. È tornato Ludo. Ciao amorino. Non ti sentiamo Ludo. Adesso? Sì. Adesso sì. Ciao. Papi si sta riposando 5 minuti e poi riparte. È un grande Papi, è un grande. Bravi. Che figata ragazzi, grazie. È uno spettacolo. Nico, siamo arrivati a 2315. Che bello, grazie. Però allora ne stanno arrivando ancora dai. tantissime secondo noi. Grandi. Grazie a tutti. Quindi adesso vi porto con me fino a First Avenue, tanto c'è la discesa. Ok. E poi metto il telefono. Scusa, in discesa non ti siamo conviene correre? agli sgoccioli. Cosa? In discesa non ti conviene correre? E infatti sto correndo. Ecco. Corri più veloce. Giusto, Ludo? Sì. A che posto sei? Non lo so, amore, devi guardare tu nell'applicazione. Adesso lo guardiamo. Vediamo se si è riattivata questa applicazione. Fra, a te lo fa vedere? Ma non mi fa vedere quanto è. Allora, lui mi dà fermo. Però forse perché Fabri, gira per favore l'applicazione a Tiziana. Perché forse sei sotto il ponte e non prende il GPS, mi dai fermo. Anche a noi non dà niente in questo momento. Che cosa? Perché essendo sotto un ponte, dici, non prende... Può essere. Quanto è lungo questo ponte? Allora dovrebbe essere
1 miglio circa, quindi 1 miglio. abbiamo superato la metà. Ok. Qualche minuto siamo arrivati. Poco più di 1 miglio. No, no, Ok. ma questo è il punto, secondo me, perché è stato un... Dai, però ti vediamo bene, Nico. Cosa? Ti vediamo bene. Allora, Cioè, fisicamente, veramente dico. mi sento bene. Ok. Mi sento bene, purtroppo ho sentito qualche krampetto, è probabile che mi dia un po' di noia più avanti, però come fiato sto alla grande, dolori non ne ho. Bene. Quindi vediamo. Bene I crampi così. rompono. Adesso cerca di non straffare se hai questi crampi. No, Perlomeno questo è il consiglio che ti do io da profana. Poi c'è qui cane Marzio. Che ristori, ma stai bevendo, Nicola? Perché non ti ho visto bene. Sì, sto correndo adesso. No, stai bevendo? Sì, li ho fatti tutti. Tutti? Tutti. Ok. E banane ne hai nei ristori? Ho mangiato un biscotto adesso, poi al Bronx ci sono le banane. Ok. Quindi fra 6-7 chilometri. Mangia e bevi molto all'ultimo ristoro lì. Sto bevendo sempre, quasi un bicchiere al ristoro. Mi sono fatto un gel al 12esimo, 13esimo e adesso appena arrivo al Bronx o mi faccio un altro gel o mi faccio una banana, ma l'acqua la sto bevendo in tutti i ristori. Ok, bravo Nico. Bravo Nico, forza, tieni duro, Grazie ragazzi. Girati il capellino come over the top, cazzo. Alla fine. Grande Nico, dai. Un po' studato, dai. Noi sosteniamo con te l'oncomatologia pediatrica del microsistemico di Cagliari. Grande, soltanto perché l'hai detto, senza respirare una botta sola, siamo con te, meriti Nico. 10. Sì, Nico, dopo l'inglese che mi hai insegnato tu, oncomatologia è proprio roba da poco. Oh, yeah. Stiamo arrivando a First Avenue, Vai, noi ti seguiamo. Intanto continuo con sorry, thank you. Noi stiamo bevendo birretta invece. Bravi, io non vedo l'ora. Ha ripreso l'applicazione. Quanto? 59. Nico, sei al 59% del percorso, forza! Dai, Ni, Bene. è stato bravo sino adesso, continua così. Non mollare e niente crampi. Non straffare. È bloccato. Ciao Gio. Ciao. Buonasera. Sei ancora Nicky? Sì, si è bloccato in questo momento. Sì. Comunque se taglia... Eccolo. Nico, c'è anche Gio. Ciao Gio. Ciao. Dai, Ciao nonno. dati da fare. Ciao, bellissimo. Ciao, non è bellissimo. Nudo, è arrivato il nonno. Nico, sembri un po' sudato. No, proprio bene. Nico, tuo padre dice che sembri un po' sudato. Sì, ma neanche tanto, alla fine è stata una giornata un po' coperta che ha aiutato da quel punto di vista. Lo sentite voi? Ok. Sì. Perfetto, noi siamo tutti qua, Noi siamo quasi a Manhattan, qua povero c'è uno che si è sentito male. Qui ogni persona che arriva porta cibo e roba da bere. Io mi faccio uno stretching veloce. Vai, ti vogliamo vedere in fase di stretching. Ecco, si vede? Vai, si vede. Mannaggia, allora, batteria... Facci vedere la maglia, Nico. 20%, la maglia è un po' coperta. Noi abbiamo ringraziato tutti i tuoi sponsor e li ringraziamo nuovamente. Ringraziamo Riso Ferrari, infatti ci tenevo che li ringraziassi anche tu. Grazie ragazzi, grazie Carlo, grazie a tutta l'azienda. Io adesso, se voi me li ricordate, Maurizio Picciau. Maurizio, cosa dire? Grazie anche perché mi ha aiutato a verificare il mio stato, o meglio lo stato del mio ginocchio quando mi sono fatto male, e poi è un amico al di là di tutto. È voluto essere presente
Tante grazie a Mauri. Centro cash? Qui c'è tanta gente da ringraziare. Mi serve un elenco lunghissimo, però ringrazio tutta l'azienda. Ieri ho avuto il piacere di scambiare 2 parole con Giorgio, che tra l'altro Giorgio Annis, che è arrivato poco fa. Mi piacerebbe sentire cosa è successo, perché l'ho visto un po' più lento rispetto a quello che è il suo potenziale. Spero tutto bene comunque, visto che è arrivato. È arrivato. Giorgio si è allenato poco nei lunghi e la maratona è così. Ho capito. Okay. Però un ringraziamento personale volevo farlo a Giannina. Un bacio. Ok. Grazie Giannina. E al centro cash. Poi c'è il medical. E anche a Sandro devo un ringraziamento speciale, perché nel periodo in cui il ginocchio faceva le storie un mesetto fa mi ha prestato la crioterapia per una decina di giorni e devo dire che mi ha fatto bene. Perfetto, quindi Sandro salva vite, insomma, salva maratone. Aspetta, perché adesso non vi sento più, il ponte sta finendo, siamo al 16° miglio e riprendiamo dopo con gli sponsor e vi faccio vedere la First Avenue. Perfetto. Siete pronti? Sì. Dai, arriva la First Avenue. Wow. No, vabbè. Guarda quanta gente che fa il tifo. Sì. Avete un pubblico non indifferente. Ovunque, dai, wow. Che figata, guarda la bandiera dei 4 amori. Forza Sardegna, forza Nico. Ragazzi, è una figata. Abbiamo preso il 4° distretto, Bene, te ne manca solo. Se arriviamo al Bronx li abbiamo fatti tutti e 5, poi però resta ancora mezza Manhattan. Ma intanto i distretti cosa vuoi che sia, Ni? Non è niente, è solo mezza. Ma non è mezza, non è niente. Non è mezza. Qui ci sono altri bagni, No, mezza Manhattan. Ludo, hai visto che bravo papà? Sì. Tra un paio d'anni vogliamo anche te. Non vi sento, Un pochettino. Bellissima la felpa delle CDC. Bellissima la felpa di Ludo. Cioè, state commentando la felpa di Ludo? Non l'ho vista. Ludo, facci vedere la felpa. La tua. La mia. Wow, eccola. Nico, ci senti? Grande! Che emozione! Franci sta piangendo! Non ho capito se ci sei. La sormella. Stavo per tamponare una. Come caso anche Federico. Non hard. Non passa. Non passa. Non ho capito se ci sente o meno adesso. Ti senti, Ni? No. Ha detto prima che non sentiva. Sì. Nonno, come ti senti? Chi sta meglio di nonno? Nico, ci senti? No, adesso però... No, Certo, queste cuffie adesso fanno caldo proprio questi. questi staccato, che avrebbe fatto vedere un po'. Ecco il Gatorade dell'acqua. Ecco. Sta bevendo dell'acqua. Ci sono anche le banane, Nico? No, c'è l'acqua qui.
Solo acqua. Allora ci senti, hai visto? Bevi Acqua e Gatorade. Bravo. Intanto qui su First Avenue mi hanno detto di stare attento perché è una palla, non finisce più, è tutto uguale. Ma tu non mollare. Sale e scende, che è una meraviglia. Intanto vi faccio vedere cosa c'è per terra. Sembra di fare pattinaggio. Che cos'è? Cosa sono? Adesso prendiamo questo bicchiere qua e poi ripartiamo. Siete pronti? Noi sì. Sei hai tu Sardinia? Ha detto di partire. Ok, vai Nico. Via. Vai. Ragazzi, metto il telefono in carica, ci vediamo nel Bronx. Va bene. Ciao. Ciao, a dopo. A dopo. Ciao a tutti, ciao, ciao. Ciao. Ma dove lo mette il telefono in carica? C'è un power bank, si è portato anche il power bank. Comunque non sei per niente cambiato, Me lo auguro. Non ti vedo da un sacco di tempo, ma sei sempre lo stesso. Certo. Fortunatamente, per carità. Beh. Assolutamente sì. Comunque sta andando molto bene, dai, è ancora bello in forma. Io c'ho troppo caldo con questa roba. Fabri, troppo caldo questa roba. Mi ammazza le orecchie. Sì, però è motivato da questo pubblico, da questa città, perché quando correvo Oristano, poi dopo un po', dopo il 20° era stremato, non sapeva più da che parte andare, poi soprattutto diventava una cosa molto noiosa. Secondo me riesce a fare più di quello che lui, di quelle che sono le sue aspettative, proprio perché questo pubblico lo sta veramente caricando. È meravigliosa sta cosa. Abbiamo due nuovi ospiti, una è la dottoressa Mura. Ricky, vieni qua. Che ci sente, dottoressa? Ci siamo riusciti finalmente, tutta la sera che ci proviamo. Dottoressa dell'oncologico, insomma. Ci sono anche tantissimi bambini. Si è collegata Alessandra, che è una carissima amica di Nico. Ah, ok. Ciao. Lanciata, veramente possiamo dirlo, perché lei si è veramente lanciata. Ciao Ale. Ci sono i bambini che volevano Ciao, Ludo, fondamentalmente. Ti salutano Ludo, i suoi amichetti. In che senso si è lanciata, Fra? Ma Fabri, non c'è più la dottoressa? Abbiamo perso la dottoressa di nuovo. Abbiamo perso. Ciao. Ciao Ludo. Sì. Ciao Ludo. Ciao Ludo. Ale ha pubblicizzato l'evento in modo egregio, proprio direi. Ale, racconta cosa avete fatto. No, raccontalo tu, Franci. È vero, senza la tuta non ti riconoscevo, è vero, abbiamo montato noi quel video, quindi... Esatto, l'avete montato voi, quindi... Sì, l'avete montato voi, esatto. Sono io, sì. Non sono pratica con i social, non sono molto... Anch'io, perfetto. Sì, il video perfetto. Complimenti per il lancio e per il video. Io vi ho invidiato molto. Sì, ma fare saltare è molto più facile che raccontare tutta quella roba che abbiamo dovuto dire. Dici, perché io ho trovato difficoltoso saltare anche. È come si chiama? No, è molto più semplice, te lo assicuro. Bene, avete fatto una cosa, direi, a parte che originale, avete trasmesso il valore e l'efficacia proprio di il senso di un gesto. Quindi l'ha fatto solo per il significato che aveva. Per assolutamente.
Qualsiasi avete cosa... proprio reso bene il significato di tutto. Quindi Infatti grazie. gli ho detto a Nico, potete usare anche le parti dove ci impappiniamo, tutte quelle robe lì che va bene uguale, perché tanto comunque era il gesto che Assolutamente contava. sì. Si è collegato qualcun altro in macchina? Ciao Pietro. Ciao a tutti. Pietro! Ciao, Ciao, come state? Tutto bene. Come Sì, sta alla guida andando? dove? Come sta andando? Sono alla guida, io lavoro in Liguria, sono in questo momento vicino Riva Ligure, che è un paese, uno dei paesi che ci sono vicino Sanremo, io lavoro qua. Purtroppo, come capita ormai quasi tutti i fine settimana, sono reperibile, sono dovuto uscire per questioni di lavoro, quindi la mia diretta in questo momento è dall'auto. Per fortuna non c'è traffico, sono abbastanza tranquillo e posso guidare e parlare, però mi spiace essere in macchina, non riuscire a fare un collegamento fatto per bene da casa. Però Sembra che tu insomma, abbia il cellulare stabilizzato, perché ti vediamo... sì, perché ho il poggia cellulare, quindi sta lì, tanto che si usa anche per navigatore, ormai la macchina è attrezzata. Esatto. Cosa fai lì in Liguria? Io sono un veterinario, lavoro per il servizio ASL, quindi sono ormai in pianta stabile qui dall'inizio di febbraio. È venuto anche Francesco, è venuto a trovarmi a giugno, giusto Fra, se non ricordo male. Sì, giugno. Abbiamo fatto qualche corsettina insieme anche qui, come ogni volta che ci si vede. Quando ho il malumore guardo il nostro reel. Sì, quello della prima corsa o quello in cui poi ci ha sverniciati un tizio con la metà dei nostri anni, un fisico da modello che correva praticamente nudo sulla ciclabile e noi eravamo dei relitti ambulanti. Raccontaci un po' la tua esperienza da runner. Vabbè, io sono un runner, diciamo, un po' sui generis, però anche molto simile a tanti altri che hanno iniziato da grandi a correre un po', perché io ho iniziato che avevo ormai 33 anni a farla come attività sportiva prevalente, che poi ormai è diventata un'attività di vita prevalente, perché corro tutti i giorni, se riesco almeno un'oretta al giorno. A me ha cambiato la vita perché, come tanti altri runner, ho iniziato che ero un po' sovrappeso, il mio un po' significa 40 kg sopra, e poi pian piano sono riuscito a dimagrire, o meglio, in realtà io volevo dimagrire per poter correre meglio, perché del peso non mi è mai interessato tanto, quello è stato un aspetto, riuscire a dimagrire è stato un aspetto secondario, diciamo. E poi ho iniziato a correre su lunga distanza. Per questioni lavorative sono capitato in tanti posti in cui ero fondamentalmente da solo, per cui avevo un sacco di tempo libero, lo utilizzavo quasi tutto per correre, un po' anche come capita a tanti altri, come è capitato anche a Francesco. Poi ho iniziato a fare le gare, ho visto che facendo le gare non solo era bello per la questione gara, insomma, perché comunque ti dà qualche stimolo in più, ma poi si incontrano sempre un sacco di persone, ti diverti, fai amicizia. Quindi ho iniziato a gareggiare, le gare dalla mezza sono passato poi alla maratona, ormai la mia idea di gara è la maratona, quindi correre tutti i giorni, diciamo, non dico che non mi pesa dal punto di vista fisico, insomma un po' di fatica la faccio anche correndo la mia solita distanza al solito passo tutti i giorni, però quando devo preparare una gara, se deve venirmi in mente una distanza, è solo la maratona ormai. E oggi c'è New York, c'è forse anche Venezia, era oggi, giusto? Se non ricordo male. Già fa. Oggi c'era Torino. Oggi c'era Torino, è vero, c'era Torino, c'erano un paio, ce ne sono diverse, insomma. Non è niente, è una storia molto semplice, insomma, comune a tutti. Accavallare due maratone, cioè soprattutto accavallarla quella di New York, non è Sì, però, guarda, New York è la maratona per cui ci si va, se sei fortunato riesci a farla una volta nella vita e va già bene, insomma, per cui non è che
chi fa New York poi la faccia tante volte, anche se secondo me è una delle gare per cui varrebbe la pena partire tutti gli anni e farla tutti gli anni. E quindi, insomma, non dico che ci sia contenta a fare le altre, perché Torino deve essere una bella gara, anche Venezia è una bellissima gara, quella di Venezia, le si fanno, insomma. Poi conosco tante persone che non viaggerebbero mai, non prenderebbero mai un aereo, per cui quella di New York magari proprio non gli interessa nemmeno. Alcuni non la vogliono fare per principio, insomma. C'è tutta una serie di questioni sulla maratona di New York, potremmo stare a parlare per giorni. Qui si apre proprio un mondo su chi vuole partecipare a New York, chi non vuole farlo, chi la fa ma poi dice ma sì, era una gara come tante. Secondo me è un matto uno che dice una roba del genere. Personalmente non ho mai corso un'altra gara come la maratona di New York. Nessuna gara ti dà... Una volta? Io l'ho fatta una volta sola, l'ho fatta nel 2018. Tra l'altro avevo partecipato per raccontarla, facevo le live, insomma, quindi neanche per correrla al massimo delle possibilità. Cioè, se anche l'avessi corsa al massimo delle possibilità, l'avrei corsa nello stesso modo, perché è l'unico modo in cui puoi correre quella gara, che ti trascina proprio il pubblico, è la gara più bella dal punto di vista del supporto delle persone e di quello che succede, insomma, è proprio bella. Diciamo che questo discorso lo puoi estendere secondo me un po' a tutte le major, nel senso che è talmente uno show. Nello show Chicago, per esempio, ma anche Londra, meno Berlino, però questo è un gusto personale, però Chicago, Londra, New York sono uno show nello show, quindi chi fa tante maratone, chi è esperto ti dice sempre, nella major goditela, cioè goditi la giornata, goditi la festa, perché sai, quando vai al massimo delle tue possibilità, cioè io nelle gare veloci che ho fatto, io non mi ricordo niente, cioè nel senso... mi ricordo di me stesso tipo cavallo con i paraocchi, cioè con la bava alla bocca e così per arrivare il più presto possibile. Lì lo puoi fare nelle maratone che magari poi fai. Venezia è bellissima, io l'ho fatta 3 volte, è stupenda, quindi la puoi comunque rifare, mentre invece New York, Chicago, magari veramente, come dice Pietro, ti capita una volta nella vita e sprecarla tra virgolette, perché poi ognuno ha i suoi obiettivi nella vita, però sprecarla per correre al massimo della tua possibilità e magari non vedere i bambini, non vedere il pubblico, non sentire la musica, secondo me un po' te ne penti alla fine, no? Cioè, sì, assolutamente sì. Quindi sì, sono assolutamente d'accordo, Fra, lo sai. Queste gare sono un'altra cosa, cioè va veramente goduta. Poi se tu te la godi andando a 3 ore, perché di solito fai 2 ore, va bene lo stesso, capito? Cioè non è che la devi fare 10 ore, la devi fare comunque un po' più al passo relax, al passo che ti dà la possibilità di ricordarti praticamente tutto quello che vedi, ecco. Sì, infatti ricordi, noi l'ultima maratona che abbiamo fatto, diciamo, insieme è quella di Firenze, nello scorso anno, più o meno in questo periodo. Insieme, e lì aveva... Beh, vabbè, nel senso, eravamo lì entrambi, dai, Fra, mi hai capito. E lì abbiamo tirato tutti e due come dei dannati. Io ricordo solamente il punto dell'arrivo, non ricordo quasi niente, perché ho corso per fare il tempo, ero molto concentrato, lì avevamo proprio l'obiettivo, cioè nonostante fosse Firenze, insomma, che è una delle città più belle del mondo, non è che ricordi chissà che. Perché non te lo ricordi? Ricordo vagamente un pochino di pubblico a Ponte Vecchio, ma proprio vagamente, neanche un grosso quantitativo di persone. A New York ti so descrivere ogni miglio, ti so dire ogni cosa. Ma perché è così? Alla fine anche Firenze è una di quelle maratone che secondo me va goduta. Poi, ripeto, è vicina e quindi la puoi fare anche un'altra volta sicuramente. Io parteciperò per la 5ª volta a fine mese, quindi... però anche Firenze, come Venezia, come Roma, è una maratona secondo me che una volta la devi fare per godertela, per vedere lo spettacolo, per vedere il panorama, monumenti, sono tutti in città. Vabbè, Venezia no, Venezia parte un altro posto. Roma e Firenze sono tutte in città, quindi veramente sono uno spettacolo nello spettacolo, ecco. Poi ormai
con Nico come allora, ci siamo sentiti. Beh, come per molti altri runner, il primo approccio è stato quello dei social, perché ci si conosce più o meno con questa modalità ormai, soprattutto quando le distanze sono così grandi, ci si riesce a mettere in contatto tramite Instagram o Facebook e poi si scopre, per noi runner è molto facile, si scopre di avere una passione comune e quindi si fanno 2 chiacchiere e poi vabbè, il progetto è molto bello, quindi per cui per il problema di connessione probabilmente partecipo molto volentieri. Sì, tra l'altro stanno aumentando le donazioni, insomma bisogna Quanto siamo, Fabio? Sì. Siamo a 2.355 euro. Che sono sempre pochi. Qua e ha donato subito dopo. Sì, sono sempre pochi, però dobbiamo... Non ha risposto, guarda. La dottoressa sì, mi ha risposto, mi ha detto non ce la facciamo proprio. Noi sì. Ma neanche telefonicamente. Prova a chiamarla e magari le Voi facciamo fare un siete saluto. Siete online da oltre 4 ore? Tutti? Siamo online, qua dentro sì, e Francesco ci segue Da 4 ore, da più di 4 ore. 4 ore e 24 praticamente state facendo anche voi la maratona, Mi sento dal un po' punto di vista mentana. della fatica. Guarda, qua diluvia, c'è un diluvio universale da ieri, quindi cioè, col cane siamo qua in relax. Quindi... Strano a Londra comunque. Facci salutare di nuovo il tuo cagnolino. Fra. Dai, che io non l'ho visto prima. Vieni, bambino, vieni. Vieni. Marzio è una personalità di internet. Non so se voi avete avuto modo di vedere. Ciao Marzietto. Oh, ma ora questa è una nota personale. Sta invecchiando, è tutto bianco, Fra. Anch'io, Ormai lo conosco da 5 anni. Purtroppo sì. Purtroppo sta sì, pian piano. Mi sembra che stia invecchiando bene. Un altro cane, il mio cane ha praticamente forse visto tutti gli stati d'Europa. Cioè, adesso non ce la fa più. Proprio. Sì, però non gli piace più, vuole stare sempre a casa, sempre solo a casa, vero? Vitaccia. Vitaccia proprio. Sì, infatti. L'ho spremuto troppo quando era giovane, adesso non c'è Ma più. ascolta, ma non va con te a correre? No. La corsa, come insegna anche Pietro, è il tuo momento. Io sono d'accordo con te. C'è chi mi dice, perché non vai con qualcuno a correre? Io vado sempre da sola. No. Corsa però Francesca, allora io sono di questo parere, cioè io preferisco correre, cioè o meglio, no scusa, ho sbagliato, preferisco correre in compagnia, ma mi piace di più correre da solo. Anche a me. Lo so che sembra una cosa in antitesi una con l'altra, esatto, però allora la corsa da solo ti permette intanto di avere proprio i tuoi tempi, i tuoi spazi, decidere dove andare, che percorso fare, quanto tempo metterci, se vuoi provare a tirare, vuoi provare ad andare più lento, insomma, correre da solo ti permette di fare quel che vuoi, fondamentalmente, e poi quando almeno per quel che capita a me, quando corro da solo sono proprio fuori da tutto il resto. Cioè la corsa da solo significa che io esco di casa o vado via in pausa pranzo per il lavoro e il lavoro resta lì e io sono fuori a correre e le cose di casa restano a casa e io sono fuori a correre. Quando corri con qualcun altro, a me piace molto, Fra lo sa, corri e ti fai la chiacchierata, condividi magari anche le esperienze di gara quando c'è qualcuno che conosci poco. Con Fra invece ormai parliamo anche, praticamente facciamo filosofia ogni volta che ci vediamo, quindi è bello perché riesci a condividere qualcosa con un'altra persona e alla corsa non ci pensi praticamente più, perché quando si corre insieme si corre al passo che tutti e due riescono a tenere per parlare, quindi sì, è un passo tranquillo, è un passo
Sì, esatto, è un passo molto rilassato e a me piace tantissimo. Mi piace farlo anche in gara. È un passo alla running trip. Esatto, è un passo da running trip, che poi è il progetto incredibile di Fra, che Esatto. è una delle cose più belle. Scegliete running trip. E soprattutto c'è il logo del cane, giusto? Sì. Il logo del cane? Dall'altra. Dall'altra, Fra. Il logo giallo della bellissimo. faccia del cane, di Cane Marzio. Cane Marzio. Questo nome da dove viene? Ascolta, si chiama Marzio il cane, poi un annetto dopo che ce l'avevo mi sono fatto il primo tatuaggio in onore suo e praticamente ho messo la foto su Instagram, ho messo hashtag Cane Marzio, ho detto caspita però bell'hashtag Cane Marzio, bello. Quindi me la sono cantata e suonata da sola. E oggi si chiama Cane Marzio praticamente. Io, Francesco, salvato sulla rubrica telefonica, poiché Francesco Sanna ne conosco diversi, e io ho Francesco Marzio, perché così non lo confondo con nessuno. Io adesso lo metto proprio Cane Marzio, secondo me funziona di più. Tu Pietro invece dove stai andando? Adesso sto rientrando verso casa, sono quasi arrivato, ok. quindi mi fermerò lì, sperando che di non ricevere altre chiamate, insomma, che la reperibilità è sempre un pochino imprevedibile, però insomma va bene, è parte del lavoro, quindi ci sta, è il lavoro che mi piace, per cui va benissimo. Ma è andato bene l'intervento, dai. Sì, allora io mi occupo, la mia parte è quella di igiene degli allevamenti e del benessere animale, per cui quando mi chiamano in reperibilità di solito è perché c'è, magari come è successo oggi per esempio, c'è un cane vagante che è da recuperare, e quindi quando l'operatore, non lo faccio io tecnicamente l'intervento, però quando l'operatore non riesce a catturarlo magari serve fare una sedazione e allora interviene il veterinario. Poi in realtà, come può capitare, magari io vado lì e riusciamo in due a tranquillizzarlo e non serve neanche fargli un anestetico, insomma, quindi si riesce a recuperare il cane senza problemi, come è successo oggi. Per cui non dico che faccio un'uscita a vuoto, però più o meno è così. Sì, insomma, poi tra l'altro è la cosa che preferisco fare, cioè, o meglio, mi va meglio uscire a vuoto piuttosto che tirar giù un animale con una sedazione, che è sempre un rischio. Hai pensato di andare a fare i soccorsi correndo? Il problema qui è che praticamente ci sono 200 metri di pianura in Liguria, non so se avete presente la conformazione, e poi è tutto da collina, si passa subito alla montagna, per cui andare in questi paesini che poi magari distano 3 chilometri in linea d'aria e ne devo fare 30 in macchina per fare tutti i tornanti, quindi non sarebbe una cattiva idea per le questioni di allenamento, ma sarebbe un pochino poco fattibile per la tempistica di intervento. Sì, per la tempistica di intervento. Direi. E intanto ci ha raggiunto Eugenio. Dove sei, Eugenio? Central Park? Non ci Mi sembra Central Park, sì. Sì, anch'io. Quasi all'arrivo. Sono a Central Park, sono alla fine di Central Park. Dovrebbe essere la penultima curva di questo rettilineo, e poi alla fine del rettilineo c'è l'ultima curva che porta verso l'arrivo. Quindi quando arrivano qua i ragazzi sono... Vabbè, ormai ce l'hanno fatta, dai. A che punto è? Non lo sappiamo? È superato il 19esimo. 71% del percorso. Ok. Quindi avrà ancora 2 ore più o meno. No. Al 19esimo miglio? Miglio. Ah, ok. E allora sì, forse un'oretta. Sì, 1 ora e 10 forse. A che ora è partito? Lui non è da 4 ore e 31 in gara? No, allora. No, assolutamente. Lui è da 3 ore in gara. Ah, ok, perfetto. Sì, allora neanche un'oretta. No, dice la proiezione è 4 ore e 36. È vero, sì. Ah, quindi 1 ora e 36 ancora. Questa dove c'è Eugenio è ovviamente la parte più bella del percorso, con tutte le persone.
Lì arrivo, no Pietro? Sì. Quasi Sì, all'arrivo, siamo quasi all'arrivo. Sì, c'è tanta E invece gente. dov'è Mike? Tu riconosci qualcosa? Dov'è? Allora, io credo che lì dove è Mike, che ci sono quelle costruzioni, sia l'ultima parte appena entri a Manhattan, però è la parte alta poco prima di arrivare a Central Park, dove c'è quell'altro parchetto che si vede che sembra Central Park, o meglio che tu credi che sia Central Park, ma in realtà non è Central Park, e ti mancano ancora 5 miglia da fare, per cui sono quasi 7 chilometri di corsa ancora. Ma non è quindi appena sceso dal Queensboro? È che non riesco a capirlo, perché questa curva potrebbe essere anche quella del Queensboro, ma mi sembra un po' troppo larga. Quella del Queensboro è proprio una curva a gomito. Anche a me sembra troppo larga. Oh, comunque anche New York mettono le balle di fieno. Stavo dicendo la stessa cosa. Poi fanno la gara del lancio della balla di fieno come alla fiera di Sili. Vedi, tutto il mondo è paese, anche New York alla fine è la balla di fieno di Sola Russa. Bravi. Oh, vedi fuori appena finisci il ponte la gente come si ferma a pezzi. Ma sai che questo forse sì, sai che forse è il Queensboro? Secondo me sì. Sai che forse è il Queensboro, ma mi sembra un po' troppo larga. Io ho una vita un po' troppo movimentata. Scusa, dal Queensboro passi sopra e sotto? Il Queensboro passi solamente all'interno del Queensboro, la parte sopra è solo per le auto, per cui dove ci sono le auto non passi, e passi su una parte sotto in cui ti ricongiungi, ci sono 2 livelli auto, e passi nel livello auto che sta all'interno, su ci sono auto e il treno passa su. Quindi si passa alla parte interna. Potrebbe essere quella, sai, sì, potrebbe essere quella. Non ricordavo questa curva così larga, ricordavo proprio una curva a gomito che gira poi su First Avenue, se non ricordo male. Sì, così ha detto Nicola prima. Sì. Poi da First Avenue fai quei 5 km circa tutti su First Avenue. Rispondi tu alla domanda che fa un utente. Maria Luisa. Hanno tante transenne. Non credo. No, non credo neanche io. Non credo neanche io. Guarda, anche solo alla Sartiglietta ci sono più transenne. La transenna è roba mia comunque. La transanna è roba tua. C'è un aneddoto. Vai, raccontalo. Firenze, 4 pandemia 2 anni, sì, 2019 o 2018? 2018. Firenze 2018 volevo fare la prima volta nella vita sotto le 3 ore 30 in maratona. Quindi mi sono fatto accompagnare dalla partenza da un nostro amico Gianluigi, molto più forte di me, e stavamo andando a un passo giusto, quindi per fare 3 ore e mezza in maratona devi fare 4,55 più o meno a chilometro. Quindi stavamo andando benissimo alla grande sino al 26 in cui mi viene la brillante idea: beh, raga, io vi mollo, sono in forma questa volta, vi mollo, parto. Mi sono fatto dal 27 al 38 a 4,30, 4 e 28, salvo trovare una transenna al 39esimo e attaccarmi alla transenna perché ero morto. Finito. Praticamente dopo 25 minuti è arrivato quel mio amico che mi voleva accompagnare che mi ha dovuto staccare di forza, cioè proprio io ero attaccato come una cozza alla transenna, proprio non mi staccavo più. Devi correre con la transenna. No, io credo che se lui non fosse passato sarei ancora attaccato a quella transenna. Invece mi ha staccato, mi ha spronato, e alla fine abbiamo anche raggiunto l'obiettivo per cui eravamo partiti. Però da quella volta, insomma, nell'ambiente gare sono ricordato come l'uomo della transenna. Sì, perché Francesco, dovete sapere che Francesco partì, in realtà ora quanti ne hai fatto? Fra 26? 27. Ecco, 27, ma fino alla 12ª, 13ª faceva tutte le cose. Diciamo che sono esperto
sono esperto da 4-5 maratone, dai. Faceva tutte le cose che non si devono fare, quindi partire a bomba, non pensare che la gara è molto lunga, rifornirsi, come si dice a Oxford, a cazzo, e poi, soprattutto, quando aveva voglia di accelerare senza guardare il tempo. Queste cose le faceva sempre. Poi, quando hai iniziato a fare le ultramaratone, ti sei reso conto che sulla maratona potevi dar di più, e lì hai iniziato anche a gestirla meglio. E infatti poi i risultati sono arrivati, che sono l'ultima delle cose che ci interessano di solito, però quando arrivano Vabbè, però ci sta. fa piacere, insomma. Sì. È arrivato il rancio, Cioè, dicevamo Ah, che eravamo in bene. diretta con Jimmy prima, che più o meno abbiamo gli stessi tempi. Io sono un po' più Sì. veloce di lui No, perché ma ne faccio di più e sono più esperto. Sì. Sì, Solo ma per quello. anche Jimmy ha iniziato ad andare molto bene adesso. Insomma, Jimmy va bene. sì, ma lui Vabbè, forse Jimmy c'ha avuto un po' più metodico. testa dall'inizio, esatto. Noi siamo un po' più cani sciolti della corsa, ci siamo bruciati sulle prime, ma poi abbiamo imparato come non si muore in gara. Sì. No, che alla fine bisogna impararlo, perché poi davvero poi non è neanche più un divertimento se soffri in quelle Sì, condizioni. sì. Cioè, ti può capitare una volta, poi se ogni volta è così, poi alla fine molli anche. Ti ricordi, Pietro, che quando dicevamo forse non è la gara giusta all'inizio? Te lo ricordi? Forse non è la Sì, mi distanza ricordo. giusta, forse non sono Mi ricordo bene. Invece siamo tutti portati, basta un po' di diciamo tecnica, un po' di ordine mentale. Sì, esatto, bisogna fare un po' di schemini e pazientare un pochino. Assolutamente. Ragazzi, mi riconnetto tra un attimo, sono così, riesco a connettermi da casa in condizioni di tranquillità. A tra poco. A poi. Va bene, grazie. Ciao. Si è connessa interessante. Anche io, ragazzi, porto il cane giù e ci vediamo tra un po'. Ok. Io spengo, ma il resto si un vede. giretto a Londra, faccio anche una ripresa. Sono col PC, Ti aspettiamo, Cane Marzio. Sì, che sto mangiando. Io continuo a ricordare adesso, visto che abbiamo questo spazio libero, di continuare con le donazioni. Trovate il link sia nella post Facebook della diretta e il link anche su Instagram. Sosteniamo quindi con una piccola donazione l'oncomatologia pediatrica del microcitemico di Cagliari. Basta poco, Nico lo sta facendo proprio per questo motivo qua. Fisicamente non è in formissima, ma ha deciso di farlo lo stesso, proprio perché il suo obiettivo non è tanto arrivare al traguardo con un tempo fantastico, quanto raggiungere un traguardo diverso, un traguardo importante non solo per lui ma per tutti. Quindi io vi chiedo di mettermi veramente la mano sul cuore. Sul portafoglio. Sul portafoglio. Prima sul cuore, poi sul portafoglio. Pensate a tutti i bambini che ne hanno bisogno davvero. Io questa cosa la sento profondamente. Uno, perché Nico mi ha trasmesso questo suo obiettivo, questa sua causa me l'ha trasmessa tutta, con tutta la sua emozione. L'ho visto piangere, l'ho visto raccontarmi in maniera effettiva ciò che sente, ciò che prova per la città di New York. Il motivo effettivo della sua maratona è ciò che lui si porta nel cuore. Non sto qua a raccontarvelo perché molto probabilmente sono cose sue personali e non voglio fare la sputtanatrice, diciamola così. Però ciò che sicuramente lui vuole che sappiate tutti è che tutto questo, tutta questa sua fatica, perché in realtà lui non ha fatto un percorso di preparazione, lui non è un maratoneta, lui è uno che ama sicuramente correre, ma non si è preparato per una maratona, questa è la difficoltà. Quindi il suo sforzo è maggiore proprio per questo motivo. Quindi una donazione a voi non costa niente. Lui ha fatto una maratona per una causa giusta, voi fate una donazione per una causa giusta. Quindi trovate tutti i link. Io ringrazio ancora tutti gli sponsor che hanno sostenuto Nico, che hanno sostenuto insomma questo grande progetto.
Ringrazio Francesca Di Nicola che ha sostenuto. Cognome. Niente cognomi, la ringrazio, è qua, ringrazio Francesca perché anche lei ci ha dato un grande sostegno, ringrazio la famiglia che è qua presente con tutti noi, ringrazio Ludo che ci ha sostenuto in questa diretta facendo il tifo per il papà. Ringrazio. Tra l'altro sentivo che aveva un po' di tosse. Sì. Probabilmente non era informissima. Non era informissima neanche Ludo. Nonostante tutto non ha partecipato, esatto, ha partecipato anche lui. Ringrazio tutti gli sponsor che poi finirò di ringraziare insieme a Nico. Sono stati insomma forti nella donazione, sono stati forti nel sostegno, hanno creduto anche loro in questa causa. Ringrazio l'agenzia Nodo, di cui io faccio parte, e non sto facendo un ringraziamento a me stessa, ma faccio un ringraziamento a Nico per averci dato la possibilità di sostenere, di partecipare a livello totalmente gratuito, lo dico, in questo progetto in cui noi per primi abbiamo creduto. Quindi il ringraziamento non è di Nicola a noi, ma è il nostro ringraziamento dell'agenzia Nodo a Nicola, perché per noi questo è stato un progetto tra tanti. Ma proprio non lo troviamo. Forse uno dei migliori, dico la verità. Rimaniamo qua in attesa che Nico arrivi. Loro hanno i donuts e noi abbiamo i fatti fritti. Manca paragone. E diteci cosa preferite, i donuts o i fratti fritti? Sì, c'è Io un pezzo di pizza. sì, c'è fratti o fatti? Sono i fratti, quindi Paraprecious. Aiutateci anche diciamo, da chi ci sta seguendo, si dice fatti fritti o fratti fritti? C'è Sandro che ci fa gli applausi. Sandro comunque... Un ringraziamento a Sandro. Esatto, ma Sandro vieni con noi, scusa, vieni... Ma se ti vuoi collegare, ti lanciamo subito. Dai, sarebbe bellissimo. Ti giro il link e così partecipi anche tu alla diretta e racconti anche tu un attimino il progetto di Nico, che poi è legato tantissimo al tuo lavoro, no? Che dici, Fabio? Assolutamente. Sì, se ce l'hai. C'è Santina che risponde fatti fritti. Non sono d'accordo, non sono d'accordo. Secondo me, ecco Nico. Ponte! Ponte P. Che si dice da quelle parti? Allora, da queste parti si dice che la First Avenue è una cagata. Amore, scusa, si dicono queste cose, ma guarda, quando si deve dire. Perché? Perché è orribile. Perché non finisce più, aveva ragione Jolly. È lunga e sale, scende, sale. Adesso stiamo salendo sul Willis Avenue Bridge e arriviamo al quinto distretto. Quindi sì, dopo stai per arrivare al 20° miglio. Al 20°. 20° miglio. Dopo il ponte. Nico! Oi. Quanti ne mancano? Fai il conto, vediamo se ci riesci ancora. 6.2. Bravo. E allora sei ancora in forma smagliante. No, devo essere sincero, mi sento bene, molto bene, tranne che mi devo fermare crampi ogni chilometro, perché altrimenti come fiato e testa sto benissimo. Ma polpacci o mi manca cosce? proprio quadricipite sinistro e tutte e due i solei, tutte e due la base del polpaccio e tutte e due le gambe, però quello che rompe di più è il quadricipite.
L'avevo messo in conto perché negli ultimi 2 lunghi che ho fatto mi ha dato questo problema. Pensavo di essere abbastanza idratato, ma alla fine l'insorgere dei crampi non è prevedibile dal punto di vista alimentare. Sì. Con il mio allenamento poi ci sta tutto, che arrivi. Non dovevi smettere Stiamo di bere entrando nel birra. Bronx, devo dire. Dovevi continuare a bere birra. Che se mi Ah, senti, allora, il microfono attivato. Stai scherzando, la pischella Guarda chi c'è. Ciao Diddo, c'è Auri. Ciao Auri, non la vedo ma mi fido. Ah sì, adesso la vedo. Ciao Auri. Mi sta salutando anche il Ludo? C'è anche il Ludo, amore. Saluta il Ludo. Ciao. Ciao a tutti, ciao Franci. Sei emozionata, amore? Ti stanno seguendo un po' tutti, eh? Ascolta, ditemi una cosa bella per finire il ponte. A quanto siamo? 2355. Si è leggermente fermato. Boh, non lo so, ma donate. Si è fermato perché questa è ora di aperitivo. chiedere a tutti di mettere le mani in tasca, insomma. Ascolta, Checca. Checca, ti stanno chiamando. È impegnata, Sì. Checca? No, è qua. Eravamo arrivati Nico. ai The Medical. Aumenti un Tanto po' altri di... Eravamo 2 minuti arrivati ai The camminando me li faccio. Sì. Aspetta, perché io sto mangiando un pezzo di pizza. Ti scogliona? Buon appetito. No, guarda, fame zero. Mi berrei una birra. Me li metti di sponsor, Tra Fabio? l'altro, prima un tizio si è fermato, si è bevuto una lattina di birra a Stella e poi è partito sbanda e mi è venuto anche addosso. Ci siamo fatti due Vedi, risate, vedi, gli ho vedi. detto che però Tu bevi solo poteva acqua, darmi un Nico. rossetto. Per ora sì. Ok, Tra allora 6.000 continuiamo poi con gli vediamo. sponsor, visto che ci siamo. Te ne dico altri 3. Iosto, Etto e Frammento di Cagliari. Allora, grazie a Pierluigi e a tutto il suo team. Avrei voluto fare un salto prima di partire, ma purtroppo non ce l'ho fatta, quindi ci vediamo al rientro. Perfetto. Grazie Pier. Poi c'è Carpatinus. Qui ringrazio Valeria e Floriana. Un abbraccio. Valeria la conosco da quando siamo bambini praticamente. Sono altre 2 amiche che hanno deciso di darmi una mano. Grazie. Di sostenere questa giusta causa. Poi abbiamo Trattoria Margherita. Trattoria Margherita, c'è da fare prima dei ringraziamenti c'è da fare i complimenti perché da quest'anno saranno nella guida Michelin. Esatto, E quindi grande Giacomo e grande tutti i suoi ragazzi e grandi i suoi ragazzi, assolutamente grazie anche a loro. Ok, poi abbiamo Assicurazioni Generali. Assicurazioni Generali, filiale di Città Giardino, via Beato Angelico. Perfetto. No, facciamo la pubblicità a tutti Sì, quanti. sì, hai ragione. È Ma ci l'agenzia tenevo di che lo Maurizio dicessi Serra, tu. anche lui un caro amico che ringrazio, è sempre stato molto disponibile e anche lui ha accolto subito questa proposta appena gli è stata fatta. Intanto stiamo entrando nel Bronx, ragazzi. Ok, stiamo entrando nel Bronx. Adesso Più o dovrei meno, fare dai. uno stop. Vedi, va a pensarci. Quasi quasi. Facciamo un altro sponsor che poi mi rimetto Sistella? a correre, dai. Sistella? Sistella mi porta via 10 minuti. Allora, Sistella, Sistella, Laura e Angela sono le mie, come si dice, partners in crime, le mie colleghe per quanto riguarda un SAR da New York quando non correva, ed è con loro che faccio i viaggi appunto nella cannonera come coordinatore dei gruppi, quindi grazie tante alle ragazze e buon lavoro. Poi tipografia oristanese. Tipografia oristanese ci ha stampato tutto. Ok.
ci ha stampato le maglie, i volantini e i locandini, grazie a Leonardo, a Corrado, anche loro disponibilissimi, nonostante le feste sono riusciti a fare tutto il lavoro per tempo. Ok, e poi te ne manca uno, Why? Scusa? Why? Grazie a Why Sport anche. Sì, sono gli integratori che utilizziamo prevalentemente, che hanno deciso di darci un contributo con degli integratori e con la tuta che userò nel post gara, quella che ho fatto marchiare con gli sponsor. Miglio? Sei arrivato al 20° miglio, Nico, forza! Grazie ragazzi! Non mollare! Vi bacio, ci vediamo dopo! Perfetto, forza! Ciao amore, ciao a tutti, grazie, mi raccomando ragazzi, mettete le mani in tasca e non tirate fuori i fazzoletti, ma monetine da 2 euro! Grande Nico! Un banconote da 50. No, io ho le orecchie bollenti. Comunque Nico ha interrotto una cosa che stavamo cercando di capire. Il parafrittus. Allora, c'è Anna Franca Qui passiamo dai miglio e parafrittus che dice parafrittus. Santina Marini che dice fatti fritti. Ok. Qua sta nascendo. Aiutateci perché è una cosa molto importante. Michi, vedi Google cosa ci dice dalla regia, Michele. Fatti fritti. Perché come sapete la forma e la riga bianca ricordano il saio marrone e il cordone chiaro dei frati. Quindi frati fritti. Frati fritti. Anche per Google. Però per molti chiamarli fatti fritti è un sacrilegio, perché in italiano il termine corretto è frati fritti. Ok, quindi frati fritti. Marini deve un po' riguardarsi i termini. Sono riuscita a girare il link a Sandro. Ok. Speriamo si colleghi anche lui. Assolutamente, dai, ci sono. Da 4 ore e 55 minuti collegato. Che tipo. Niente, Santina Marini è contro Google. Poi ci parlo io, dovrebbe essere mia madre, tra l'altro. Medica, sto correndo con te da 4 ore e 55. Sì. Non c'è sponsor più attivo di Ile Medical, insomma, cioè abbiamo... un altro video, vogliamo vedere un altro video di quelli di preparazione. Io stavo veramente cercando quello di Ale, ma... Ah, trovato. La mascotte. Mentre ti scavi. Stiamo caricando un altro video. Adesso Fravi, mentre carico, vi dirà qualcosa a lei. Assolutamente non mi chiama Fravi. Non rispondo a questo richiamo. Vediamo questo video. Sono andati avanti con le donazioni. Ah sì? 2.455. Oh, una donazione importante. Questa era potente. Ottima. Sì, una da 100. Vai. Grazie. Magari con la dottoressa... Possiamo arrivare ai 2005, quindi forza, frugate bene nelle vostre tasche. Io voglio arrivare a 3.000, quindi forza.
E che se continui a donare 3 euro alla volta, però... Cioè... Posso caricare la carta della mia mamma? 3 euro alla volta. Va bene, lo devi caricare 1 euro. Ce l'abbiamo, medica, gay. Sì, vediamo, non c'è ancora la risposta. Magari tra un po' sarà in questa. Andiamo alla qualcuno corregge il canale addirittura. È bella la bianca, sì. Grazie. E poi non so se vi ricordate, è che non c'è Ale, che non si è... No, che è viola. Non ho visto male, c'era un cane? Non l'ho visto. C'era un cane? Sì, no, nella... Dove l'hai visto il Uno cane? che correva nella schermata della maratona. Cane Marzio. Comunque toglietegli la birra, perché... Cane Marzio sta dormendo, poverino. Che brutta vita che fa Cane Marzio. Ehi. Quindi siamo arrivati ai 2455. Adesso 10 minuti arriviamo a... Adesso rimettiamo il lancio. Ciao a tutti, siamo qui per lanciare un progetto. Il nostro amico, un sardo a New York, il 6 novembre sarà alla maratona di New York. Non si sa se correrà, camminerà, di sicuro forse piangerà, ma come si dice in questi casi, l'importante è partecipare, non solo per lui, ma per tutti noi. Infatti, il giorno della gara, durante una diretta social, faremo una raccolta fondi, devoluta totalmente all'ospedale oncologico di Cagliari. E allora, come si dice in questi casi, lanciatevi con noi. La cosa più bella è stata vedere Michele che si pavoneggiava del fatto che l'ha montato lui questo video. Ringraziamo Michele. Bellissimo questo video comunque. Sì, infatti un bel... Grazie. Ora voglio 3.000. È così anche a casa, quando vuole, pretende, insomma. Sì. Vado via da qua se non arrivo a 5.000. Rimaniamo collegati. Io faccio una diretta anche domani. Corri tu, ti faccio una diretta. Io corro sempre, come Pietro. Allora contattami, facciamo una diretta. Arriviamo a 5.000. Esatto. Dai, non manca molto, dai, manca 2.500 euro. Poco. Siamo in tanti. Siamo in tanti. In italiano fa più Niente. è super attiva. Tra un po' arriva. Ma comunque il sardo traduce fratti. Esatto. Esatto, magari è un po' blasfemo friggere dei fratti, quindi non si dice, non lo so. Io li ho sempre chiamati i fatti fritti. Sbagliando. Ma non è vero. È come maluentu, mal di ventre, cioè. Esatto. Ma ha ripreso a correre Nicola? Penso di sì. Che dici? Dalla velocità cosa... Bloccato adesso, non riesco a entrare. No, secondo me sta correndo adesso, lo sai. No, siamo al 79%. Al 79%. Sta correndo. Sta correndo.
Sì. Torna di corsa, Dido. No, quindi non riusciamo a far collegare Sandro di Le Medical. Sandro, collegati con noi. Facci vedere un pezzettino di maratona, Mike. Sta arrivando Sandro. Però potevamo invitare di nuovo anche Andrea Castroreale, che ieri si è Non so come contattarlo più che altro. Prima ha scritto in chat, ha scritto prima che voleva l'app per il tracciamento. Ok, sì. Però se Vediamo. Aspetta, andiamo a girare, è già finito. Vediamo se si collega Andrea Castroreale. Ah, tu lo conosci Andrea Castroreale? Chi? Andrea Castroreale. Non so se è quello che ho in mente io. Lavorava Da Marco Moto. C'è anche un altro Castroreale, Matteo, forse conoscevo. Forse è Matteo. Forse è Matteo, sì. Non Andrea. Ha mandato un messaggio anche Chicca. Quello ha mandato un messaggio. Te lo dico dopo. Comunque, Mike, ci metti sempre lo stesso pezzo. Non c'è un'altra diretta da qualche altra parte? Sto cercando. La Rai è caduta. Vabbè. È il regime quello. Ecco qua Andrea, vedi? Ciao ragazzi. Ciao, come sei vestito? Adesso mi sono riportato in abiti civili, è stato un pomeriggio faticoso ma comunque collegato, devo dirvi la verità, a momenti sembra di essere in Sardegna. Dura meno. Ho visto gente che scriveva di Transenne, gente che parlava di fatti fritti, insomma. Sì, fatti fritti siamo ancora un po', diciamo che abbiamo glissato sull'argomento perché potrebbe scatenarsi di tutto. Comunque ragazzi, al di fuori di queste che sono le considerazioni che si fanno da fuori e per le quali apprezzo tutti i commenti tecnici e quant'altro, ascolto Cane Marzio, c'era prima col ragazzo in macchina Pietro, se non ricordo male, quindi molto molto belli, voi che siete coinvolti direttamente in tutti questi sforzi, entusiasmanti peraltro per voi. Anche io corro, prima era intorno ai 120-130 e sorpassavo anche qualcuno, però il massimo delle corse che posso fare sono in macchina. Al di fuori di queste considerazioni però, noi ad aprile abbiamo conosciuto per la prima volta a New York e per una serie sto cercando di inquadrare eccola lì. E per alcuni momenti immaginare New York, immaginare quello che sta facendo Nico, la motivazione per la quale la sta facendo, se esuliamo un attimo tutto quello che è il coinvolgimento adesso della trasmissione televisiva, è veramente emozionante. Cioè ci sono momenti in cui io faccio fatica a deglutire dall'emozione, dal trasporto, da quello che è il messaggio che sta facendo e sta portando avanti Nico stasera, sto pomeriggio. È veramente qualcosa di spettacolare. Condivido. Condividiamo e soprattutto siamo contenti che abbiamo raggiunto per ora una buona cifra. Non ci basta. Infatti ragazzi, qui bisognerà, certo, lo capisco, cioè per tutti può essere difficile, però non è necessario. Ciao Sandro, scusami Andrea. Ciao. Che piacere averti. È vero. Facciamo finire un attimo Andrea. Che è sparito un attimo. Eccoti. Mi stava Andrea, entrando una telefonata che ho rigettato un attimo, la riprenderò più tardi. Quindi sì, da quel punto di vista siamo contenti, come dicevi tu Andrea, non è semplice, sicuramente al giorno d'oggi magari esatto. Mettere le mani in tasca e fare donazioni, ma non si pretende tanto, basta poco. Però basta poco, esatto. Basta poco, esatto. Poco è già molto, quindi assolutamente sì.
Se lo doniamo, facciamo, ragazzi, è un piccolo sforzo, ma per il reparto di oncoematologia dell'ospedale microcitemico di Cagliari è determinante. Vabbè, sta diventando uno scioglilingue. E allora comunque sì, donate. Sì. Ciao Sandro. Ciao a tutti. Grazie di averci seguito, di averci sopportato per tutto questo tempo e supportato per tutto questo tempo, soprattutto perché... È stato un piacere. Come ti è sembrata la corsa di... Sono sudato anch'io. Non si vede, però... Abbiamo saputo che tu hai avuto un ruolo importante nella ripresa di Nico a livello fisico, adesso non ricordo con quale macchinario, con la crioterapia. Quindi se ci spieghi anche l'effetto che ha questo trattamento, così magari... Insomma, Intanto Nico ha passato il 21esimo. Ragazzi, che forza, che bravo. Vai Sandro. Non ho capito perché... Nicola ci ha detto... Non sento. Mi senti? Adesso sì. Ok, Nicola ci ha detto che sei stato fondamentale nel suo trattamento fisico prima della partenza, insomma, perché lui ha avuto dei problemi al ginocchio. Quindi ci ha detto che ha fatto con te un trattamento, o meglio, gli hai prestato un macchinario per la crioterapia. Volevo chiedere a te come agisce questo trattamento. Ma ti permette magari di raffreddare tutta la parte che diciamo ha indolenzito e serve sia per le persone che vogliono recuperare quando fanno uno sforzo, ma soprattutto poi anche durante gli interventi chirurgici. Una volta che tu fai l'intervento chirurgico, che sia magari caviglia, spalla, ginocchio, qualsiasi parte diciamo del corpo, applichi questo macchinario e ti permette di fare la crioterapia, quindi presso e crioterapia. Se magari c'è dolore, fai solamente la crio. Se invece magari riesci anche a tenere la presso, puoi fare contemporaneamente presso e crioterapia. Quindi ti ghiaccia tutta la parte della zona che è sottoposta, diciamo, al trattamento. Ok. E prevalentemente magari viene utilizzato nei giocatori che magari fanno degli interventi per recuperare velocemente, e soprattutto anche negli ospedali viene utilizzato dopo l'intervento, prima che termini completamente l'anestesia e cominciano già ad applicarti questo macchinario. Quindi come sta terminando l'effetto dell'anestesia, sta intervenendo subito il macchinario. Okay, e ti permette di fare la crioterapia. Presumo è abbastanza che Nicola semplice. magari ne avrà bisogno anche al suo rientro, magari, visto che sta accusando dei crampi e dici che È comunque è un pronto. trattamento efficace anche post gara. Assolutamente, certo. Dopo qualsiasi sforzo fisico per recuperare va benissimo poter utilizzare il Gamma Ready. Ok. Anche i calciatori, diciamo, in Serie A vengono con questo macchinario, vengono proprio, come posso dirti, trattati con questo tipo di macchinario. È molto semplice, non è invasivo, basta metterci del ghiaccio, non vuole neanche, diciamo, il carburante che costa. Ah, che ok, costa tanto. perfetto. Quindi col comunque ghiaccio sì, è semplice anche nell'utilizzo. Assolutamente. Ok, perfetto. Insomma, adesso quindi ne avrà bisogno sicuramente. Al rientro le facciamo fare un'altra settimana. Quindi dite che stasera lui se ne andrà a letto. Io penso si schiacci. Abbiamo il tecnico che... Qualcuno sta guardando, sì, c'è un ritorno particolare.
Io ho tutti e due, sia il telefonino collegato che il MacBook, quindi ok. intanto mi giro e mi guardo una partita. Sì, comunque Francesco ti sei fatto un nemico, a Lazio ha vinto il derby. Però alla fine l'avevo detto che la Roma avrebbe vinto. Maurizio Picciao che ancora ci segue, anche lui. Stanno seguendo anche le sorelle di Funcio. Ah, ok. Martinus, anche loro. Se vogliono collegarsi. Comunque volevo fare una domanda sulla crioterapia, ma la crioterapia comunque va fatta solo esclusivamente se ti sei almeno fatto 4 medie dopo la maratona, se no è vietata, giusto? 4 mesi 0,50. Anche quelle fredde. Se no è vietata, giusto? Esatto, Sì. esatto. L'hai Crioterapia, detto, anche detta la busacchese. Comunque credo che festeggerà, dai, perché è in forma, quindi non fisicamente poi sarà a posto. Sono i crampi da fine maratona quelli. Pensi che non lo abbandoni, no? No, credo di no. Poi gli passa tutto. Adesso prende la medaglia, arriva lì, si fa una birra e si è dimenticato di tutti i dolori. Sì, ma in questi 10 chilometri lo lasceranno in pace? Cosa pensi? Questi ultimi 10 chilometri che sta No, facendo? credo che soffrirà, certo. Una sofferenza giusta, cioè niente Dimmi di una che. bugia che sto meglio. No, ma è sincero, Francesco è sincero. No, vabbè, ma i crampi come fanno a passare? Cioè, nel senso ce li avrà, ma li sta gestendo bene, però dai, non sta spingendo, quindi sta andando correttamente. Lo sto seguendo sul tracciato, a momenti riprende a correre. Sì. Probabilmente quando sta meglio. Certo, ma è giusto fare così, sta facendo benissimo, è inutile poi che deve fare, cioè, ripeto, lo dice anche lui, ha fatto pochi allenamenti e cioè, questo punto della maratona o sei allenato o soffri, quindi Poi gli ci ultimi sta. 10 sono interminabili. Gliene mancano 10 adesso? Sì, siamo più o meno a 8, mi dicono. Sì, sta per arrivare al 22esimo. Al 22. 8 Però è chilometri fermo in questo... bisogna dirgli che sono da casa sua alla casa della rotonda e ritorno. Sì, è vero. Facilissimi. È vero. O anche da inizio prolungamento fino a, come si chiama, Cologò e ritorno. Quelli perché sono 4 esatto. Detta così sembra anche semplice. Ma sì, infatti è così, bisogna in questi momenti, io penso sempre a queste distanze che conosco bene, vabbè dai, sono solamente da A, dai è facile, l'ho fatto 1000 volte, quindi sono giochi che bisogna fare. Poi mi versano birra intanto. Cosa ci stai facendo vedere, Mike? Dove siamo qua? Che per chi conosce New York, qua nessuno di noi. E qua credo che sia l'arrivo, Ah, quindi Central Park l'arrivo, no? Sì, stanno proprio, vedi che adesso arrivano e poi entrano nella exit line. Tra un po' gli danno la medaglia, il pacco, vedi? Questo è l'arrivo. Bello l'arrivo così senza gonfiabile, bellissimo. Sì, è vero, anche perché la ripresa è molto più figa. Stupendo. Sì, è vero, anche perché sì, è figo. Guarda, la gente che arriva deve essere una soddisfazione. Io a vederli mi sento molto soddisfatta. Tra l'altro con tutte queste loghi di TCS mi sembra Telecosta Smeralda. Che è simile tra l'altro il logo. Questi praticamente sono in piedi da 12 ore, stanno correndo, stanno arrivando adesso. Bella faticaccia. Sì, ma tra l'altro Nico oggi si deve essere svegliato abbastanza presto, perché ho visto che postava la foto della maglia. Svegliato abbastanza presto, perché ho visto che ora era, Fra?
Ma mi sa che più o meno alle 3 di notte ti alzi, Sì? Sì, perché poi hai il tuo turno. Hai il tuo turno sul battello che ti porta a Staten Island, quindi è tutto organizzato, quindi ti alzi alle 3 per far colazione, comunque, cioè, il New York, la difficoltà di New York è quella. Dalle 4:30 poi è iniziato, insomma, la preparazione mentale e poi E corri dopo 6 ore, cioè, insomma... Anche perché una maratona la fai già per arrivare Sì, è quello che diceva prima Frank, ma è proprio quello il problema, che a Venezia presumo che ti alzi quanto tempo prima? Dai, proprio Venezia, che ha una logistica tremenda, ti alzi presto, però in una maratona, diciamo, più anche 20.000 persone italiana, tu ti alzi e vai in griglia, cioè, insomma, se parti alle 9, però non puoi paragonare, perché veramente New York è 5 volte Roma come partecipazione, quindi è proprio... Anche Chicago, io ho fatto Chicago, alle 5 eravamo già in griglia, io sono partito alle 8, quindi tutte maratone da 50.000, 60.000 persone sono un po', diciamo, da quel punto di vista logisticamente molto pesanti, anche se poi Ma c'è il pubblico. 50.000 perché hanno chiuso a 50.000 o il numero Sì, io massimo credo che vorrei- allora New York sopra i 50.000 non va mai. Credo che poi ci sia un numero massimo, perché sennò credo che una maratona come New York, se prende 200.000 persone, corrono 200.000 persone, quindi credo che sia una cosa di sicurezza. Ah, ok, anche perché il numero preciso così poi... Ecco qua. Abbiamo un altro ospite. Ve la faccio vedere bene. Presentati. Chi sei tu? Come ti chiami? Come ti chiami? Chi sei tu? Allora, vero? Anche tu stai guardando, zio? Dido. Zio Dido. Eccoci qua. E stai mangiando? Pizza. Che la sta mangiando. Fantastico. Buono, vero? Saluta a tutti, ciao. Direi che Ecco. Sta per arrivare papà Ludovico. Sta per arrivare papà Ludovico. Sta per arrivare papà. Sì, c'è un ritorno. No, non è là. Non so. Silvia Para, grandi nostri runner oristanesi. Ma gli altri oristanesi cosa hanno fatto? Silvia Para, grandi nostri runner oristanesi. Ma gli altri oristanesi cosa hanno fatto? Chi c'era? Quello di cui stavi parlando tu? Giorgio ha fatto 4 ore. Quindi è arrivato. Sì, è arrivato da un bel po', perché lui poi partiva molto avanti perché c'è un bel tempo. Sandro, mi sa che sei tu col ritorno. Prova a toglierti un attimo il microfono. Ti disattivo il microfono un attimo. Adesso funziona. Sì, probabilmente ti arriva in differita, stai ascoltando. Dovresti togliere il volume di Facebook perché ci arriva nell'audio poi. Arriva nell'audio. Ciao Auri. Ciao. Hai mangiato? Io? Sì. No, devo ancora cenare. Ah, ok. Un po' di tosse, vero? Sono malato. Ma c'è anche febbre?
Sì. Aia. Aia. Dai, domani niente scuola allora. Bella storia. Riprenditi presto, Ludo. Ok. Ecco qua. Sì. Cosa c'è? E cosa stai facendo? Visto che comunque siamo Sto guardando la diretta. Ha superato il 22esimo. No. Sono 42. 22 miglia. Altrimenti erano 22 miglia, quindi più o meno quanti sono? Adesso. Sì, c'è. C'è un rettilineo molto lungo, ma sta per entrare nel parco praticamente. C'è un rettilineo molto lungo, ma sta per entrare nel parco. 7 chilometri arriva. 7? Dai. Sì, 7 km. Sì, ti mancano in proiezione, arriva ai 52, sono ai 07. Fantastico. Sta camminando adesso, gli ultimi sono stati difficili, proprio. Sta camminando adesso, gli ultimi sono stati difficili. Ma sei sicura? Ah, bello. Quanto siamo a donazione, Mike? Aggiornaci, quindi 2.650, 2.500. Siamo quasi arrivati. 2500, dai, doniamo qualcos'altro perché poi quasi arrivati. 2500, dai, doniamo qualcos'altro perché poi... 2005. Adesso è un po' Loro hanno la fontana di Bryant Park, della quale si dice che il congelamento dell'acqua sancisca l'effettivo arrivo dell'inverno. Noi invece abbiamo la fontana di Piazza Roma, della quale si dice che l'apparizione dell'acqua possa far sì che avvenga un miracolo. Loro hanno la fontana di Bryant Park, della quale si dice che il congelamento... E comunque oggi era spenta in onore dobbiamo risparmiare anche noi, poi quella fontana diciamo che è stata accesa poche volte quest'anno. Anzi, ultimamente è sempre accesa, dico la È vero, è vero. È vero. Il nuovo sindaco deve avere fatto la voce grossa. Fra, mi chiedono di chiederti il riscaldamento per una maratona, qual è? Per i professionisti. Prima di partire? Sì. Vabbè, i professionisti li vedi che si fanno tipo una gara nella gara, cioè io personalmente nella maratona parto un poco più lento rispetto a quello che voglio fare, e poi dopo 3-4 chilometri mi metto a regime e quindi faccio il riscaldamento all'interno della gara. I professionisti si riscaldano, fanno allunghi, fanno scatti, secondo me fanno un 4-5 chilometri buoni prima di partire. Fanno esercizi respiratori. Anche esercizi respiratori, sì, assolutamente. E poi partono a cannone. Sono belli, quindi si fanno almeno 50 km in tutto. Sì, secondo me no, vai, 50 sono troppi, ne faranno 4, dai, metti 4 di riscaldamento tra lunghi scatti. Noi invece, almeno io parto un po' poco più lento, ecco. Basta. Lento cosa intendi? Lento? Poco più lento rispetto al passo che mi sono messo in testa di fare. Sì, cioè nel senso
almeno 15 secondi più lento per 2-3 chilometri, poi dipende anche dalla giornata, se è caldo, se è freddo, cioè se c'è molto freddo ti devi riscaldare bene, insomma. Mentre l'ultimo chilometro lo gestisci o... Il sogno è farlo al massimo possibile, il sogno di ogni maratoneta, vuol dire che ti sei gestito bene e che stai bene e stai arrivando col sorriso. Ci sono state maratone in cui non mi ricordo neanche a chi mi ha messo la medaglia al collo perché ero completamente devastato, e altre maratone in cui sono arrivato, ho fatto lo split negativo, cioè quando tu dividi la gara in 2 mezze maratone, fai una mezza maratona a un certo ritmo e la seconda più veloce della prima. Quella ti dà, diciamo, la misura di che hai fatto una buona, sicuramente un'ottima maratona, ecco. Io il giorno c'era proprio questa, stavo andando a correre. Sei senza microfono? Appena partita un giorno, stavo andando a correre, mi si affianca... Sei senza microfono. Ancora? Non ti batto. Mi sentite? Sì, adesso sì. Comunque, appena partita, stavo andando a correre all'inizio, mi si affianca Filippo. Quindi correva a fianco a me. A un certo punto sono arrivata alla salita di Bravau e Filippo mi fa: dai, bene, questo adesso io torno indietro perché questo per me era riscaldamento. Ci sono rimasta talmente male che ero anche convinta, io ho capito, bella storia, forse prendendo un passo anche buono, ma è tornato indietro, questo per me era riscaldamento. Non mi basta. Tu hai praticamente trovato un professionista. Infatti, nel senso... vabbè. Ma quando mi ha mollato torno indietro perché per me questo non è riscaldamento, ci sono rimasta proprio male. Sì. Ho detto, vabbè, io faccio tutta la corsa così. Vabbè. Però io non sono professionista. Neanche Filippo, però vabbè, si allena parecchio. Filippo è professionista, cioè avevo trovato la persona sbagliata. Beh, dai, diciamo che potevi trovare me, per esempio. E con te sarebbe stato lo stesso. No, credo che tu non faccia riscaldamento alla mia velocità. No, con me sarebbe stato più tranquillo perché io sono una pipa come te. Quindi... No, io sono proprio pipa, ma il mio problema adesso è proprio cercare di aumentare la velocità. Non ci riesco, cioè, se tu mi dici fai 10 km a 7, io te li faccio. Se mi dici fai 10 km a 6, ma neanche in un anno. Adesso. No. Ne ho sentito di gente dire banco in un anno, faceva le maratone. Può essere, però non riesco a fare il tipo di allenamento che fa un... Guarda, l'unico segreto che c'è per migliorare è allenarsi. Sì, ho capito, ma io non riesco a fare l'allenamento di un runner. Se tu mi dici fare ripetito, io non le faccio, le odio. Sì, anche io le odiavo i primi anni. No, io le odio non le faccio 2 volte e poi non le faccio più. Lo so, però il segreto è quello. Secondo me se vai a 7 puoi anche andare a 6, puoi andare a 5, basta che ti alleni. Ovviamente c'è da pensare che un po' di sofferenza la devi mettere, che non è solo piacere. Purtroppo la corsa è molto, da quel punto di vista, è molto, che poi è sincera, tra l'altro, cioè se tu ti alleni bene ti restituisce tutto, se tu ti alleni male non ti dà niente. Non ti regala niente sicuramente. Zero. Nulla. Però mi rendo conto che per me il cambio di velocità è molto faticoso. Sì. È molto faticoso, quindi... Però è bello quando ci riesci e se vuoi ci riesci, ecco, questo è la... Sì, però sicuramente non è una cosa da fare da autodidatta, molto probabilmente. Ma ai nostri livelli pure sì, dai, cioè nel senso adesso... Sì, ma come faccio? Come mi organizzo? Corri! Adesso sei una pippa come me... Corri! Oggi hai fatto 10 km a 7, domani provi a fare 10 km a 6,58. Io ti dico un altro problema, non so se quando correvo abitualmente, tipo al 12esimo, 13esimo chilometro mi veniva, dovevo andare in bagno. Ma bagno in che senso? Faceva male la pancia. Ok. Forse il freddo? Pannolone?
d'estate. Poi leggendo sui vari forum, eccetera, dice che può capitare, qualche runner può capitare che lo sforzo gli dia quel tipo di effetto. Ma Maria Luisa Marra infatti chiede: hai mai corso col freddo? A chi chiede? A te, penso. A te, penso a te, non a me. Sì, io tra l'altro sono uno che ama correre al freddo, cioè do il meglio di me quando dai 13 gradi in giù. Quindi ho corso col freddo, corro col freddo. Stamattina ho corso con un diluvio, un freddo universale a Londra, maratone col freddo, e ho sempre fatto i risultati migliori. Quindi sono uno che con 10 gradi corre meglio che con 16. Sì, ma con la pioggia perché? Cioè, come fai a correre? Io quando vedo pioggia dico non posso correre. No, allora, perché praticamente qual è lo switch di mentalità? Lo switch di mentalità è non guardare fuori dalla porta, cioè devi uscire a correre, esci a correre, poi vedrai se piove, se non piove, non piove, capito? No? Ok, se piove vado, se non piove vado. Se tu incominci ad aprire la finestra, oh no, cazzo, piove. Faccio così. No, e non guardarlo, tanto non succede niente. Faccio proprio così. Al massimo ti bagni. D'ora in poi non lo guardo più. Comunque, quindi kiwi e cappuccio. Se piove, certo, è consigliabile un'attrezzatura consona. Maria Luisa chiede ancora a te: crampi con il freddo? No, crampi li ho avuti pochissime volte, e solo quando avevo usato dei sali che non ho mai usato, tipo, o dei gel mai provati, mi hanno dato dei crampi, se no no, mai, non soffro di crampi. Ascolta, ma quali sono i sintomi di un calo fisico durante una corsa? Cioè? Cioè, nel senso, come ti rendi conto che stai cedendo? La gamba? Intanto se usi un misuratore di battiti, il battito quando sei stanco sale perché il cuore è affaticato, cioè quindi a pompare il sangue, quindi ci impiega, cioè ovviamente ha uno sforzo superiore rispetto al normale, quindi i battiti si alzano. Quindi è possibile che magari si alzino solo i battiti, ma a livello fisico tu stia bene? Però se si alzano i battiti tu fai più fatica a tenere quel ritmo, quindi diciamo che inconsapevolmente piano piano riduci anche la velocità di quel momento, e quindi è un sintomo di affaticamento. La spinta della gamba, io a volte non mi accorgo di non avere più spinta proprio nelle gambe, cioè quindi è un sintomo che la benzina sta finendo. Quindi battiti, spinta nelle gambe, basta, cioè poi il resto poi diventa più grave, cioè, tipo mancamenti, c'è gente che ha mancamenti alla vista, però quelli sono dei sintomi. In quel caso rallenti o ti fermi? Rallenti. Vista? No, quando hai battiti un po' alti e un po' di gamba sei affaticato. Sì, vabbè, rallenti per forza. Ma mai fermarsi? No, mai. Fermarsi se hai un problema fisico, allora il non mollare mai esiste sino a un certo punto, perché poi passi dalla parte del torto, perché se hai un problema fisico è meglio fermarti, certo. Perché sennò poi ti fai male. Noi siamo amatori e quindi dobbiamo correre dobbiamo correre, non dobbiamo correre oggi, dobbiamo correre perché corriamo per stare bene, e quindi se uno ha un problema si ferma. Cioè, io ho sempre detto, ho finito la maratona col piede fratturato, e sei un idiota, cioè, nel senso, secondo me, cioè, poi invece se hai un mancamento, anche perché poi nelle gare di lunga distanza come la maratona hai tante fasi, e queste fasi poi si superano, cioè quindi non è che al primo battito alto, il primo mancamento, no, sto male, mi fermo, no, cioè nel senso poi sei tu che valuti il problema, nel senso ognuno valuta il problema che ha, però ci sono problemi e problemi, un po' di mancamento, un po' di affaticamento si supera piano piano. Un problema fisico secondo me ti blocchi e basta, e correrai un altro giorno.
Mancano 90, ormai mancano. Sì, ha superato il 23, cioè il 23 e mezzo, va. Ci siamo qua, Sì, è nel parco, dai, è già... Eugenio, sei molto invidiato, sappilo. Sì? Sì. Per quale motivo? Vi sento a fatica perché qui c'è il complessino che suona. Il complessino. Aspetta, vediamo se riesco a farvi rivedere. Non mi pare tanto male. Comunque abbiamo sbloccato anche le donazioni, siamo a 2.545. Non ci basta. Non ci basta mai. Non ci basta. Ciao Andrea. Sparito. Giorgi e Maurizio. Ci siete? Sì, ci siamo Sì. tutti. Ci siamo tutti e sto cercando di... Un po' la stanchezza si incomincia a intravedere anche qua, insomma. Michele, dove stai andando? Noi siamo chiusi qua dentro da ieri, Sigaretta, là, dai. Sigaretta, non si fuma. Vero, allora, diglielo, non si fuma. Ormai ci siamo. No, neanche fuori, diglielo, non si fuma. Allora andiamo fuori. Perché fa male. Ma ci sono altre corse, cioè, come nelle maratone che ho visto, che c'è anche di solito la 10, delle corse che si possono fare anche lì, o sì? Durante New York, dici? Sì. No, allora, durante la maratona le major fanno solo maratona, non esiste che c'è una gara più corta. Fanno delle garette collaterali, c'è la gara di ieri, però credo sia solo per gli iscritti, una 5 km a Central Park, credo che però sia solamente per gli iscritti alla maratona, e poi eventi correlati, però la domenica, diciamo, in questi eventi major c'è solo esclusivamente la maratona. Che poi dicono che tipo la 10 sia faticosissima. Beh, è un altro sport. La 10 la dovresti fare al massimo delle tue possibilità, quindi correre con veramente con il cuore in gola per 40 minuti, 35 minuti. Insomma, io per esempio non le faccio perché non mi piace. Cioè, una roba secondo me molto 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 faticosa, cioè correre 40 minuti al massimo è faticoso. Cioè, per me è più faticoso fare 10 km in 40 minuti che una 100 km. Ecco Nico. Ciao ragazzi. Ehi! Allora, Ciao, mancano credo 2 miglia e mezzo. Siamo quasi... Vai Nico! Quasi all'ingresso di Central Park. Io sono pieno di crampi, ma sto continuando a correre. Adesso ho deciso di fare questo pezzetto di camminata, così riposo, e poi ci vediamo nell'ultimo mezzo chilometro all'altezza dell'Hotel Plaza. Ok. Non arrivino ospiti prima. Cioè? Allora, un po' di latte, volevo... non vi sento. C'è un casino. Prima era figo. No, che figata. Ho 5 ore. Mamma mia. Allora facciamo così, visto che non vi sento parlo da solo. Vai. Perché volevo fare
l'ultimo ringraziamento per i primi che hanno sposato quest'idea, che hanno creduto in questo progetto e soprattutto che mi hanno aiutato a crearlo per arrivare fino ad oggi, a questa diretta, alla gestione delle mie pagine Facebook, Instagram e YouTube oggi. Ringrazio tantissimo, ho fatto il segno con la doppia mano, ma l'avete visto, Fabrizio, Checca e Giorgio dell'agenzia Node. Grazie a te. Io non vi sento, spero che sia arrivato il mio messaggio e ci sentiamo tra poco, perché potrei rischiare di stare sotto le 5 ore nonostante tutto. Adesso no, ce la fai! Vai Nico, vai! Grande Nico. Ce la puoi fare tranquillamente. Sì, devono essere i più difficili questi sicuramente. Deve essere una soddisfazione una volta fatte. Sì, l'ultimo miglio e mezzo. Poi l'ultimo miglio ti porta la gente. Sì. Oddio. Sì, il viso era un po' tirato, dico la verità. Peccato per quei crampi, perché comunque l'ho visto abbastanza... non l'ho visto così... Vabbè, ricordiamo che non è partito fisicamente al top, quindi ci può stare. Grande. Poi oggi, ripeto, è una giornata in cui sto vedendo adesso tempi di un sacco di persone che conosco che hanno fatto tempacci, quindi ci deve essere veramente un caldo non inaspettato. C'è l'umido. C'è l'umido, sì. Probabilmente gli etiopi gli va meglio così, però. Vabbè, quelli sono programmati per correre ancora velocità. Programmati bellissimi. Eugenio. Quelli partono e partono. Eugenio, che aria tira da quelle parti? Si sente. No, c'ha il microfono. Ma Eugenio vive a New York? No, vive in America, ma non a New York. Negli Stati Uniti, ma non Porca miseria, sto facendo fatica. Fra, cosa c'è? Sentite? Sì, Eugenio. Sì. Ok, stavo dicendo, prima mi sono trovato di fianco a un ragazzo con la medaglia, allora gli ho chiesto come era andata. Mi ha detto che è andata malissimo, ho detto è stata una giornata terribile, ho detto bene, che tempo hai fatto? 3 ore e 25, ho detto vabbè, bene, non male. Sì, ma volevo fare 2 ore e 25. E allora è andata male. Quindi a proposito di quello che stavate dicendo, cioè il fatto che la giornata è veramente caldissima in una maniera inspiegabile, e chiaramente le prestazioni le risentono in maniera importante. Nico adesso sta correndo, ha passato il 24esimo dentro Central Park. Sì, però Central Park è lungo. Soprattutto gli ultimi chilometri. Esatto. Qua si chiedevano dove tu abiti, dove tu stai, insomma, negli Stati Uniti, perché hanno visto che dove abito? Dove abiti, esatto. Abito in Connecticut. Che dista più o meno? Una quarantina di miglia da Manhattan. Quindi diciamo 50 chilometri. 50 chilometri. 45 minuti, un'ora. È tornato con noi Jimmy. Eccolo Jimmy. Grazie. Ciao Jimmy. Grande. Jimmy. Oh Jimmy, altro che mentani. Scusate. Noi siamo piccoli mentanini noi. Ma infatti è la maratona Zampetti questa, ragazzi. Incredibile.
Se vuoi venire a trovarci, mi sembra di essere alle elezioni del 94. Esatto. Quando Cane Marzio si candidò per la prima volta a guidare il paese. È sceso in campo per la prima volta. Ma ti sei candidato veramente? No. Avrebbe vinto, non sarebbe qua con noi. Esatto, sarei in Parlamento a festeggiare. Comunque ho seguito, insomma è dura ragazzi, però ci siamo, dai. No? Sì, stiamo arrivando tutti Però quanti. proprio perché stiamo arrivando io faccio un altro appello, invito tutti a donare per questa causa, per questa fatica di Nico, una fatica volta solo al reperimento di fondi per l'ospedale oncomatologia del microcitemico di Cagliari, quindi ormai siamo quasi all'arrivo. Abbiamo visto Nico da poco, non è informissima ma è fiero di quello che ha fatto, bello carico, quindi Ho visto. Forza vi Nico. chiedo di donare, trovo il link sulla pagina Facebook e sulla pagina Instagram, un altro piccolo sforzo e arriviamo tutti insieme a Nico all'obiettivo che volevamo. Quindi io ci tengo ancora a fare questo invito a tutti quanti. Ringrazio ancora una volta gli sponsor che ci hanno sostenuto, il Riso Ferrari, Maurizio Ciao, Will Medical, Centro Cash, Trattoria Margherita, Generali Assicurazioni, Città di Lissano, Via Beato Angelico, Città Giardino, scusate, Iosto Etto e Frammento, Carpatinus, Sistella, Fotografia Vistanese, Y Sport, Riso Ferrari, ok. Quindi grazie veramente a tutti. Chi volesse intervenire adesso in questa diretta può farlo tranquillamente. Ci siamo quasi, quindi se volete partecipare con noi a questo arrivo di Nico, insomma, ci fa un immenso piacere. Quindi ringraziamo Gini per essersi ricollegato. Chica ha commentato Mentanini e sta vivendo. Chica. Dei piccoli mentanini. Dei piccoli mentanini. Grazie veramente anche a te, Fra, per averci sostenuto per tutta la diretta. È stato un e per i piacere. consigli che ci hai dato. Sappi che poi ti stalkerizzerò in privato. Il tuo numero è registrato come Cane Marzio. Esatto. Stalkerizzerò anche te, Jimmy, non fare quel sorrisino. Lo sai che io sono a vostra disposizione, non da oggi. Sì. Checca, tra l'altro, le piace correre, si è comprata un libro. Come si chiama? Checca? Come si corre? Mi sembra una cosa del La genere. scienza della corsa. Oh, se volete ve lo presto, Bene, c'è delle belle Digli, figure. digli cosa deve leggere una runner novizia. La Bibbia è una, è solo una, ed è l'arte di correre di Murakami. Esattamente. Allora lo acquisterò subito. Cioè, non sei un run, cioè la gente quando corri ti si affianca, ma l'hai letto l'arte di correre? No, Esatto. Vai in bici, vai in bici. A me si è affiancato solo un ragazzo sul prolungamento. Quando mi sono fermata mi ha detto non ci si ferma, corri. Poi ho iniziato a correre. No, ma si è fermata perché le faceva male il ginocchio, quindi è uno di quei deficienti di cui parlavi. Perché avevo un fastidio al ginocchio e mi ha superato questo, che poi è anche grandetto di età. E mi ha detto non ti devi fermare, corri. Io gli avrei detto fatti cazzi tu, scusate. Ma aveva tipo la coda di cavallo bianca. No, a breve, capelli bianchi corti. Checca, comunque se vuoi ho anche la versione giapponese, se vuoi presa a Tokyo. Vabbè, è può essere più veloce. Così imparo anche il giapponese. Ti fa passare direttamente la voglia di correre e cambi sport.
Se mi consigliate questo libro io lo acquisto volentieri. No, a parte, vabbè, Murakami che non è che ha bisogno di me, Francesco, però questo libro sicuramente la base per la corsa, attenzione, per la corsa come la intendiamo io e Francesco, nel senso che l'aspetto romantico, per non dire spirituale, della corsa, del running, perché insomma io, ma molti, quasi tutti, diciamo, si corre anche per una questione quasi, cioè per curare anche l'anima, non solo per curare i muscoli o per curare lo spirito. E questo libro spiega meglio di chiunque altro il significato, quello che regala un'ora di corsa, 2 ore di corsa all'anima di ognuno di noi. Ecco. Francesco, se sono troppo profondo dimmelo e magari mi tolgo la maglietta. No, a me è convinto, lo dico la verità. È proprio quello. Gli altri libri invece ti danno delle tips, dei consigli su come correre, quanto è bella la corsa. Invece questo è un libro profondo, però davvero è per chi, cioè non credo che, diciamo che il cavallo coi paraocchi che va a 2,50, secondo me Murakami non lo legge. No, ma il mio senso non è quello. No, in realtà sai chi non l'ha letto? Chi va a 2,50 e poi scrive su Facebook: oggi sono andato a 2,50, sono molto bravo, e via. Esatto, quello non lo legge sicuramente, cioè, o se l'ha letto non ha capito niente. No, il mio intento non è correre. L'ha letto al contrario, forse, tipo i dischi vinile, quello che se li metti al contrario si sente il diavolo. Esatto. No, scherzi a parte, insomma, sicuramente i runner si dividono in 2 categorie. Ci sono quelli che guardano alla prestazione in maniera così estrema e pensano solo al lato, diciamo, ginnico della corsa, e chi invece, pur avendo dei risultati dei risultati, Nicola, per esempio, che certo, esatto, chi invece lo fa con un altro speed, cioè nel senso, può anche con risultati straordinari, però ne riconosce anche la profondità e sposa un po' la filosofia della corsa. Un altro libro molto interessante su questo, Francesco, Running Sofia. Sì, bello anche, sì. Running Sofia di Claudio Bagnasco, che è un altro libro che consiglio. Claudio è un italiano che vive in Sardegna, genovese, una persona di grande cultura, runner. Che ha gli sto scrivendo con i nostri 2 IBAN. giusto, nella speranza che arrivi il bonifico entro la fine della corsa di Nicola, possibilmente un bonifico istantaneo. No, comunque insomma, Claudio è un runner, uno scrittore, e a un certo punto si è deciso a mettere nero su bianco le sensazioni, appunto, di un runner, oltre quelle tipicamente fisiche o tipicamente della schiavitù del crono, ecco, che secondo me, insomma, ripeto, io non faccio parte di quella Chi è dall'altra parte. Chi è Nino Cabras? Conoscete? È un sardo che ha sardoviaggiatore.it. Sardoviaggiatore.it. Ha posato con Linus, che era lì a correre la mezza. Linus era lì come testimonial di Terra Mia, che è una delle agenzie più grosse, se non forse la più famosa, quantomeno, diciamo, tra le agenzie che vende appunto i pettorali in Italia. Loro fanno un grande lavoro e hanno sempre, ogni anno, come testimonial Linus, che ha corso tante maratone di New York. Quest'anno non ha corso, ma era lì come motivatore e come appunto testimonial di Terra Mia, insieme al mitico Aldo Rock, che è una pietra miliare dell'endurance italiano e della divulgazione anche
attraverso i mezzi di comunicazione degli sport di endurance. Aldo è prevalentemente un triatleta, Linus invece si è sempre dedicato più alla maratona. Ah, ok, no, Nino Cabras è uno sportivo, fa atletica leggera. 11 minuti fa ha postato delle foto, è di Luras. Ecco, ok. Ha incontrato... L'ha fatta lui, ha fatto la gara. Sì. Sì, ha fatto la gara, l'ho visto anche ad Alghero, tra l'altro, se non sbaglio. Con pettorale 4.000. Ho visto tra quelli di terra mia, ho visto molti sardi effettivamente, ho visto ovviamente diverse bandiere, 4 mori, che non so se fosse poi la stessa persona che va al concerto del 1° maggio ogni anno e mette la bandiera dei 4 mori. Non so se sia sempre lì. L'ho fatto anch'io quando abitavo a Roma. E quindi non so se sia sempre la stessa persona, però comunque c'erano diverse bandiere dei 4 mori. Ecco, vedete questo pezzo, questa salitina qua arriva proprio a darti una bella mazzata, forse sarebbe meglio una botta di Mattarello sulla schiena in quel momento. Francesco, confermi? Da oristanese poi vedere, mica stiamo guardando proprio quello. Da oristanese vedere quella transenna, questa così, poi sinceramente... Sì, è evocativa. Per farti sentire a casa, no? Esatto. Ecco, sicuramente qualche tifoso che l'ha messa lì per far sentire a casa qualche sì. Vediamo dove Nico. È fermo. No, ce l'abbiamo ancora in movimento. A me lo dà fermo. Forse sta camminando. Sta camminando. Però è vicino al 25esimo. Perché ai 59 lo dà in arrivo. Se non ricordo male... Scusa, ai 57, quindi tra 15 minuti. Quindi gli mancherà 1,5 miglio a quella velocità che sta facendo. 1,5 miglio. Sì, adesso si sta correndo sicuramente. Ci tengo a dire una... Okay. Abbiamo perso. Che abbiamo perso un attimo, Jimmy. Ridilla. Ci tieni a dire? Niente. Vabbè, grazie Jim. Maurizio Picciau ci scrive: ciao, non sono riuscita a collegarmi, i miei più sinceri complimenti a tutta l'organizzazione, è stato un privilegio poter contribuire nel mio piccolo a far sì che Nicola potesse correre la maratona e soprattutto poter aiutare l'ospedale onco-ematologico pediatrico di Cagliari, la cui direttrice è Rossella, è una mia cara amica d'infanzia e a cui vanno i miei più sinceri complimenti per la sua incredibile carriera. Ciao Rossella, ciao Nico, ciao a tutti quanti, ciao anche a Eugenio, mio compagno di sofferenza. Finito. Grazie Maurizio. Proviamo a lanciargli il link? Sì, Maurizio, se vuoi ti puoi connettere con noi. È stato un mio errore, Ti mandiamo il link. Così Jimmy è sparito. La connessione è andata bene. Sì. Diciamo che Oristano-Londra va benissimo come connessione. Sì, la tua è una bomba, qua siamo a Londra. Qua sei a Londra. Qua funziona tutto. Con quello che paghiamo i servizi. Che tempo fa lì in quel di Oristano? Un tempo bellissimo. Bellissimo. Ha piovuto 2 giorni, ha fatto un diluvio universale e poi di nuovo caldo. Però. Sì.
Vabbè, tu hai deciso di andare a Londra. Veramente, non è che proprio ho deciso di andare a Londra, ho deciso di non stare a Oristano da 25 anni. Ho capito, però ogni tanto hai bisogno di tornare, di vederci. Certo. Di vederci. Certo. Certo. Però quando torni avvisa che andiamo a correre insieme. Vai, lo facciamo. Guarda che mi sono fatto fuori di scatto perché sono una bomba. che non siano solo parole. Eugenio. Eccomi. L'inviato. Cosa sta succedendo da quelle parti? Intervista quel signore. Simpaticissimo. Eccoci, Eugenio si mostra. Sarebbe bellissimo se Eugenio ci sta facendo. Eugenio, ti devo chiedere una cosa. Dimmi. Dovresti riuscire a riprendere l'arrivo di Nico. Dovrei? Riuscire a riprendere l'arrivo di Nico. L'arrivo sarà praticamente impossibile. Dici? Sarò Ma tu certo ce la di farai. riprenderlo qua. Eugenio. Io ritorno di nuovo. È tornato Andre. Ciao ragazzi. Ciao. Mi posso spostare un attimo, me l'ho collegato. Comunque Federica Pala scrive: comunque mi avete fatto venire voglia di correre, complimenti a tutti per il grande lavoro di squadra e per la causa che state sostenendo, in particolare a Nicola. Grazie Federica, sei una persona fantastica. Mia sorella. Ecco Maurizio. Ciao Maurizio. Ciao Mauri. Ci senti? Sì, ci dovrebbe sentire. Eccolo. Si blocca la connessione. Eccoci. No. Sì, vediamo. No, non togliere. Ecco Ludo di nuovo. Sei pronto? Sei pronto Ludo? Sta arrivando Fabio, Sei stanco? Dai, stiamo per arrivare, poi vai a dormire. Ok? Sono già sul divano. Non la addormentarvi, No. Sei emozionato Ludo? Boh. Un pochettino? Sì. Dai, ha fatto la curva con la gomita. Stava per iniziare l'ultimo chilometro? L'ultimo chilometro. L'ultimo miglio? No. No, chilometro spero. 25 l'ha già passato. Ecco la bandiera, Eugenio è pronta a farti riconoscere. 25 l'ha già passato. Ecco, ciao a tutti. Eccolo. Ciao. No, perché? Sono a classe, ma non parlo perché sono convinto. Sono a classe, ma non parlo perché sono convinto. Ci mettiamo tutti a guardare. Non parlo perché sono In loop. Ci mettiamo tutti a guardare. In loop. Sta arrivando. Stiamo arrivando
vorrebbe entrare altra gente, ma lo stile è pieno. No, adesso ti sto togliendo, Mickey. Sì, mi sto emozionando. Ci siamo tutti. Ecco Mari. Hai cambiato capigliatura? Certo, per sorprendere. Hai fatto il cambio d'abito. Scusare per l'arrivo. Anche Valeria Bifulco incita Nico. Stiamo godendo l'ultimo chilometro, lo chiamiamo un chilometro, ma secondo me è miglio. Ma... Manca pochissimo, finalmente. Genio, se ci sei, faggaci un segno. Ok, è questo. Ok. 8 minuti, c'è un chilometro. 98%. Sta arrivando, ci siamo. Per chi non soffre di mal di mare, guardi. Vieni. Saluta la tua. Io mi streccio. Ciao a tutti. Altri sardi. Altri sardi. Ciao. Piacere. Simone. Ciao Nico. Ciao. Ciao Papi. C'è anche Alessandro Perdici che ci segue da tutta la maratona praticamente. Sono morto. Non è più una figata, Nico? No, è sempre una figata. Ok. Voi mi vedete, ma io non ci sono. Dai che è finita, Nico. Ecco Jolly. Mette Eugenio. Sono secco, sono pieno di Grazie Eugenio, l'abbiamo visto. Ragazzi, non sono arrivato anche da solo. Si è vista tutta la barbatura che ha Nico, come un vero cavallo della Sartiglia. Le rosette che gli ha fatte? Io? Jimmy ha fatto le rosette. Nico, ci senti? Ciao! Ok, siamo ovunque. Ciao Ale. Ciao a tutti. Nico, ci senti?
Siamo pronti a saltare sopra le sedie e a buttare giù lo studio Ragazzi, noi domani qua abbiamo la diretta, non fate che tranquilla, Lena, Comunque- domani sarà bello. Comunque vediamo Andrea che esulta per il gol di Rabiot più che altro. Ebbene sì, ragazzi. Stiamo entrando a Central Park. 100 metri e siamo nel parco. E non è il finto parco. Le occhette ci sono? Dico non mollare che riesce a stare sotto le 5 ore. Nico, ma non dovevi piangere? Che poi piangiamo noi al posto tuo? No, Nico, sì, devi piangere per contratto dopo. Sta arrivando. Dai, Ni. Informatissimi, quindi che ore sono lì? Forse lì... Le 4. Le 4. 6 ore di fuso? Sì, sono le 4, sì. Ok. Beh, ragazzi, penso che siano gli ultimi 200-300 metri, no? Sì. Nico, sensazioni. Non ti sente probabilmente. Non lo so. Nico, c'è un omone che ti segue No, dietro, c'è. io correrei di più. Sono pieno di crampi, bisogna entrare a scarpare. Dai, siamo Dai. Forza Nico! Dai, grande. Dai, Nico. Siamo alla stella ormai. Vai. Mi sa che è arrivato, no? Sì, è arrivato, ragazzi. È arrivato Nico. Dai, è l'ultima. Dai. Vai Nico! Sono emozionato. Salita. Dai, Nino, mollare! No, Nico! Crampi, sono vivo, eh? Dai, Nico. Dai. Forza! Dai! Bravo Nico. Nico, sei arrivato, non mollare! Forza! Fai vedere cosa hai davanti. È arrivato. Volevo dirti che hai vinto comunque. Gioia, ragazzi. Sono arrivato. Ma sei arrivato, Nico? Mancano 200 metri. 200 metri. Dai, Nico! Mi hai fatto 26 miglia. Dai, grande. Nico, su! Perché ti portiamo noi. Lo sta gustando l'arrivo, eh? Sì. Forza Nico! Se lo gusterebbe chiunque.
Mia nonna ci metteva di meno. Voce fuori campo, quindi qualcuno dice mia nonna ci metteva di meno. Mia nonna con calma ci metteva tanto meno, zio, eh? La stai presa con calma. Anche pranzato lungo il tragitto, eh? Giuro, eh? Guarda, io correndo nel tragitto Oristano-Monastir tutti i giorni, a piedi, naturalmente. Comunque, vabbè, buon per te, complimenti, con calma la prossima volta. Bravo Nico. Eccolo! Il traguardo. Bravo! Sei sotto le 6? 5,59? 502. Ah, 502. 502,47. Confermo. Fatta. Bravo Nico. Bravo complimenti. Nico. Bravo Nico, la tua prima maratona. C'è chi chiama il bis, Nico. La tua prima e l'ultima sicuramente. Io non credo. Io credo proprio di sì, conoscendolo. 4, non è chiusa qua, fatevi arrivare prima. Grande, fate aspettare troppo. Bravo Bravo che ha sonno. Vai, Di qualcosa. Mari, di qualcosa. Bravo Nico. Bravissimo, poverino, voleva arrivare correndo, si è fermato per farsi passare i crampi, giustamente. Oh. Vai. Francesco, adesso alla fine delle maratone ci sono sempre integratori, bevande? Adesso, vabbè, io dopo, se mi facessi 5 ore di corsa, adesso mi attaccherei tipo a una spina qualsiasi. Proprio, senza ombra di dubbio. Poi lì in America è bello mangiare schifezze dopo la maratona, quindi lì è perfetto. Cioè, proprio hamburger, birra, questo è il ristoro. Non so se il collega Jimmy è d'accordo. Non c'è Jimmy, adesso non è riuscito più a connettersi, ma presumo che lui corra le maratone solo per quello. No, forse. Eugenio non l'hai ancora incontrato? No, ci metterà un attimo a uscire. Sì. C'è Ci tutto vuole un una percorso mezz'oretta. obbligato che devi fare. Sì, adesso vai che cerchi una massaggiatrice. Esatto. Una birra. Cavoli, bravo Nico. Mi sa che c'è un po' di casino, però L'impegno la faccio anch'io. Adesso leggo Murakami, come si chiama? Inizio a correre. Magari il prossimo anno mi accompagnerà nella mia maratona. Fai la maratona? No. Saltare dagli aerei è più facile, c'è la gravità, è una cosa più semplice. Ciao Ale. Ciao ragazzi. Si vede il bicchiere di vino, vero? Sì, si vede. Dovevo toglierlo prima. Eh? 2, 6, 15. Ah, ok. Cioè, lo stessi dando i numeri, mica. Ciao Nico. Non c'è Nico. Sboccio io o sbocci tu? Vai.
Dai, tu con la lambrica, dai. Ma non c'è Nico, cosa stai sbocciando? Ma noi sappiamo l'altra come arriva. Sbocciando. Nico adesso. Alla prossima. O no? Ci hanno dato anche il tempo di Nico. 5:02. Dai, che poi sbocciamo dal vivo. Sono 7 minuti a chilometri. Noi stiamo sbocciando per Nico, eh. Bravo Nico! Giusto. Anche io vorrei una birra. Bravi tutti. Sono stanco. Signore 22. Ho vinto un'altra cosa. Abbiamo vinto un'altra partita. Federico. Va bene. La Juve ha segnato un altro gol. Io dovevo scegliere tra l'arrivo perfetto di Nico e la sconfitta dell'Inter. Quindi Franci va bene così. Nico. Bravo Ale, brinda con noi. Nico. Non riesce ad entrare Nico. Mike, Steffi. Steffi, neanche a dirlo. Mike, tu? Nico non riesce ad entrare, ma deve esserci una bolgia lì che... Ludo si sta per addormentare, no? Cosa? Si sta per addormentare Ludo? Un pochettino. Grazie. Tu ne vuoi un goccio? No. Che cosa ti possiamo? Un po' di frutta, lo vuoi? Sì. Vieni, andiamo a vedere cosa c'è. Chicken goal. Bene ragazzi, io vi saluto. Ciao. Piacere. Grazie Ale. Grazie anche per il lancio. Grazie Jacopo e grazie ai bimbi. Vi saluta. Ragazzi, vado anch'io che vado a cena. Ok, grazie. Grazie. È stato un piacere. Anche per noi, grazie per tutto. Grazie a voi, a presto. Un abbraccio a tutti. Ciao. Lo può bere, sì. Sui multivitaminico. L'altro l'ha visto e mi ha detto. Vedi, possible. Comunque VAR annulla. Ma non mi sembra possibile. Grazie all'agenzia Nodo. Grazie a voi. Ciao ragazzi. Grazie a voi. Ti piace? Certo, è buonissimo. Ciao Ludo. Radio Dido. Saluta, Cin. Grazie a tutti, grazie a voi, grazie a Fra perché è stata un'esperienza bellissima. Grazie a te Checca. La prossima volta andiamo lì a fare camminare. Lo inseguiamo. Ecco Jimmy. Io guido tu dietro con me. Cina. Sì. State sotto le 2 ore, bisogna vedere se regge la batteria. Però potreste farcela. Pensa se regge il peso. Adesso questi particolari, Insomma, perché non abbiate il cambio mezzo? Non ho capito. Che figlio di... Mastino, Ludo, ti devo pagare l'acqua ancora. Ludo, sì? ti ricordi Tore della palestra? Il tuo cliente? Sì. Ti deve l'acqua? L'ha scritto. Cosa? Ti ricordi che ti doveva pagare l'acqua? Ah, ecco, l'ho appena visto. Hai visto? Gliela regaliamo, che dici? Andre, ci dispiace per il VAR. Sì, è molto interista questo VAR. Sì. Mi sembra più bellino. Multivitaminico, questo è proprio una fonte. Quella che mi piace. Non lo sapevo. Vediamo se si collega assolutamente Nico. È proprio preparatissima su questo drink.
Quindi Nico stava provando a connettersi? Sì. Alla scuola materna. Bello. Io vorrei tornare alla scuola materna. Maria, alla fine hai seguito tutta la diretta perché ti sei scollegata, ma ci arrivano le tue domande. E quindi non potevo stare al video, ma avevo il telefono con me. C'è anche acqua gasata, brava Maria, di tutto. Certo, tutti i giorni, noi qua lavoriamo tutti i giorni. Eccolo qua, Nico. Anche domani. Dai, su. Sì. Però domani non facciamo tutto questo. Domani seguiamo altri progetti, altri lavoretti. Non mi fa donare. Sì, è qua. Ecco Nico. Mamma. Io, Vania, Ciao Nico. Come stai? Francesco, Frizza. gli amici Fecca. Tu mi puoi chiamare Fecca perché siamo amici. Io hanno messo le coperte termiche. Sì. Come si ferma, cavolo. No, vabbè, sì. Ma si può ancora donare? Sì. Sì, sì. Abbiamo perso di nuovo, eccolo. Ecco, Nico. Vinci, te l'hanno messo addosso. Le coperte. È pieno di punti. Hai visto? No, di no. Come va Nico? È quello. È quello maledetto. Cosa? Non ci senti. Ce l'hai in braccio? Via. Si è fatta spazio. Ho percepito che non ci sento. No. Anche Eugenio, no, forse c'è stato traffico. Esatto. Eugenio, ti senti? Sì, sono qui. Sì. Vi sento. Sono entrato in un centro commerciale perché non riuscivo più a collegarmi con il telefono. Allora sono entrato qui dentro e mi sono agganciato al wifi volante. Ok. Anche Nico, riusciamo a vederlo, ma si blocca. Ma c'è un casino di gente, tutti che stanno usando le linee telefoniche, quindi sì. È inevitabile. Sarà difficile, insomma. Intanto sono aumentate comunque le donazioni. Sì. Ma diciamo che le donazioni non chiudono con la diretta, le donazioni ci saranno ancora. Insomma, andremo a continuare un po' il progetto per arrivare, non so poi cosa bisognerà comprare, ma lo continueremo fin quando non rimarrà aperto ancora qualche giorno. Sì, quindi le persone potranno comunque collegarsi e donare. Assolutamente sì, ma lo comunicheremo sui social. E chi viene qua? Oggi comunque è stato donato un bel po', insomma, dai, è andata molto bene, dai. Sì, siamo molto soddisfatti. Un grazie a tutti gli sponsor, un grazie a tutta la famiglia di Nico che ci è stata vicina oggi. Grazie anche a Ludo che si sta addormentando estremato, ma ha seguito il babbo fino all'arrivo. Bravo Ludo. Anche con la tosse, vero Ludo? Bravo Ludo. Ciao. Ecco Nico. Ciao. Ciao amore. Ciao a tutti. Bravo. Grazie. Me lo prendo. Come stai?
perché adesso bene, ma Complimenti, ho fatto... Grazie amore mio, grazie amore. Ho fatto le ultime 2 miglia con dei Sente male, comunque parlano, cioè, bisogna contattare il comune di New York. Dicevo Esatto. che sulla salita a 200 metri dal traguardo mi è venuto un crampo. bruttissimo crampo all'adduttore, pensavo di rimanere secco lì, però adesso sto bene, sono pieno di... Domani inizierò a mezzogiorno. Mari, non c'è Maria Luisa, non c'è più, vero? Sì, c'è. Sì, ci sono. Non le ho viste le nudiste, sei una farlocca. Lo sapevo. Ti aspettano in albergo. Vi siete messi d'accordo, Mari? Ti ricordo che domani sei in turno da Luna. Sì, era per motivarlo, Franci, tu faglielo credere, così almeno arriva all'albergo, che adesso bisogna portarlo con la gru. Hai ragione. Oh, Nico, birretta? Sì, mi sta aspettando Jolly. Mi ha detto, Jolly, scusate, Eugenio. Dove ci troviamo, ti stava Nico? scrivendo. Guarda, io sono qui nella Via Crucis, che non so quanto duri, perché prima di uscire nulla. qua... Ce ne vuole prima di uscire. Sì, quindi sto camminando, appena riesco a trovare un'uscita. Vabbè, io sono fermo a Columbus Circle. Ok, allora io adesso sono a Sanremo, quindi dovrei essere quasi in zona uscita. Mi prendo la metro qui alla 72esima. Sì, però devi andare a prenderti la roba, Nico? Dovrei trovarla qui perché mi sembra ho detto signora Ornella. Mi sembra. E adesso hai fame? Cosa? Hai fame adesso? No, solo dolori alle gambe, nient'altro. Grazie di avermi fatto piangere. Mi raccomando, qualsiasi cosa succeda, non fermarti. Molto tranquilla, si vede, traspare. Ma state facendo conversazione di là? No, io ci sono. Ma si sente Silvia che sta facendo un casino. C'è un po' di emozione. Non emozionate, sì, che non c'è bisogno. Cosa ti stanno dicendo? Non lo saprai mai. Ma... No, se non dicono, guarda, l'unica cosa che mi interessa adesso è bag, perché la voglio prendere e andare via. Cosa vuoi? Bag, la Ecco, ti hanno medagliato? Sì, mi hanno medagliato. Falla vedere. È bellissimo. Aspetta che mi appoggio alle transenne. Perché è saltata la linea quando mi hanno medagliato. Secondo me l'hanno fatta apposta. Lasciamo stare. Eccola. Eccola. Bravo Papi. Grazie amore. Ciao amore. Ciao. Questo è per te amore. Grazie per te. Non ti vedo. Amore, qua devi mettere il passaporto. Mi vedi? No. Mannaggia. No, hanno messo... Ecco, adesso sì. Eccola amore, questo è per te. No, è per te. No, è un regalo per te. Non l'hai vinta tu. Sì, ma te la voglio regalare. Dobbiamo metterci a litigare per questo. Nicola calamita. Nico, ricordati la calamita.
Checca, guarda, da martedì Grazie. puoi chiamarmi 5-6 volte al giorno. Domani no. però. Ma una fotocopia la mettiamo in palestra della medaglia? Una fotocopia. Allora, possiamo lasciarla in esposizione 2 giorni e poi la portiamo via. Esiste ancora Andrea Coppe? La facciamo fare No. noi. Povera. Il calco. Era in via Cagliari, sul terrapieno. Noi vogliamo la coppettina blu in palestra, che può essere utile lì dopo pranzo. Adesso d'inverno potrebbe. Oh ragazzi, comunque qua c'è il caldo boia. Io mi sono messo questa cosa addosso, ma giusto perché sono completamente fradicio. Ma tu stai evaporando, c'è chilometri di temperatura addosso. Allora, non vedo bene chi ci sia perché non vedo quasi niente. Io ci Andre, sono. Andre, sei tu? Sì. Ciao Andre. Ciao bello. Vedo... Aspetta, Sono emozionato per te, Nico. Sono emozionato anche io, per me e anche per voi, che vi siete sorbiti 5 ore. 6 ore e 37, scusa. Stavo dicendo 5 ore di corsa. Secondi. Grazie a tutti, davvero. Grazie a te, Nico. Grazie a te, Nico. Ragazzi, vi lascio, dai, così andate a nanna. Ciao amore. Facci sapere sui social com'è andata, raccontaci qualcosa dopo. Sì, appena mi riprendo, mi sdraio nel letto e se non crollo subito metto qualcosa. Purtroppo Ok. la tecnologia non mi è stata vicino, come sempre, perché l'Action vabbè. Cam ha finito la memoria, credo, perché si è spenta con la batteria appena messa, quindi... vabbè, e quindi... Vabbè, hai una diretta di circa 6 ore e 38, quindi Sì. qualcosa tiri fuori. Potrebbe spararsi qualcuno guardando. Ragazzi, grazie. Ciao Nico, grazie. Grazie a te, Nico. Grazie a tutti. Grazie a te. Grazie. Ciao. Ciao a tutti ragazzi. Ciao. Ciao. Grazie. Buonanotte. Buonanotte. Ciao Ludo. Ciao tesoro. Ciao Andrea, grazie. Vai, saluta tu, Checca, finisci. A voi. Salutiamo tutti, ringraziamo ancora una volta gli sponsor che ci hanno sostenuto in questa grande corsa. Ci ho fatto male, scusa. Ringrazio Nicola per l'esperienza che ci ha fatto vivere, per le emozioni che ci ha dato. Ringrazio tutte le persone che hanno partecipato a questa diretta. Ringrazio gli sponsor Riso Ferrari, Maurizio Picciau, Centro Flash, Radio Ciao sì, Giusto Ecco Tramento, Catinus, Y Sport, Tipografia Oristanese, Sistella, Assicurazioni Generali, Città Giardino, via Beata Ongerico Oristano, Trattoria Margherita e Ile Medical. Grazie per il sostegno datoci, grazie a tutti per l'impegno. Grazie all'agenzia Nodo. Grazie all'agenzia Nodo per l'impegno, grazie a Fabrizio, Stefania, Michele, Giorgio e Francesca dell'agenzia Nodo, grazie a Francesca Ullasci che ci ha sostenuto vivamente in tutto questo periodo, grazie alla famiglia di Nicola, la mamma e il papà, grazie a Federico, alla sorella, grazie a Aurora, grazie a Ludovico che è stato con noi per tutta la diretta a seguire il papà e che è la persona a cui Nico ha dedicato la medaglia, la bellissima medaglia che ha ricevuto. Quindi noi vi salutiamo, ringraziamo tutte le persone che hanno donato e ricordiamo che la donazione rimane ancora aperta. Troverete il link sulle pagine di Un Sardo a New York, sulla pagina Facebook e sulla pagina Instagram. Donate per l'ospedale, per il reparto di oncoematologia dell'ospedale microcitemico di Cagliari. Grazie a tutti per l'impegno che ci avete messo, per le donazioni fatte e
per chi può, doni, anche poco, ma va benissimo, è un aiuto importante. Grazie ancora a Nicola. Un forte abbraccio e un in bocca al lupo per la tua prossima maratona. Ciao.